dipendenza. A San Donà di Piave il fiume e la potenza dell'acqua hanno devastato un'intera via. Via Tirosegno è stata completamente devastata. Come vedete ci sono fango che ormai è diventata una vera e propria melma. Non si riescono nemmeno a staccare i piedi, rimangono addirittura proprio incastrati, bloccati qui. Una bomba è arrivata da quella parte. Cosa ho visto? Ho dovuto andare via in spalla ai militari che io ringrazio, se no mi annegavo. E in casa? In casa vedrà lei cosa c'è. Deve star bene perché... Guarda che apriamo, c'è un po' di luce. Signora, l'odore qui è davvero irrespirabile. Irrespirabile, per forza. Questo era il mio salotto, lì il mobile l'ho trovato rovesciato. Questa è la mia camera, che le cose sono venute, non so come sono arrivate, tutte, ecco qua, una bomba, non si apre più, venga, venga. Naturalmente la corrente, non c'è ancora nulla. Questo è il bagno che hanno scardinato, vedi? Guarda, distrutto, ha sollevato la porta che è pesante. Il fango è ovunque, i mobili sono impregnati, in casa della famiglia Bertocco resta ben poco da salvare. E anche se ora le abitazioni sono state evacuate, secondo i residenti c'è stata una cattiva gestione. 2 generazioni che la famiglia Bertocco è nel via Tirosegno, quindi il Piave lo conoscono molto bene, non lo solo sottovalutano, quindi lo sanno anche analizzare e vedere. Questa volta è mancata l'informazione dall'alto, perché forse a noi ci è sfuggito qualcosa, cioè l'entità dell'acqua che stava arrivando. L'acqua sarebbe entrata ugualmente, chi è dentro il via Tirosegno avrebbe avuto il tempo di preparare 2 o 3 borse e portare fuori alcuni effetti personali. E ritengo che il Tirosegno, come l'avete visto, sono passati 2 giorni dalla piena, vede qualcuno, vede protezione civile, qualcuno che sta aiutando. Qui il Tirosegno è stato abbandonato a se stesso. Quindi questa è la situazione. Tutto quello che vediamo qui, il fatto che abbiamo iniziato ieri a svuotare perché abbiamo dovuto svuotare il frigo, e io sono il nipote della signora Bertocco Danila e sto aiutando a svuotare. Assieme ad amici abbiamo cercato di lavorare amici per darci una mano. La potenza dell'acqua, la stanza che adesso vedete, ha sollevato il letto, il comò e ha sollevato tutto all'interno. Questa casa va ripulita, sanificata, l'impianto elettrico è saltato completamente e quindi il danno è enorme. La casa fu completamente restaurata a suo tempo per permettere al marito della signora Bertocco, non vedente dall'età di 34 anni, di potersi muovere autonomamente. Mi è uscito di testa perché non capisce più niente e piange perché non ha più la sua casa, quello aveva, solo quello, me e questa casa. Ma i Bertocco non sono certo gli unici ad avere la casa devastata dall'acqua e dal fango. Tutto bagnato, il primo piano tutto distrutto, capito? Nessuno non è venuto, che è venuto il primo giorno un assessore, no? Chi è stato? E basta. Oggi è telefonato, nessuno non risponde niente, vedi? Solo viene sì da lunedì, ma lunedì non aspetta, lì c'erano 2 bimbi piccoli, hai capito? E non è vero che del 66 era uguale di questa, perché del 66 io ero qua, sulla casa vecchia, e non era un lavoro del genere. Tra i residenti della zona c'è amarezza, soprattutto verso un'amministrazione che viene definita assente. Per il sindaco che poi manco fa serviva, conosciamo che manco dire qualcosa, insomma. Signora Bertocco, lei si sente abbandonata dal sindaco? No, io veramente, guardi, non voglio più dire niente, qui ho perso la mia vita, basta. Allora torniamo in diretta, così ancora la cronaca dalla zona di San Donà di Piave nelle scorse ore. Continuiamo a vedere le immagini, ti chiedo Tony, Andrea, sempre nel nostro video wall per documentare ancora quello che è la condizione della nostra regione. Appena possiamo ci collegheremo con Luca con Lucio Zanato, e intanto vi do un'altra informazione: l'Umana Reyer devolverà l'incasso della partita con la Virtus Bologna di domani interamente alla Regione Veneto e sarà affidato al Presidente del Veneto Luca Zaia a sostegno di tutte le popolazioni venete colpite dall'ondata di maltempo. La società veneziana rileva che inoltre
All'interno del Palasport sarà organizzata un'ulteriore raccolta fondi tramite appositi raccoglitori presenti agli ingressi, coniato per l'occasione lo slogan "Partecipiamo tutti, siamo un'unica squadra", così il segnale da parte dell'Umana Reyer. Mi pare adesso tra le tante comunicazioni anche il Bassano abbia ideato una simile raccolta fondi, quindi quel che viene incassato durante le sfide di queste ore anche nel mondo del calcio dal Bassano in particolar modo verrà devoluto a sostegno dei veneti colpiti da questo potentissimo alluvione. Anche la signora la sentivate poco fa, peggio del 66. Ora un comunicato del sottosegretario all'economia e finanza Massimo Bitonci, che ieri mattina abbiamo sentito in diretta nella nostra lunghissima edizione straordinaria anche nella giornata di ieri, e che di fatto conferma quanto più o meno diceva ieri. Nessun atto ufficiale a malintenzione c'è, e la incentivava questa decisione anche il nostro direttore Bacialli poco fa in collegamento telefonico. Dice Bitonci: stiamo lavorando per riconoscere alle popolazioni colpite dal maltempo la sospensione degli adempimenti fiscali, delle azioni di riscossione e per la ricerca di fondi per l'emergenza in Veneto. Parliamo di provvedimenti concreti che potrebbero tradursi in un emendamento al decreto fiscale già in sede di conversione la settimana prossima al Senato, o in un emendamento alla legge di bilancio, oppure in un decreto ad hoc, così il sottosegretario all'economia Bitonci. Il Veneto, sottolinea, letteralmente in ginocchio, 160.000 utenze senza energia elettrica, questo nei giorni scorsi, acquedotti in tilt, intere comunità isolate anche senza telefonia. È una situazione drammatica alla quale occorre dare risposte tanto adeguate quanto concrete per un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Il milione di euro stanziato in queste ore dal governo, come dicevamo poco fa da Giorgetti, per il recupero dei boschi devastati dall'altopiano di Asiago nell'ambito delle iniziative sul centenario della Grande Guerra va in questa direzione, dimostra tutta l'attenzione e la sensibilità del governo per quanto avvenuto. Questo è un primo intervento da parte del governo, è importantissimo. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha detto subito 1 milione di euro per i boschi, quelli della Grande Guerra. Avete notizie di Lucio, solo per capire se riusciamo poi a collegarci con lui? Eccolo qua, lo vedete ancora una volta, il Veneto in ginocchio, il conto corrente della Regione Veneto, intestato alla Regione Veneto, IBAN, ve lo ricordiamo, ma sta girando sui social da quando ieri abbiamo pubblicato questa grafica. L'IBAN è IT75C 02008 02017 000 10 544 2360, la causale è Veneto in ginocchio per maltempo ottobre e novembre 2018. Oggi è il 3 novembre e appunto nelle scorse ore ricordavamo gli 8 anni dall'alluvione del 2010 e cosa ha significato lo ricordiamo bene. È peggio quello che è accaduto negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Adesso, prima di collegarci con Lucio, appena la linea sarà nuovamente garantita in quelle zone in cui è difficile anche solo telefonare, lo avete visto, dopo giorni siamo riusciti a metterci in contatto con Ili Riva, manderemo in diretta le interviste raccolte pochi minuti fa da Lucio ad Alleghe. Oltre a questo aggiungiamo, stanno per atterrare, sono le 14, così era previsto, ma è difficile mantenere la scaletta anche di questa emergenza. Sta atterrando l'elicottero che porta con sé Tiziana Bolognani e Francesco Ceron, e così tra poco riusciremo anche a mandare in onda il nostro reportage delle aree disastrate. Prima rivediamo, Tony, il racconto di Lucio nei giorni scorsi dalla zona di Agordo, mi fate ricordare Agordo, giusto? E quindi il suo racconto mano a mano mentre saliva a bordo, anche con un camera car, di quelle che erano le condizioni e le poche prime persone che incontrava e che raccontavano così quello che avevano vissuto.
Incominciamo un breve viaggio lungo la strada che porta verso Agordo, fin dove è aperta, però la prima immagine è quella per il generatore. Come sentite di sottofondo sta funzionando, significa che qui la corrente la danno questi motori. Un disastro, un disastro. Sembrava di essere ai tropici, quando ci sono gli uragani. Ecco, qui si comincia a vedere il Cordevole, un fiume che normalmente è silente. Pensate che nel 66 non ha sostanzialmente dato alcun segno di esondazione, eppure nei giorni scorsi è arrivato fin dentro la strada. Guardate gli alberi che scorrono, sono tutti alberi tagliati, alberi caduti, tutti finiti in mezzo alla strada. Guardate anche qui diciamo così, le reti di protezione hanno retto, però sono state divelte da questi alberi che sono caduti. Ci fermiamo perché c'è il primo smottamento, c'è un semaforo, come vedete la circolazione è a senso alternato. Perché? Perché qui il fiume si è portato via praticamente un pezzo di strada, guardate. E guardate sotto questo fiume che dicevamo silente, fa ancora tanta paura. Appena passa un camion, sentite dal rumore della macchina al rumore di quest'acqua impetuosa. Senta, ma se l'immaginava una roba del genere? Quello che, ma quando che ti vede una volta dopo ti resta, insomma. È impressionante la quantità di alberi abbattuti. Qui siamo nella località La Stanga, stiamo salendo sempre verso Agordo. Guardate qui quanti alberi solo in una piazzola. Tutto con la furia del vento che ha abbattuto ogni cosa. Io non lo so, guardi, non ho mai visto una roba del genere, veramente. La valle lì che sembrava che tutti i sassi che rotolavano dentro facevano un rumore, sembrava cioè sembrava come una specie di tuono continuo, camminava giù da qua. E come vedete il vento ha causato una forte devastazione anche in quest'altra casa, e lì in fondo le acque continuano a scendere impetuose. Eccoli gli elicotteri che stanno facendo la spola verso la parte alta del Veneto. Gli unici che in questo momento riescono a garantire sono gli elicotteri, in questo caso dei vigili del fuoco, che riescono a garantire i collegamenti con le zone isolate. Arriviamo nel comune di Agordo e la strada qui diventa ancora più difficile. Ha piovuto tantissimo, poi il terreno ha cominciato a cedere, il fiume ha mangiato tutta la terra dalle parti, è passato sopra gli argini e poi è arrivato un forte vento, un vento caldo, e è partita proprio una tromba d'aria che ci ha distrutto i boschi attorno e anche i tetti delle case e tutto il resto. Come vedete qui invece a Taibon Agordino ci sono i mezzi dell'esercito, fotoelettriche, le ruspe. Qui si comincia a vedere veramente la devastazione. Però voi non mollate, non vedo sconforto, vedo solo... Non abbiamo la possibilità di mollare, dobbiamo andare avanti per forza. L'importante è che stiamo tutti bene. Poi se nessuno si è fatto male ci possiamo concentrare sul lavoro di nuovo, come prima. L'ultima immagine di questo reportage è alle mie spalle, ovvero il torrente fiume che continua a rovesciare le sue acque verso la pianura. La vedete, è impetuoso e ancora minaccioso, ma nel contempo anche la Luxottica che ha iniziato a lavorare. Questo è un segnale di, di fiducia per il futuro. Esatto, e così raccontava Lucio nel scorso ore. Tra poco ci ricolleghiamo con lui, ve lo diciamo in diretta perché avete capito quali sono le condizioni nelle quali anche noi dobbiamo lavorare. È costretto a scendere di nuovo a Cenceniga perché dove si trovava non prende la linea e quindi impossibile trasmettere le immagini. Ecco, vediamo ancora queste foto dal Corriere del Veneto, sono i tanti tronchi, questa sbarra memoria arriva del Garda, quindi i tanti tronchi poi finiti nel Garda, ed ecco questo tappeto immenso, ecco lo scolo tra l'Adige e il Garda, perché questo passaggio di 350 metri cubi al secondo ha garantito la salvezza per Verona, e quindi
il far defluire con questa violenza, lo vedete, è impressionante le immagini all'interno del lago di Garda, per alleggerire, come dicevamo, Verona. Quindi raccontavamo poco fa, Lucio sta per raggiungere Cencenighe e a quel punto ci potrà inviare, solo a quel punto ci potrà inviare le immagini, le interviste che ha registrato in quell'area. Non ho capito, Tony, scusa se abbiamo ancora una pausa pubblicitaria rapidissima oppure... No, ok, allora spegniamo la luce, grazie, scusami, e allora vediamo, mentre aspettiamo Lucio, ma davvero manca poco, e così come Tiziana e Francesco stanno per scendere dall'elicottero e quindi invieranno il loro reportage dall'alto, vediamo i danni a Ponte di Piave, perché ovviamente ci stiamo concentrando molto in quella che resta l'emergenza piena, non è il post emergenza magari come in altre zone, ma emergenza piena, che è quella della montagna. Ma vediamo anche il Piave, prima era zona San Donà, adesso Ponte di Piave nel Trevigiano. Il problema è il tornare alla normalità, è quello che lascia dopo il fiume, perché l'acqua sale però dopo scende, è cosa che ti porta praticamente il dopo lascia il fango, è il tornare alla normalità che ci vorrà molto tempo. Daniele Ammirati con le sue parole esprime il sentimento della gente di quei comuni colpiti dall'ondata di maltempo di questi giorni. Solo oggi lui e i suoi genitori sono rientrati nell'abitazione che si trova in via Zattere a Ponte di Piave. Intorno alla devastazione dell'acqua e del fango che ha travolto tutto. Un disastro, io sono 20 anni che abito qui, ho subito 5 alluvioni, una volta sola era calamità naturale, quello che mi hanno rimborsato lo sto buttando adesso, mai visto, il massimo in casa era arrivato 1,26 m. Sembrava un tsunami dentro e niente, stiamo cercando di svuotare tutto quanto, però purtroppo il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua, primo piano. La furia dell'acqua entrata in casa ha accatastato contro la parete tutti i mobili. Questo contenitore di polistirolo è stato travolto ed è rimasto come incollato al soffitto. Quei cassetti con i mobili sono stati strappati dalla forza dell'acqua? Sì, sono stati strappati dalla forza dell'acqua, questi qui speriamo che non ci cascano addosso. Stessa devastazione nell'abitazione accanto. Al primo piano è andato sotto tutto, c'è qualche infiltrazione al secondo piano, ma insomma non di sopra, poca roba. Nessuno, spiega la proprietaria, si aspettava una piena simile. Noi abbiamo alzato tutta la roba a 1 metro, massimo 1,5 metri. Loro continuavano a dire guardate che arriva tanta, ne arriva tanta, però chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e le applicche e buttare fuori. Cioè, noi ci siamo organizzati come ormai, perché dato che capita ogni tanto, però così mai. Spostandosi di 3 chilometri si arriva in via Piave, altra zona golenale, dove l'acqua è stata ancora più devastante. Qua c'è troppa terra da portare via. È una situazione un po' disastrosa perché non si può più, a un certo punto non riusciamo più a smaltire tutto il limo, il fango, perché ce ne sono 20-30 centimetri, le canalette che portano fuori sono ingombrate, piene di limo, perciò la casa o prendiamo un'escavatrice, non sappiamo neanche noi. In tutti questi anni non si era mai visto una cosa del genere. Peggio il 66, qui è arrivata fino al secondo piano, 80 centimetri dentro. Nel secondo piano? Distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente, buttato via tutto. Peggio nel 66, io sono nato nel 66, quindi avevo pochi mesi, i miei genitori le hanno passate tutte queste piene, è un disastro. Una devastazione, basta vedere quanto fango ha lasciato, una quantità impressionante. Penso, io non ho mai viste, ne ho viste di piene dal 98, 2000, 2002, 10, 12, 14, 18, tutti anni pari in questa zona golenale è entrata l'acqua, ma come questa penso che è evidente che è un disastro. Rassegnazione forse, ci siamo svuotati proprio. Spostandosi a Breda di Piave, nonostante qui l'acqua abbia raggiunto livelli inferiori, i danni sono comunque ingenti e adesso si cerca di ripulire per tornare alla normalità. Fino a 1,20 m. Ma è la prima volta che succede? Sì, 66. La prima volta. Buttato via tutto? Tutto il primo piano? Tutto. Stamattina hanno portato via già un camion pieno di roba.
un disastro, mai vista. In 30 anni che siamo qui non è mai successa questa scena qua. Se anche nel 2010 è sempre arrivata, ma dietro, dalla casa dietro di là, ma mai arrivata qua, mai vista, proprio mai vista. Quanto ha raggiunto l'acqua? 60 centimetri di acqua dentro casa. Ed eccolo qua, uno dei nostri eroi. Ciao Lucio, ma dove sei? Allora, so che sei riuscito a fermarti poco distante e forse riusciamo a vedere le immagini che hai appena raccolto. Vai! Sì, sì. È un po' disturbata la linea, l'audio. Allora, dunque, io per esempio sono appena fogliale, perché lì è un po' disturbato. Sì, mi sentite? un po' metallica. Mi sentite? Un po' metallica. Speriamo di sì. Prova a vedere se spostando lievemente. Un po', lo so perché. Ok, allora. Perché vedi, ho tutto aperto perché stiamo cercando di prendere gli unici segnali possibili. Mi vedete? Sì, però comunque l'audio è disturbato, Lucio. Dammi un cenno. Il cenno è che l'audio è disturbato e metallico, come fosse scarico il microfono, tu sai bene, allora prova a spostarti ancora di poco, di qualche metro, vedi tu, insomma, sai tu come fare. No, la batteria del microfono credo vada bene. Che condizioni. Comunque è normale, signori miei, state seguendo da 6 giorni e soltanto oggi o registrando anticipatamente ma in diretta è davvero complicato mandarvi le aree più colpite. Adesso attendiamo anche, come già detto, Tiziana Bolognani e Francesco Ceron che stanno scendendo dall'elicottero ormai, perché penso che sia circa un'ora di volo, e ringraziamo davvero gli uomini dei soccorsi per garantirci anche questa informazione, perché ovviamente è importante per noi poter salire e insieme a voi vedere quello che è successo. Non sappiamo nulla, non abbiamo altro che i video trasmessi, questa è ancora Feltra l'altra sera nelle immagini di Nicola Marcato, non abbiamo altro se non quel video del governatore Zaia sull'elicottero con il comandante interregionale Dattilo dei Vigili del Fuoco per vedere. Da lì in poi appunto sono molti video attraverso i social che raramente chi abita in quelle zone è riuscito a inviare. Ricorderete anche l'audio del sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardin, che più volte è stato citato anche nel corso della conferenza stampa di oggi. Vi abbiamo detto poco fa la conferma di quanto detto ormai 24 ore fa in diretta con noi, subito contattato il sottosegretario Bitonci nel tentativo già settimana prossima nel decreto fiscale di inserire il blocco, provvedimento classico in queste situazioni delle tasse e dei mutui. Vediamo ancora se avevo altre notizie, le devo rintracciare, in questa lunga diretta non siamo riusciti nemmeno a leggerle tutte. ANCI Veneto, come vi ricordo, chiede da parte di tutti i comuni, quindi so che molti ci stanno seguendo, amministratori, sindaci, vice sindaci, assessori, sappiate che dovete scrivere ad anciveneto@anciveneto.org per rendervi disponibili. Fatelo perché c'è bisogno, perché possiate andare e spedire i vostri tecnici, i vostri soccorsi anche nelle zone dei comuni più colpiti. Qua, ora che adesso la pianura sta un po' meglio e lentamente ritornerà alla propria condizione ottimale. Abbiamo letto anche del ministro Fraccaro con il cordoglio delle vittime pronti a misure ad hoc. Il governatore Luca Zaia ha sentito il premier Conte e lo ha ricordato anche questa mattina. Guardate in che condizioni sono le strade, e molte sono interrotte, molte non esistono più. Abbiamo sentito Invernizzi anche in un video di questa mattina dire come i danni siano terribili per l'asse viario della nostra regione, soprattutto in montagna. Guardate appunto al lavoro per rimuovere detriti. Ecco un altro elicottero, questo è il Chinook, vedete le due eliche che trasporta, questo è quello, eccoli là, infatti sono i due generatori, l'abbiamo visto nelle immagini al decollo, e questo è un altro punto quasi arrivato a destinazione, immaginiamo, perché ci vuole un elicottero di questo tipo che può sollevare, grazie ancora all'esercito, un peso
del doppio rispetto al peso stesso dell'elicottero, è un mezzo straordinario in dotazione del nostro esercito. E qui questa distesa, un tappeto di legni, di quelli che erano alberi sui nostri boschi, ne abbiamo visti, eccoli, sradicati e adagiati come schiacciati da quell'immensa mano di un gigante che dicevamo che ha accarezzato ma con dolore le nostre montagne, questa figura retorica che utilizziamo ormai da giorni. Vediamo se Lucio è pronto. Tony, Andrea, mi fate sapere? No, niente, purtroppo si deve spostare ancora, speravamo potesse lì da Cencenighe, una volta sceso ad Alleghe, è poco distante da Alleghe, ma in realtà mi sa che proprio deve scendere di nuovo a Cencenighe, al ponte dove eravamo riusciti a collegarci poco fa, e questa è l'immagine di una frana, giusto? Quello che stiamo vedendo, ancora le immagini da un drone, e guardate, questo è Mas, il ponte di Mas, dove sapete c'era la sede di un'impresa edile e che è stata cancellata, annientata, mangiata dalla furia del Cordevole, che abbiamo rivisto poco fa. Pensavamo fosse più basso nei suoi livelli, ma invece quei sinuosi, silenziosi e tranquilli 50, massimo 70 centimetri, adesso sono ancora metri di acqua, e abbiamo sentito dalla viva voce l'onorevole D'Incà in queste lunghe dirette nei nostri giorni come il Cordevole sia arrivato a 7,5 metri, è una cifra impressionante, nei giorni in cui il vento soffiava a 180 km all'ora. Questa è la frana del Tessine, sapete che per lunghe ore è arrivato anche uno dei massimi esperti, non solo del CNR, ma di frane e di frana del Tessine, che è la più grande d'Europa, in movimento. Si è pensato di evacuare i 40 residenti di Funes, ma poi per fortuna questo intervento si è evitato. Ed ecco qua ancora, quelli non riesco a capire se sono impianti di risalita, immagino di sì, guardate qua come il passaggio di quel tornado, è impressionante. Questa è una delle foto più chiare di cosa è stata la devastazione. Intanto non solo il corso d'acqua a fianco ritornato forse nel suo alveo naturale, ma come la strada sia stata anche prontamente ripulita, è un'immagine importante. Lucio, prova a parlare, sentiamo? Tutta la tua disperazione a microfono, l'abbiamo sentita, ora mi sembra buono il segnale, prova. Ma si deve ancora ibridare? Tony, immagino di sì, si deve ancora ibridare. Non sospirare Lucio, facciamo il possibile, lo sanno i nostri telespettatori, non ti preoccupare. Appena... Ah, ecco, mi senti, vai. Ridiamoci su, almeno adesso. È una guerra, guarda, una guerra con le gas. Abbiamo aperto lo zaino, ne abbiamo fatte di tutti i colori. Allora, siamo appena fuori Alleghe, mi sentite? Confermami che mi senti. Assolutamente sì, vai, sei libero. Bene, perfetto. Allora, signori, sono appena fuori Alleghe, adesso vi faccio vedere, e muovo la camera io, non vi preoccupate. Allora, qui vedete come siamo messi, questa è la strada che porta su ad Alleghe, siamo appena fuori, guardate la gente che in questo momento si sta rimettendo a posto il tetto in diretta, lo vedete? Certo, la gente, i nostri veneti, i saper fare, che si rimettono a posto la casa senza chiedere niente a nessuno. Queste sono le cose, diciamo, che volevo farvi vedere da qua. Però se adesso, Ferdinando, mi permetti, tu adesso facciamo così, aspetta che mi metto davanti. Allora, tu adesso... No, si muove la camera. Eccoci qua. Allora, tu adesso torna un attimo in studio. Quando... Eccomi qua, tu torna un attimo in studio, quando vedrai le icone faccio partire di nuovo l'appello e soprattutto l'intervista al vice sindaco di Alleghe che ho raccolto, speriamo che vada, io ti continuo a sentire ibridato per cui mi devi dare tu il via, hai capito? Certo, allora Lucio, va bene, torniamo in studio. Vi facciamo vedere, okay. No, ma Tony, fallo pure vedere tecnicamente cosa vuol dire, che Lucio ha registrato adesso, guardate, queste sono tutte le clip registrate nel nostro zaino e sta selezionando quelle che ci interessano. Vai pure. Buongiorno. Senta, Lucio, siamo qua ad Alleghe, com'è la situazione qua? Insomma, non è una bella situazione, ora stiamo svuotando un po' di cantine che sono state allagate con un po' di fango, molto fango direi. Ce l'ha fino in volto lei? Sì, sicuramente.
è che da stamattina che stiamo tentando di svuotare questi cantini, vediamo di fare il nostro meglio. Senta, qui di che cosa c'è bisogno, che vedo di mandare giù qualche segnale? Sicuramente ci sono molti alberi caduti, motoseghe. Ma per la popolazione, acqua ad esempio, perché qui Io so che molti edifici non hanno la corrente, credo sia la cosa principale, sia perché alcuni sono ancora allagati o perché principalmente non gli arriva la corrente, credo per questo. Acqua ce n'è? Acqua ce n'è, abbastanza. Sì, no, ma voglio dire da bere. So, credo di sì, non è un problema di acqua da bere. Voi venite dalla Toscana? Sì, veniamo dalla provincia di Arezzo, Castiglione Fiorentino. Grazie. Siamo ad Alleghe, questo è il ponte sul Cordevole. Guardate cosa sta succedendo sotto di me e guardate soprattutto la potenza dell'acqua, come sta scendendo ancora vorticosamente. State portando acqua potabile? No. Dove state andando? Stiamo andando a portare gasolio per i vari generatori in giro. Com'è la situazione della corrente? La corrente stiamo provvedendo, però siamo ancora abbastanza in alto mare. Senta, di che cosa ha bisogno la popolazione che magari dalla pianura riusciamo a portarli su? Alimentari, acqua, soprattutto anche per il comune di Roccapietore che hanno proprio bisogno. E alimentari, batterie per le luci e gasolio per i vari generatori anche per i privati, insomma, ecco. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Come si vede c'è un elicottero che sta portando avanti. Vedo che lei è della protezione civile qui della zona, com'è la situazione? Per il momento è abbastanza. Non voglio intervistare i miei volontari andati in municipio. Sì, ma noi siamo in terra, stiamo cercando di portare informazioni per la pianura. Ok, va bene. La voce è il municipio. Ok, va bene. Sono con il vice sindaco di Alleghe, il suo nome e il suo cognome? Dell'Olivo Francesco. Senta vice sindaco, di che cosa avete bisogno? Giù in pianura ci chiediamo di che cosa avete bisogno in questo momento. Per fortuna adesso sono arrivate parecchie squadre che ci danno una mano, perché i primi giorni non avevamo proprio nessuno. Adesso purtroppo è da liberare le strade, soprattutto le linee telefoniche, perché non abbiamo collegamenti. Ma la gente, ad esempio, vi servono viveri, vi serve acqua? Al momento no, l'acqua per fortuna è potabile, i viveri speriamo che arrivino, perché adesso per il momento non c'è bisogno, però se non arrivano sui camion, che abbiamo avuto la strada chiusa per diversi giorni anche tra l'altro, è il carburante che non arriva ancora, è arrivata una piccola parte oggi, che abbiamo solamente un distributore che dà carburante solamente per le emergenze. E per i mezzi. Quindi vi serve carburante? Carburante, adesso speriamo che adesso che hanno riaperto che possano venire su con qualche botte di carburante. Ecco, poi per quanto riguarda invece la situazione nel complesso, case devastate? Case devastate, guardi, c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché tetti che sono spariti, fienili che sono crollati, ma per i fienili pazienza, diciamo. E per fortuna case abitate senza tetto non ce ne sono. Sono seconde case che adesso ho mandato i vigili del fuoco che hanno coperto con teli. Senta, quindi diciamo che l'unica cosa che voi chiedete, insomma, è dalla pianura un aiuto per riuscire a rimettervi in piedi? Guardi, si guarda attorno e vede com'è la situazione, è disperata perché adesso gli operai tutti quanti fuori, per fortuna abbiamo il genio civile della Lombardia che è venuto, che sono bravissimi, i primi che sono arrivati qua, i vigili del fuoco di Verona, tanto di cappello, che mi stanno pulendo lungo lago perché era melma dappertutto,
e altro, guardi, sul momento non saprei dirle, la viabilità e le linee elettriche, perché abbiamo tutti quanti i cavi a terra. Adesso stiamo provvedendo a macchia di leopardo con dei gruppi, ma ovviamente dove ci sono dei cavi a terra non è fattibile dare corrente. Grazie. Grazie a lei. Questa è la cronaca praticamente in diretta del materiale raccolto da Lucio Zanato, un lavoro straordinario. Lucio, torniamo a vedere adesso te. Ecco, intanto complimenti, abbiamo sentito il vice sindaco e abbiamo capito anche per la prima volta di fatto come ci dicano serve cibo. Te lo dico, i trevigiani, i tuoi concittadini lo stanno raccogliendo per esempio a Valdobbiadene, a Pieve di Soligo, serve il gasolio perché immaginate in queste ore ci sono i generatori, ma quei generatori devono stare accesi e quindi serve il gasolio. Hai visto, hai documentato tu molto bene queste staffette continue là dove la strada è praticabile per portare il gasolio che tenga acceso questi generatori e quindi la luce, no? Sì, esatto, allora quello che va detto è che la strada è sgombera, tutti stanno dando da fare e però in questo momento serve alimentare i generatori, ce ne sono tantissimi perché ovviamente Terna, l'Enel ne ha messi un po' da ovunque e poi naturalmente la protezione civile si è data da fare, però serve la corrente perché qui se non c'è la corrente come dire, non si vive e questa è la verità. Io adesso torno dentro, nel senso che torno dove non posso trasmettere, cercherò di raggiungere la signora che avete sentito oggi telefonicamente parlando, vedo se prima della fine della diretta riesco anche a farvi avere la sua testimonianza diciamo almeno registrata e poi cercherò anche di portarvi alcune immagini, però vi dico il paesaggio è devastante, ci sono alberi ancora sopra le case, per fortuna sono case che non sono abitate, avete sentito il vice sindaco, poi c'è ghiaia e fango ancora ovunque ai lati delle strade perché è la prima cosa che hanno aperto. Adesso ti restituisco la linea e mi ributto dentro. Una cosa che ti chiedo ancora l'impossibile, con tutta la distanza e il rumore che lì c'è del cordevole della strada, zoomando riusciamo a parlare con i signori che sono lassù al lavoro? Buttando un urlo dietro di te. Aspetta un attimo, vediamo se intanto riesco a inquadrarli. Perché poi vediamo, tu dimmi se in qualche maniera. Allora, aspetta un attimo che li inquadro. Alziamo il volume dalla regia e vediamo se riusciamo. Intanto vi dico che sono rientrati Francesco e Tiziana, sono appena atterrati, qui vedo stanno sistemando delle tegole di fatto per garantire una nuova copertura al tetto che ovviamente era stato sradicato. Sono comunque in sicurezza, li vedo con le corde, questo è importante. Vai Lucio, urla! Buongiorno! Ecco, lo hanno sentito. Sono di Antena 3. Com'è la situazione lassù? Avete avuto paura nelle ore scorse? Bene, bene così Lucio, le interviste adesso impossibili. stanno lavorando in sicurezza, io direi che come vedi è gente che è gente no lo so, però è gente che come dire parla poco e lavora molto ed è tipico delle genti bellunesi, come dire, no? Sì. Allora Lucio, facciamo così, noi ti seguiamo, ti chiederei una cosa però, siccome appunto è complicato documentare, così come hai fatto poco fa, in maniera strepitosa chi hai fermato al volo in questo premontato e sei riuscito, ecco rivediamoti, va là, vieni davanti alla telecamera, e sei riuscito a farci sentire la voce di chi, eccoti, allora, aspetta che c'è il cordevole lì, e sei riuscito appunto a ascoltarli e documentare che stanno portando il gasolio, cose fondamentali. Facci vedere anche qualche immagine, adesso raggiungerai Alleghe, qualche altra immagine che tu ci hai raccontato, purtroppo perché quello che riusciamo a fare è soltanto così. Noi ti lasciamo il tuo lavoro, appena sei pronto torna a contattarci, vai in diretta immediatamente, tra poco noi vedremo il reportage dall'elicottero di Tiziana Bolognani e Francesco Ceron. Grazie Lucio, buon lavoro. Quindi ecco, perfetto, mi dicono atterrati Tiziana Bolognani e Francesco Ceron, saranno di nuovo all'aeroporto di Belluno
Francis, quando sarete collegati, Tiziana, lo chiedo a Nicola, insomma, diglielo, se possiamo rapidamente, ma davvero un flash, anche un collegamento dall'interno di Tiziana, le prime impressioni, vorrei capire da Tiziana le prime impressioni, lei che conosce quel territorio, e dopo mandiamo subito il nostro reportage dall'alto del Veneto e della zona del Bellunese per capire cosa andremo a vedere in queste immagini, che immagino sia appunto, credo siano in presa diretta di quello che hanno visto. Queste sono ancora quelle dei Vigili del Fuoco e tra poco vedremo le nostre, le immagini di Antena 3 che era a bordo dell'elicottero dei soccorsi. Quindi Francesco, ti chiederei, Nicola avvertilo per favore, prima di inviare le immagini, se riusciamo a parlare con Tiziana, quindi qualche secondo per avere le sue impressioni, lo scrivo anche nella chat, prima un collegamento Tiziana, così ecco le impressioni, scritto in chat, adesso lo sanno anche loro, in modo da capire che cosa abbiano visto, quale sia l'umore, l'impressione di quello che in questi giorni vi abbiamo trasmesso solo grazie alle immagini dei soccorsi, di chi poteva molto meglio di noi e prima di noi con un lavoro più importante documentare e intervenire. Oggi Antena 3, il nostro gruppo Media Nord-Est è in grado di mostrarvi il nostro racconto, il reportage con le immagini di Francesco Cerone e il commento di Tiziana Bolognani. Ancora noi non sappiamo nulla, quindi insieme a voi lo scopriamo e vorrei che cercassimo di raccontarlo appunto al meglio insieme per poter capire anche le impressioni. C'è un intervento di Matteo Salvini, allora grazie a Francesca Bozza che me lo comunica, dov'è? Aspettiamo, vabbè, lo leggo dal telefono, ho visto Tiziana, ho intravisto Tiziana, allora eccolo qua, dice, vista la situazione causata nel nord dalla violenta ondata di maltempo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di cambiare completamente la sua agenda e di recarsi domani mattina a Venezia e poi a Belluno. In compagnia del governatore del Veneto Luca Zaia visiterà i luoghi colpiti duramente dal maltempo per poi dirigersi a Terracina. Abbiamo il dovere di omaggiare chi ha combattuto e perso la vita per difendere i confini del nostro paese, dice Salvini, pensando ai 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ma nello stesso tempo abbiamo l'obbligo di rispondere velocemente alle richieste di aiuto di chi in questi giorni e in queste ore sta soffrendo e ha perso affetti, casa e attività. Nel pomeriggio il Ministro sarà a Terracina e poi farà rientro a Roma e quindi avete capito domani il Vice Premier, possiamo collegarci con Tiziana prima, come detto? Allora il Vice Premier Matteo Salvini sarà nel Bellunese domani e così appena comunicato. Queste sono le immagini girate poco fa da Francesco Cerone insieme a Tiziana Bolognani a bordo dell'elicottero. Eccole qua. Queste sono le pendici, Francesco che sta facendo vedere le pendici del Monte Serra che si prepariamo per dirigerci nella vallata fino a Ponte Mas. Quello dove è crollato l'edificio, ricorderete. Intanto vi dico altre decine di volontari, mentre continuiamo a vedere le immagini e lo scriviamo anche in grafica, ti chiedo Nicola, le immagini Antena 3 dall'elicottero in esclusiva pochissimi minuti fa. Sentiamo ancora il racconto di Tiziana per quello che riusciamo a percepire. Ci stiamo dirigendo verso la vallata del Cordevole, che cosa vedremo adesso? Adesso facciamo un soprvolo sopra Ponte Mas, dove è crollato un edificio che è finito dentro nel Cordevole e aveva occluso anche parzialmente il corso
corso d'acqua lunedì sera, il crollo totale sia dell'edificio sia anche delle opere di regimazione, quindi l'argine sinistro del cordevole. Il volto e la voce di Giampaolo Bottaccina, assessore regionale alla protezione civile, che ringraziamo sin da subito perché è stato lui a garantirci la possibilità di mostrare queste immagini, le immagini di Antena 3 dall'elicottero in esclusiva, girate pochi istanti fa. Come avete capito, guardiamo queste, teniamo sempre in onda le immagini esclusive dall'elicottero, scriviamolo pure in grafiche, appena Tiziana commenta sentiamo pure lei. Va bene, per noi va bene, questo è cordevole. Intanto anche Di Maio fa sapere che sarà presto il cordevole si è gonfiato al punto di arrivare a lambire, a superare il ponte. Ha superato il ponte, infatti adesso non si vede, è stato riaperto, ma c'erano dei tronchi sopra il ponte quella sera, si vedono ancora subito dopo il ponte in sinistra, si vedono degli alberi ancora che sono usciti dall'albero del corso d'acqua e si iniziano a vedere le macerie dell'edificio che è crollato e collassato nel corso d'acqua. Si vede subito dopo il ponte a sinistra, si vede che l'argine inizia dopo un po', ecco, il primo tratto di argine è stato divelto ed è crollato l'edificio, adesso si vede bene. Noi martedì non eravamo riusciti a raggiungere questa parte del cordevole per mostrarvi il disastro, per mostrarvi l'edificio crollato, ma eravamo arrivati fino su al limitare del ponte dove avevamo parlato, se ricorderete, con un ragazzo che abita nell'abitazione che è proprio dirimpettaia al ponte, che ha assistito alla tragedia in tempo reale, ha visto crollare, sbriciolarsi come un castello di carte l'edificio. Abbiamo visto il cordevole, sentiamo Tiziana. La franata è già stata ripristinata, qui sotto, esattamente qui sotto, a destra. C'è località La Muda, vedete che è scesa una colata detritica, è stata la primissima interruzione lunedì sera della strada regionale 203 La Gordina, che è stata ripristinata, poi è stata riaperta e poi dopo si è interrotta di nuovo. Sotto dove vedete le case, fra le case vedete che è sceso del materiale e ha investito la sede stradale. Sono state le prime abitazioni che sono state evacuate nella primissima ora dell'emergenza.
parecchi alberi, sembrano stuzzicadenti abbattuti. Ecco, adesso possiamo anche andare. C'è Agordo e prima vedete una collinetta e si vedono gli alberi assolutamente devastati. Questa collinetta si chiama Col di Foglia. A sinistra c'è l'insediamento di Agordo di Luxottica, che ovviamente è rimasto senza energia elettrica col blocco della produzione, con tutto quello che ne consegue. Alla nostra sinistra la strada sale per Voltago, Gosaldo e Rivamonte, che sono delle località dell'Agordino pesantemente danneggiate dalla furia del maltempo. Stiamo sorvolando il comune di Agordo, seguendo sempre l'asta del torrente Cordevole. E tra poco, Assessore, raggiungiamo anche la zona devastata dall'incendio una decina di giorni fa. Sì, ecco, ci stiamo, il versante che abbiamo di fronte leggermente a sinistra è quello che è stato interessato dall'incendio della settimana scorsa, e a sinistra c'è la valle di San Lucano e fino in fondo è stato devastato da questo incendio. Subito sotto c'è l'abitato di Taibò, in fondo c'è una frazione che si vede che è ancora evacuata da quando c'è stato l'incendio. L'incendio si è esteso non solo in Valle di San Lucano, ma è andato spinto verso nord, verso l'abitato di Censegno. Sotto di noi c'è ancora il Cordevole, c'è la galleria di Listolade che conduce a Cencemicche a Gordino. Ieri eravamo arrivati a Cencemicciata della 203 a Gordina, ci aveva impedito di proseguire il cammino verso l'Alto Agordino. notte è stata interrotta da un cedimento e poi è stata ripristinata da Veneto Strade. Ovviamente siamo sempre in una situazione di precarietà perché ci sono sistemazioni che vengono fatte continuamente, però ci sono cedimenti localizzati un po' dappertutto. Era bloccata sotto, si passava solo per la strada quella che si vede a sinistra in quota, ma ovviamente i mezzi pesanti non riuscivano a passare, quindi c'era il problema dei soccorritori che erano già sul posto, che erano isolati insieme agli abitanti, ma è stata ripristinata già subito nelle prime ore ieri mattina.
adesso magari se ci avviciniamo al campeggio di Masarè, ci passiamo un attimo così. Dal campeggio di Masarè la zona è quella di Alleghe. E subito sopra il campeggio vedete una frana che ha interessato la parte marginale appunto del campeggio. Di fronte c'è il lago di Alleghe. Il lago di Alleghe è strada che adesso è stata riaperta, che costeggia il lago. Martedì sera io sono arrivato fin qua, ma la strada era totalmente invasa da detriti, il materiale che era sceso dalla montagna. L'acqua è arrivata a lambire, entrare proprio anche all'interno della struttura del Palazzo del Ghiaccio e a lambire tutte le aree limitrofe, il parcheggio, quello che normalmente utilizzano gli sciatori prima di prendere gli impianti per andare a sciare su Civetta. Sotto di noi ancora devastazione di alberi, si percepisce sotto di noi ancora devastazione di alberi. Ora ci dirigiamo verso Rocca Pietre. Racconto di Tiziana, sentiamo quell'audio lì. Queste sono le immagini esclusive di Antena 3 girate pochissimi minuti fa, un reportage continuo a bordo dell'elicottero. Guardate questa distesa di alberi, ancora, anche qui quel tornado forza 4 ha schiacciato tutto, abbiamo visto ancora degli allagamenti, il ponte sotto il quale il cordevole passava che in realtà ha superato, perché diceva l'assessore Bottacin, i tronchi li hanno trovati anche sopra il ponte. Lei ha avuto modo di dire, assessore, lei ha avuto modo di dire spazzolate, le montagne spazzolate. Sembrano proprio spazzolate, qua è scomparso proprio il bosco. Le centraline di ARPA avranno rilevato 180 km orari come velocità del vento, vediamo anche entrando nella vallata che porta verso il Serai di Sottoguda, il vento è stato fortissimo, perché gli alberi alla fine finiscono sulle strade, finiscono sui corsi d'acqua e rischiano di creare creeranno sicuramente ulteriori problemi. Ecco perché ci stiamo attivando anche su questo fronte, quello dell'evitare che possano esserci ulteriori problemi in futuro. Esatto. Sotto di noi Rocca Pietre, ci dirigiamo a Sottoguda. No, puoi andare magari, sì, ecco, dietro, torniamo indietro, quindi si vede dall'altro lato. Qui a destra lo stesso un altro smontamento, una colata che ha invaso la sede stradale. Guardate, vi faccio vedere con Francesco Cerone, vi sto facendo vedere il bosco, è completamente scomparso, totalmente raso al suolo, non c'è un albero in piedi. È allucinante, è terrificante, un'immagine terrificante.
Ripetiamo adesso Serrai di Sottoguda, sì. Ripetiamo dai Serrai di Sottoguda. Questo è il ponte e il canyon dei Serrai di Sottoguda, Assessore. Sì, questi sono i Serrai di Sottoguda, la strada è stata travolta, distrutta, non esiste più. Lì passava l'acquedotto fra l'altro, quindi adesso si sta intervenendo con un acquedotto fatto in tempo rapidissimo. C'è il problema del gelo, perché qui i serrai sono famosi per andare molti gradi sotto zero e quindi ormai siamo a novembre e qui c'è quel problema là, dovrà essere interrato. Insomma, stiamo mettendo in campo una gestione emergenziale particolarmente complicata, ma ragionevolmente siamo fiduciosi di ripristinarlo in tempi molto brevi. Bisognerà capire, Assessore, anche quale tipo di materiale dovrà essere utilizzato per... Sì, la vediamo adesso, tra poco ci passiamo. Ed è sotto di noi, la strada non c'è più, si vede, ci sono colate di fango e di detriti ovunque. Che non c'è più. Stiamo cercando un luogo, il pilota sta cercando un luogo dove poter atterrare in sicurezza. Siamo fra Silva di Cadore e Colle Santa Lucia. Qui adesso andremo a sentire le voci della gente, le voci della disperazione, comuni che sono stati isolati
completamente isolati fino a ieri. L'elicottero appena atterrato. Ecco, siamo atterrati in questo momento nella zona dell'Alto Agordino, Selva di Cadore, Livinallongo, Colle di Santa Lucia. Con l'assessore regionale Bottacin abbiamo sorvolato le zone colpite dal disastro in maniera incredibile, impressionante dall'alto vedere la devastazione. Ci sono smottamenti e frane che abbiamo visto ovunque, case sommerse dal fango e adesso andiamo a sentire le voci della popolazione che è rimasta isolata fino a poche ore fa. Guardate che luoghi meravigliosi. Qui vediamo una panchina sradicata dalla forza del vento, abbiamo visto alcuni smottamenti, ecco le ruspe al lavoro su quella frana, vedete, ecco, è stata coperta anche per cercare di fermarla, di bloccarla. Ecco il tetto, uno dei tetti sradicati, distrutti dalla potenza del vento a 180 km all'ora. Immagini straordinarie del nostro Francesco Cerone, la cronaca di Tiziana Bolognani. Questo lungo reportage, le immagini esclusive di Antena 3 del nostro gruppo Media Nord-Est a bordo dell'elicottero della Protezione Civile al fianco dell'assessore Giampaolo Bottacin, che non smetteremo mai di ringraziare, primo per il lavoro importantissimo che sta facendo in queste nottate, più di una settimana senza dormire, perché prima ha dovuto affrontare l'incendio del Taibon. Alla latteria di Colle Santa Lucia, la latteria sociale, abbiamo detto in più occasioni in questi giorni che l'assenza, la mancanza di energia elettrica ha messo in sofferenza, ha mandato in sofferenza gli allevamenti, perché senza energia elettrica le mungitrici non possono funzionare evidentemente. Guardate, vi facciamo vedere innanzitutto le macerie che il torrente ha portato a valle, che ha riempito nella quasi totalità il letto del torrente. Adesso sentiamo il... Lei come si chiama? Alberto Lenzano. Niente, io ho un po' di stalla qua, però un altro lavoro degli impianti a fune il Passo Giao. Purtroppo la stagione sarà compromessa per via delle linee elettriche, insomma. Io credo che sia difficile ripristinare prima della stagione. Manca un mese alla stagione invernale, quindi sarà difficile avere l'energia elettrica, perché per i fabbricati così c'è i gruppi elettrogeni, però per potenze più grosse ci vuole la corrente delle linee, insomma. C'è la possibilità secondo lei di ripristinare in tempo utile? Secondo me in un mese più di tanto non si fa, perché manca proprio da qua fino qua in paese e poi dal paese arrivare a Giao. Voi adesso avete la corrente o non avete più niente? In questo momento con i gruppi elettrogeni però. Con i gruppi elettrogeni? Sì. L'acqua potabile? L'acqua potabile c'è. È sempre stata a casa mia, sì. Il problema è della corrente. Il problema è della corrente, sì. Qualche frazione fuori, con qualche frana si è interrotta,
perché è venuta giù la frana, ha rotto la tubazione, però mi sa che hanno già ripristinato un po', insomma. Nel 2029, quando è venuto giù il disastro, acqua, vento, voi riuscivate a mettervi in contatto con qualcuno o siete stati immediatamente isolati? Da quando è mancata l'energia elettrica siamo rimasti isolati, perché i ripetitori, sia il telefonino e le linee telefoniche, quelle fisse, neanche non funzionavano, niente. Purtroppo così. Una tragedia del genere lei l'aveva mai vista? No, io del 66, sono del 63, non ero ancora vivo, però dicono che questa è stata peggio, perché il 66 ha fatto danni l'acqua, ma non c'è stato il vento, insomma. Quindi il vento ha fatto peggio, che il bosco e fabbricati ha rovinato di più. Quando abbiamo visto che il bosco è praticamente raso al suolo? Sì, è proprio azzarato. Ho visto la zona del Belvedere e la zona bassa, qua ci sono 3 regole, diciamo. Il patrimonio della regola grande è praticamente distrutto. Senta, siamo qui ed è una latteria sociale questa? Questa è una latteria cooperativa. Sì. Quindi qui portate il latte, ci sono problemi con... No, qua ci siamo arrangiati con dei gruppi elettronici, come vede l'abbiamo lì, che il casaro lo trasportava da qua alla sua azienda, allora prima mungeva e poi veniva qua a fare il formaggio, insomma. E io a casa mia anche mi sono arrangiato con un piccolo gruppo che ho là da 30 anni di emergenza, perché capita ogni tanto d'inverno che si rimane senza... Che appello fa al governo, alle forze politiche? Cosa c'è? Darci una mano per sistemare un po' le questioni, che c'è tanto da fare, specialmente per le linee elettriche, perché senza corrente è compromessa la stagione invernale. Sulla zona del Passo Giao qui abbiamo 3 seggiovie sul comprensorio Cinquettori Falzarego ferme, perché la corrente la prendiamo da questa vallata e quindi c'è bisogno di ripristinare la corrente prima cosa e poi tutto il resto viene da sé. Quanto tempo ci vorrà secondo lei per ripulire le montagne da questi birilli che sono i tronchi degli alberi sradicati? È un lavoro lungo, difficoltoso, perché il legname quando è a terra così non è come a toglierlo quando è in piedi, è molto più laborioso da togliere. Cosa se ne può fare? Il legname bisognerebbe toglierlo subito per usarlo, ma se rimane là 6 mesi non vale più niente, bisognerebbe toglierlo subito. Grazie. Anna. Ti ho rotto le balle. Di Francesco Ceron, le interviste di Tiziana Bolognani, dai luoghi. Continuiamo, Tony, pure a vedere queste immagini. Avete sentito anche la viva voce del Malgaro che lì abita e dice la stagione di certo è compromessa, ecco gli effetti per esempio di una frana che stiamo seguendo. Allora vi ricordo Matteo Salvini domani sarà sui luoghi del disastro, credo, immaginiamo ancora sia domani mattina. Il ministro Stefani, in Veneto c'è stata una vera e propria devastazione, la montagna ha subito una ferita terribile, noi del governo ci siamo messi totalmente a disposizione del territorio per riuscire a trovare il più possibile rimedi e risorse con cui far fronte a un momento difficile, lo ha detto il ministro degli affari regionali e dell'autonomia Enrica Stefani, oggi a Padova per presentare la dichiarazione Veneto Terra di Pace. L'autonomia ha il pregio non solo di portare il centro di governo più vicino ai cittadini ma anche di efficientare la spesa pubblica e questo è legato ovviamente anche ai drammi vissuti. Sentiamo l'intervista al geologo. Quadrato per centimetro quadrato tutto il territorio della provincia di Belluno. Che cosa ha visto in queste ore e se lo aspettava soprattutto che la furia del maltempo piegasse così il nostro territorio? Sì, ho vissuto già 20 anni fa quasi l'alluvione del 6-7 novembre del 2000 che tutti ricorderanno molto intensa e molto pesante per il nostro territorio. Lì c'erano state piogge molto più diffuse nell'arco di più giorni, qui molto intense in poco tempo e i problemi sono stati molteplici dal punto di vista idraulico e sicuramente anche di tutte le frane che potete vedere nel contorno. Si è aggiunto quell'effetto vento che ha provocato quelle cadute di migliaia di alberi e di danni a tetti, coperture eccetera, nonché concentrazioni di acqua chiaramente in vari punti e la situazione è dal campo di guerra a tutti gli effetti, quindi di fatto siamo veramente stravolti in tutti i sensi. Il fatto che adesso gli alberi non ci siano proprio più
questo rende ancora più fragile i versanti della montagna? Allora, questo chiaramente adesso è un evento estremo, catastrofico, gli alberi non ci sono più e il territorio ne risentirà sicuramente. Una cosa importante che io ritengo nella mia esperienza di questi 20 anni di più di difesa del suolo a tutti gli effetti è il discorso della manutenzione del territorio. È una cosa che fisicamente non deve essere assolutamente trascurata, deve essere la priorità numero uno, quindi la gestione di tutte quelle che sono le aree boscate, di torrenti, ruscelli, una gestione capillare. E una cosa che ho notato in questi giorni di rilievo sotto la pioggia, sotto il vento, eccetera, è che tutti quegli interventi fatti proprio di carattere capillare dai vari enti, tra cui i servizi forestali, il genio civile, la difesa del suolo, provincia, eccetera, hanno avuto un effetto benefico. Se non c'erano sarebbe stato molto più critica, quindi questa è una scelta di gestione che va fatta, va condivisa su tutto il territorio e va mantenuta nel tempo, quindi assolutamente prevenzione e manutenzione. Grazie. Allora, ancora immagini dalle zone raggiunte solo grazie all'elicottero, l'avete sentito, e con le nostre immagini esclusive appena trasmesse grazie a Francesco Ceron, Tiziana Bolognani, abbiamo documentato tutto. Ora c'è il rientro, immaginiamo, all'aeroporto di Belluno, quindi siamo riusciti anche a intervistare alcuni residenti. È davvero impressionante quello che abbiamo documentato e che continuiamo a vedere in questo reportage dei nostri inviati, mentre aspettiamo anche Lucio Zanato che sta cercando di andare un po' più su per farci arrivare altre immagini e interviste. Eccole qua le nostre montagne, qui sembra tutto a posto. Poi abbiamo visto durante il tragitto di questa rotta effettuata dall'elicottero che cosa sia stato l'effetto del tornado forza 4 di quei 20 a 180 km all'ora. Impressionante, le acque del Cordevole che hanno superato il livello del ponte, scaraventando interi tronchi e alberi sopra il ponte stesso, che appunto, come avete sentito dall'assessore Bottacin, non era percorribile. E poi eccola qui, l'abbiamo vista nelle immagini di prima, la neve che è arrivata, lo avevamo detto, sopra Rocca Pietre, e appunto viene così chiaramente definita dalle nostre immagini in questo lungo reportage che abbiamo voluto trasmettere così. Ancora, ormai avete capito, in diretta dallo zaino di fatto, quindi non abbiamo nemmeno acquisito e pulito le immagini, così come registrato è andato in onda, registrato pochissimi minuti fa. E adesso, appena finiranno queste immagini, ci collegheremo proprio con Tiziana Bolognani e Francesco Ceron per sentire da loro le impressioni di questo lungo viaggio. È evidente come... Sentiamo ancora. Entrando a Belluno, le immagini sono strazianti, un tuffo al cuore. Ci sono dei posti che sono diventati assolutamente irriconoscibili, boschi interi devastati, e quindi rimani senza parole, perché sono posti che conosci bene e che li rivedi in queste condizioni. Adesso stiamo vedendo tra l'altro tutto il versante bruciato, perché la settimana scorsa c'è stato anche quel maxi incendio, quindi veramente una devastazione totale. E poi le persone che sono isolate, che sono senza luce, senza acqua, è una situazione veramente complicata, quindi delle nostre montagne. Ora il rientro all'aeroporto di Belluno e tra poco appunto
Ci collegheremo con Tiziana Bolognani e Francesco Ceron per sentire da loro. Siamo riusciti anche con queste immagini a documentare dall'alto che cosa sia avvenuto a Roccapietore, a far vedere Roccapietore anche dall'alto, insomma per la prima volta l'abbiamo vista nelle immagini girate nei giorni scorsi con il governatore Zaia e il sindaco De Bernardini di Roccapietore, insomma uno dei luoghi più in crisi in queste ormai 6 giornate di emergenza. Vi ricordo domani il vice premier Matteo Salvini sarà in visita ai luoghi devastati da questa ondata di maltempo, da questa nuova alluvione del Veneto, e sarà qui, ha rivoluzionato l'agenda, lo hanno comunicato ormai più di mezz'ora fa quando vi abbiamo dato in diretta immediatamente la notizia. Anche Matteo Salvini sarà qui, così come aveva annunciato e promesso l'altro vice premier Luigi Di Maio. Ancora non c'è un'agenda, una scaletta, insomma non sappiamo ancora quando sarà qui, ma arriverà anche Di Maio. Vediamo se ritrovo intanto le altre notizie. Quanto avvenuto sulle montagne bellunesi, una vera e propria tragedia. Alla popolazione di quei territori va per il momento tutta la mia vicinanza, e così Di Maio: presto verrò da voi. Prima faremo il nostro lavoro in Consiglio dei Ministri dichiarando lo stato di emergenza per tutte le regioni colpite in questi giorni. Lo scrive su Facebook il vice premier Luigi Di Maio: sono in costante contatto con Federico D'Inca, deputato del Movimento 5 Stelle, per ogni aggiornamento. Ci vediamo presto, forza, aggiunge il vice premier pentastellato Luigi Di Maio, che appunto già ieri in quel video messaggio su Facebook aveva annunciato l'arrivo e il collegamento costante con D'Inca, che spesso abbiamo sentito appunto in queste dirette in questi giorni anche noi. Questo è il viaggio di ritorno di Francesco Ceron e Tiziana Bolognani nelle immagini in esclusiva di Antena 3 a bordo dell'elicottero, e che immediatamente la nostra televisione è stata in grado di trasmettere in diretta. Guardate ancora questa marea di fango più che acqua, acque scure che ancora scendono verso valle tuttora in queste ore, e così sarà per giorni, considerate le piogge. Oggi c'è una tregua, domani ancora così. Guardate il cielo com'è, ci sono queste nubi un po' basse, questo è vero, però il sole c'è, anche se non splende il sole nelle aree colpite, come ha detto questa mattina Luca Zaia, e quindi ci si deve preparare a giornate ancora comunque preoccupanti con il naso all'insù, perché pioverà dal pomeriggio di domani, a quanto abbiamo capito, di sicuro lunedì, martedì e mercoledì in zone già duramente colpite, anche se questo scenario è già cambiato rapidamente per il lavoro costante. Lo avete visto nelle immagini prima di Lucio Zanato con gli uomini al lavoro sui tetti, tanti che hanno rimosso dalla sede stradale gli alberi caduti e i fiumi svuotati anche dal lavoro del genio dell'esercito, che è al lavoro dalla stessa notte di lunedì, allertati alle 22:30, dice spesso Bottacina, alle 4 erano già operativi, e quindi sui luoghi colpiti. Ancora le immagini, cosa ci fanno vedere qui? Un campo, mi sembra un campo di calcio trasformato in fango, poi questo lo capiremo meglio più tardi. Questo è il ritorno all'aeroporto di Belluno. Mano a mano che ci si avvicina sembra normalizzarsi poi la condizione di questo nostro Veneto dopo aver documentato l'altopiano, Asiago, che cosa è successo anche in quelle aree, e questa è la montagna del Bellunese, devastata via via che si sale, come avete capito, con 8 frazioni ancora isolate, come raccontava questa mattina Luca Zaia. La faremo come prima e più di prima, meglio, più bella, insomma c'è bisogno di andare. Raccogliamo ancora l'appello. Avete sentito come ci sia bisogno comunque di cibo, lo diceva il vice sindaco di Alleghe, Lucio Zanato, e quindi quelle raccolte che si stanno facendo a Valdobbiadene, per esempio, a Pieve di Soligo, sono importanti. Questo è l'aeroporto di Belluno, eccolo qua. Allora, di fatto seguiamo quasi in diretta, differita di pochi minuti fa, l'atterraggio dell'elicottero che ha portato l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottacin, che ringrazieremo ancora, Tiziana Bolognani e Francesco Ceron, in esclusiva a documentare
quello che è successo nei nostri territori. Ecco, già l'atterraggio, sentiamo credo un flash di Tiziana. Ecco, siamo appena atterrati nell'area del nucleo elicotteri all'aeroporto di Belluno, abbiamo fatto il viaggio con voi nelle zone dell'Alto Gordino devastate dalla furia del maltempo, abbiamo avuto l'occasione di parlare con chi ha potuto e abbiamo potuto raccontarci che cosa sono state queste giornate letteralmente infernali che abbiamo vissuto tutti insieme. Con noi c'era l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che ringraziamo per averci fatto da guida nelle vallate devastate dal vento e dall'acqua. Bene, e così si chiude il nostro lungo reportage dai cieli del Bellunese. Ecco lo zaino, lo vedete in diretta, Francesco Ceron ci ha trasmesso l'intero reportage che abbiamo potuto registrare poco fa, e adesso ci collegheremo proprio con Tiziana e Francesco mentre continuiamo a vedere le immagini di questi giorni. Ci ha fatto vedere la strada regionale 203, quella che era stata interrotta, la via di ritorno di Belluno, la Val Cordevole appunto, dove abbiamo visto che livelli ha raggiunto l'acqua, superando, ve lo ricordavo prima, il ponte, lo raccontava Giampaolo Bottacin. Allora, appena pronti ci colleghiamo subito con Tiziana per le sue impressioni ancora dalla frana del Val Tessina, del Tessina, nelle immagini che state vedendo. Vi ricordo, Matteo Salvini domani sarà qui nei luoghi del Veneto disastrato, dove i danni ammontano ad almeno 1 miliardo di euro, almeno 1 miliardo di euro. Poi il tema del commissario, chi sarà, l'abbiamo visto in quel balletto estivo purtroppo sulla ricostruzione del Ponte Morandi. Qui non abbiamo tempo da perdere, anche qui non abbiamo tempo da perdere, bisogna iniziare a lavorare subito, e quindi l'augurio, l'auspicio ovviamente che, come tra l'altro indica la legge per la protezione civile, sia commissario il governatore Luca Zaia, come già avvenuto in passato, e quindi per la ricostruzione e rendere la montagna come prima e più di prima, sia il governatore in prima persona a seguire una partita pesantissima, impegnatissima, come potrete immaginare, come vi stiamo raccontando ormai da 6 giorni. Rocca Pietra, che chiede ancora uomini, lo ricordavano stamattina in conferenza stampa, ha bisogno ancora di braccia per aiutare la popolazione a ripartire. Vediamo cosa dice l'ultimo comunicato che mi invia Francesca Bozza dalla redazione. CGIL Vigili del Fuoco: serve sostegno nel Bellunese, necessaria dichiarazione di emergenza di seconda fase, l'emergenza che sta interessando la provincia di Belluno. Con il passare dei giorni sta assumendo dimensioni sempre più drammatiche, servono misure di sostegno al lavoro dei Vigili del Fuoco. A denunciarlo è la funzione pubblica CGIL Vigili del Fuoco, attraverso le parole di Luca Cipriani, componente dell'esecutivo nazionale, in queste ore impegnato nelle operazioni di soccorso nel Bellunese. Vedo Tiziana. Allora Tiziana, abbiamo seguito e raccontato, visto questo lungo viaggio, ci avete aiutato a capire molto di più. Qual è stata adesso la tua impressione? Hai parlato anche con queste persone, cosa ci dici? Sì, Ferdinando, allora l'impressione, se possibile, è così, ancora più drammatica, perché mentre si risale dall'alto si ha proprio l'impressione che questi alberi, avete presente, ne parlavamo, probabilmente vi sarà arrivato anche un audio sporco, il gioco dello Shanghai, con tutti gli stecchini di legno, i bastoncini di legno. Ecco, i versanti della montagna, della vallata agordina sembrano disseminati di bastoncini di legno. È impressionante vedere
paesaggio che è totalmente modificato, totalmente cambiato. È impressionante vedere dall'alto cosa non ha combinato il torrente Cordevole, che si è gonfiato fino a Ponte Mas, che ha sorpassato il ponte, che poi si è mangiato l'edificio buttandolo di nuovo nel greto del torrente, che adesso è ritornato a scorrere ancora impetuoso, ancora limaccioso, però sicuramente fa meno paura. Quello che invece fa ancora paura e si vede, si percepisce dall'alto, è l'ansa enorme che si è scavato il torrente durante tutto il suo tragitto, il percorso lungo la vallata agordina, quindi passando dalla Muda alla Stanga, sono località, dal Peron, sono località che poi ci conducono ad Agordo. C'è il villaggio minerario, lo storico villaggio minerario che il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi aveva ripristinato ed è punto di ritrovo dei turisti, c'è uno ostello, come sia stato letteralmente smembrato. Ci sono le costruzioni che erano state sistemate, restaurate con grandissima cura, rispettando i luoghi, sono stati scoperchiati, e lì ci sarà veramente molto, ma molto da lavorare, così come ci sarà da lavorare seguendo verso nord, verso Cencenighe. Nelle immagini avete potuto vedere il luogo anche dell'incendio che ha devastato la Valle di San Lucano la settimana scorsa, e devo dirvi che l'odore di fumo noi lo sentivamo ancora ieri. Erano passati 8 giorni dall'incendio ed era ancora persistente questo odore di fumo. Ci siamo portati verso il lago di Alleghe e lì, se possibile, la devastazione è diventata ancora più impressionante, perché di lì in avanti è davvero tutto un cumulo di alberi sui versanti della montagna, e se si guarda in basso le strade non ci sono più, i collegamenti, ed è davvero impressionante, incredibile pensare che lì la gente sta combattendo con tutte le forze per poter resistere. Ha resistito fino a oggi senza corrente elettrica e senza la possibilità di poter avere l'acqua dal proprio rubinetto. Forse qualcosa cambierà grazie anche all'arrivo di uno dei tanti generatori che sono stati trasportati anche oggi, grazie a questa tregua che il maltempo ha concesso in provincia di Belluno e che ha agevolato evidentemente l'arrivo dei soccorsi, l'arrivo degli aiuti. Dicevo, la luce è tornata grazie ai generatori che hanno rimesso in funzione qualche attività, e sicuramente gli impianti di riscaldamento. La neve è arrivata a quote molto, molto basse, sopra Colle Santa Lucia era evidente che l'inverno non solo imminente ma è arrivato. Avete sentito la voce del paesano che abbiamo incontrato, preoccupato. La preoccupazione è tangibile, quella che riguarda il funzionamento degli impianti di risalita, ma di tutte le attività ricettive. Di qui a un mese, l'8 di dicembre, normalmente per il Ponte dell'Immacolata è la data simbolo, quella in cui convenzionalmente si fa partire la stagione dello sci. Bene, bisognerà lavorare alacremente e soprattutto bisognerà consentire che gli impianti vengano alimentati non con generatori, con tutta evidenza, per poter garantire la ripresa della stagione, l'avvio della stagione turistica invernale nella provincia di Belluno. Il ritorno è stato, se possibile, ancora peggiore, perché la sensazione netta della direzione del vento è tangibile, perché si vedono proprio tutti gli alberi chinati in una unica medesima direzione. A Belluno oggi c'è un po' di sole, però la nebbia è bassa in tutta la vallata bellunese. Ora speriamo che la situazione almeno domani resti simile, in modo da agevolare evidentemente l'intervento dei soccorritori. Avete detto che domani in provincia di Belluno per un sorvolo ci sarà anche il vice premier Matteo Salvini. Ebbene, arriverà anche Luigi Di Maio. Ebbene, noi
speriamo, la provincia di Belluno tutta spera con grande fiducia che queste visite, che potrebbero sembrare come dire semplicemente degli atti doverosi dal punto di vista istituzionale, bene, che questi viaggi servano concretamente a muovere il governo, perché già ci sono stati, lo ha detto stamattina il capo della protezione civile Borrelli, già ci sono stati i primi stanziamenti, la macchina operativa è in moto, è efficiente, ha avuto modo di sottolinearlo ancora una volta, non è stato un guaio, anzi è stato un bene, è stata una manna dal cielo quello ad aver allertato tutto il sistema di protezione civile, di allerta nelle ore immediatamente precedenti all'arrivo dell'ondata di maltempo in provincia di Belluno, perché probabilmente così non fosse stato le condizioni, la situazione sarebbe stata peggiore, sicuramente anche in termini di vite umane. Sappiamo che i morti che ci sono stati in provincia di Belluno a causa del maltempo sono vittime che hanno dovuto fare i conti con la furia, con la violenza del vento che ha abbattuto gli alberi, nel primo caso a Feltre e poi in alto a Gordino. Per dovere di cronaca vi devo dire che c'è ancora una persona ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso e che era rimasta ferita durante proprio una delle operazioni di taglio delle piante, ha avuto importanti traumi da schiacciamento ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Ferdinando. Grazie Tiziana, grazie. Allora torniamo da voi tra pochi istanti. Se riusciamo colleghiamoci con Lucio, perché so che è pronto e vorrei capire se è riuscito a raggiungere Alleghe, appunto. Esatto, prepariamo allora questo collegamento. Grazie ancora a Tiziana Bolognani e Francesco Ceron per un lavoro straordinario, strepitoso. Ci sono decine e decine di commenti anche sui nostri social, non facciamo in tempo a leggerli e a mostrarveli tutti, ma ringraziamo anche il pubblico che ci sta seguendo ormai ininterrottamente da 6 giorni e, come abbiamo sottolineato più volte, ci ha aiutato in questa cronaca delicatissima, durante la quale più volte abbiamo dovuto smentire notizie false e di una gravità assoluta, ma hanno dimostrato una grande serietà nell'aiutarci appunto a informare attraverso le nostre televisioni. Questo è fondamentale proprio perché spesso abbiamo avuto anticipazioni proprio dai telespettatori che ci hanno scritto. Ne faccio un esempio: l'evacuazione preventiva dell'Autoret di 90, così come molte altre cose, le abbiamo lette prima sulla pagina Facebook di Antena 3 che dalle fonti ufficiali, quindi grazie ai nostri telespettatori, una volta soltanto verificate, pochi istanti dopo siamo riusciti ad annunciarle con ufficialità. Allora, queste sono ancora le immagini girate pochi minuti fa da Francesco Cerone e Tiziana Bolognani in volo con l'elicottero della Protezione Civile, l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che ci ha concesso questa possibilità di cronaca, di raccontarvi, mostrarvi quello che è accaduto anche nelle zone non raggiungibili e che noi siamo riusciti a raggiungere, là dove vedete ora è arrivata anche la neve. E appunto domani ci sarà Matteo Salvini, Di Maio arriverà nei prossimi giorni, questo è una vicinanza molto importante da parte del governo, mentre ancora abbiamo ribadito, come scoperto ieri in diretta, non solo l'intervento del vice ministro Castelli ma anche dello stesso Massimo Bitonci, onorevole sottosegretario di espressione del nostro territorio e quindi impegnato in prima persona soprattutto per aiutare la popolazione nella sospensione di rate, mutui, tasse e quanto di simile. In questo momento c'è da sparare il fango, non c'è connessione, non c'è possibilità di altro. Ovviamente la priorità è un'altra. Abbiamo il vice sindaco di Alleghe. Cosa intendi? La registrazione di prima? Ok, allora risentiamo il vice sindaco di Alleghe e poi insieme cerchiamo di collegarci con Lucio Zanato, che
Poco fa appunto era ad Alleghe ed è riuscito a parlare con il vice sindaco, adesso non sappiamo dove sia, l'importante è che trovi un punto al quale si può collegare nonostante le linee telefoniche siano in gravi difficoltà. Sentiamo. Il gasolio per i vari generatori anche per i privati, insomma, ecco. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. C'è un elicottero che sta portando avanti. Vedo che lei è della protezione civile qui della zona, com'è la situazione? Per il momento è abbastanza. Non voglio intervistare i miei volontari andati in municipio. Sì, ma noi siamo di Terra 3, stiamo cercando di portare informazioni per la pianura. Okay, il portavoce è il municipio. Okay, grazie. Sono con il vice sindaco di Alleghe, il suo nome e il suo cognome? Dell'Olivo Francesco. Senta vice sindaco, di che cosa avete bisogno? Giù in pianura ci chiediamo di che cosa avete bisogno in questo momento. Per fortuna adesso sono arrivate parecchie squadre che ci danno una mano, perché i primi giorni non avevamo proprio nessuno. Adesso purtroppo è da liberare le strade, è soprattutto le linee telefoniche, perché non abbiamo collegamenti. Ma la gente, ad esempio, vi servono viveri, vi serve acqua? Al momento no, al momento l'acqua per fortuna è potabile, i viveri speriamo che arrivino, perché adesso per il momento non c'è bisogno, però se non arrivano sui camion, che abbiamo avuto la strada chiusa per diversi giorni anche tra l'altro, è il carburante che non arriva ancora, è arrivata una piccola parte oggi, che abbiamo solamente un distributore che dà carburante solamente per le emergenze. E per i mezzi. Quindi vi serve carburante? Carburante, adesso speriamo che adesso che l'hanno riaperto che possano venire su con qualche botte di carburante. Ecco, poi per quanto riguarda invece la situazione nel complesso, case devastate? Case devastate, guardi, c'è solo l'imbarazzo della setta, perché tetti che sono spariti, fienili che sono crollati, ma per i fienili pazienza, diciamo. E per fortuna case abitate senza tetto non ce ne sono. Sono seconde case che adesso ho mandato i vigili del fuoco, che hanno coperto con teli. Senta, quindi diciamo che l'unica cosa che voi chiedete, insomma, è dalla pianura un aiuto per riuscire a rimettervi in piedi? Guardi, si guarda attorno e vede com'è la situazione, è disperata. Disperata perché adesso gli operai tutti quanti fuori, per fortuna abbiamo il genio civile della Lombardia che è venuto, che sono bravissimi, i primi che sono arrivati qua, i vigili del fuoco di Verona, tanto di cappello, che mi stanno pulendo il lungolago perché era melma dappertutto, e altro, guardi, sul momento non saprei dirli, la viabilità e le linee elettriche, perché abbiamo tutti quanti i cavi a terra. Adesso stiamo provvedendo a macchie di leopardo con dei gruppi, ma ovviamente dove ci sono dei cavi a terra non è fattibile dare corrente. Allora, così il vice sindaco, avete sentito una situazione disastrata. Qui Cristiana ci scrive: sto seguendo con interesse la diretta, eccezionali, non ho visto immagini relative al canale d'Agordo Falcato. Abbiamo mostrato anche in questi giorni, ora bisognerebbe recuperare tra i miliardi di video che abbiamo raccolto, e immaginerete non è semplice. Vediamo se riesco a mostrarvi questi video di Marcesina, altopiano di Asiago, che abbiamo condiviso. Eccoli qua, Tony riesce ad aiutarmi, ancora qui la furia del vento che ha abbattuto migliaia di alberi soltanto in questo punto, davvero impressionante. Guardate com'era prima a sinistra, lo vedete ancora nei pochi alberi rimasti su. Questo appunto altopiano di Asiago, e poi ancora un altro video, eccolo qui, gli effetti del maltempo che ha sradicato tralicci. Guardate quello che resta di questo traliccio, impressionante. Questo è un altro video, sempre dall'altopiano di Asiago, e poi vediamo un sopralluogo della protezione civile, sempre nell'area che vi mostravamo poco fa.
spesso raggiungibili appunto solo con jeep, lo vedete appunto nel lavoro della protezione civile incessante. Dunque Nicola, mi fai sapere, Tony, come siamo con Lucio, dove si trova, se possiamo collegarci con lui? Ancora niente, va bene, mi sembrava fosse pronto, allora proviamo a ricontattarlo, abbiamo bisogno di capire anche da lui dove si trova. Se siete d'accordo, io proprio perché il pubblico che ci segue, se lo ha fatto da ormai 5 ore e più, anche oggi in questa diretta straordinaria, può essere non abbia seguito le parole del governatore Luca Zaia, che fa il punto della situazione ancora prima di sapere, forse lo aveva sentito, che il vice premier Matteo Salvini domani sarebbe stato nelle nostre zone, quindi domani sarà nel Bellunese. Riascolterei le parole del governatore con gli appelli anche molto importanti: aiutiamo la montagna, non vogliamo vedere i turisti delle disgrazie, puntatevi le sveglie a mezzanotte 1 secondo, tutti pronti a inviare l'SMS da quando sarà consentito al 455 000. Sentiamo il governatore Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi. Dammi un segno, Tony, sei pronto? Sentiamo Zaia. Ho voluto questa mattina cercare di fare un blitz, abbiamo, come si può dire, sfidato il tempo perché andando in su diciamo che non si vedeva valle, quindi abbiamo volato sopra le nubi per arrivare nei luoghi teatro di questa tragedia. Ringrazio il capo della protezione civile perché ha dato la sua piena disponibilità, siamo scesi, abbiamo visto i territori e anche si è avuto modo anche di avere nuovamente contezza, anche per il sottoscritto, la seconda volta che ci vado, di quello che è accaduto nelle nostre montagne. L'Enel ha 5.800 utenze ancora da chiudere, ringraziamo l'Enel. Dicevo, noi General Borrelli abbiamo sicuramente ereditato una situazione da lunedì a martedì drastica, drammatica, io ho detto il Veneto è in ginocchio, lo è fino in fondo, visto e considerato che dopo il passaggio di questa tromba d'aria, di questa avversità atmosferica, ci siamo ritrovati 160.000 utenze senza fornitura di energia elettrica, un totale isolamento della telefonia mobile e anche quella fissa, e ancora oggi abbiamo visto che in quelle zone di telefono non si poteva avere utilizzo, e poi il tema dell'acquedotto e di tutti i servizi. L'isolamento anche fisico, visto e considerato che le molte strade e le frane che ci sono state hanno reso impraticabili molte strade. Ancora in questo momento abbiamo 8 frazioni isolate, abbiamo ancora un centinaio di persone evacuate, però la situazione è ancora drammatica. Vi dico questo perché mi diceva l'efficiente assessore Bottaccini, in questo momento abbiamo circa 5.000 utenze ancora da collegare. Però il problema, oltre al collegamento di queste utenze, è un problema generale di affrontare subito questo tema. Qui non si tratta di recuperare, abbiamo visto con il capo della protezione civile, non si tratta di recuperare una situazione di un'area industriale, di un distretto industriale che deve ripartire. Lì la fabbrica di quel territorio è il territorio, è il paesaggio, è il contesto ambientale. Pensare di avere quasi 100.000 ettari, li stiamo contando, e per bene, fra l'altro ringrazio tutti quelli che stanno facendo questo lavoro utilizzando le nuove tecnologie, avere quasi 100.000 ettari di bosco che non c'è più, pensare che abbiamo frane ovunque, pensare che abbiamo almeno un centinaio di chilometri di strade da rifare, sono strade che non esistono più. Siamo andati oggi anche a vedere i serai di Sottoguta, oggi inesistenti, erano uno dei punti di attrazione turistica della Valle Agordina di Rocca Pietre. Insomma, tutti questi contesti ci fanno dire che dobbiamo intervenire subito. Qui c'è un rischio, non c'è solo il rischio di non recuperare la viabilità, i boschi e gli scantinati e molta altra ancora, ma c'è il rischio che nel frattempo la gente di montagna se ne vada dalla montagna. Il rischio di spopolamento è il rischio che più ci fa pensare in questo momento. Ieri sera ho parlato con il Presidente del Consiglio, abbiamo fatto una lunga telefonata e ne abbiamo parlato a fondo,
oltre a esprimere la vicinanza e a confermarmi che il generale Borrelli lo teneva costantemente informato su quello che è accaduto al Veneto, il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri hanno contezza della tragedia che sta vivendo il Veneto. E voi sapete che fin da subito noi abbiamo chiesto l'attivazione della Protezione Civile Nazionale, è stata attivata in tempo reale e quindi il governo ha dimostrato da subito la sua vicinanza. Il Presidente del Consiglio mi ha detto che in settimana comunque ci saranno i primi provvedimenti. Voi sapete che già il Consiglio dei Ministri e il governo hanno adottato provvedimenti circa la sospensione di adempimenti fiscali e quindi il procrastinare le scadenze per i territori per i territori che hanno subito questa tragedia, e in settimana dovrebbe esserci, appunto in occasione del Consiglio dei Ministri, già dovrebbero esserci le prime decisioni e le prime posizioni da parte del Consiglio dei Ministri. Da parte nostra è ovvio che diciamo che ci servono risorse, ce ne servono tante, abbiamo ben chiara la situazione. Qualcuno mi chiede ma quanti saranno i danni? Io penso che almeno 1 miliardo di euro di danni in tutto il territorio ce l'abbiamo in Veneto. Ce l'abbiamo perché anche facendo dei calcoli spanometricamente sappiamo che danni al patrimonio pubblico e al patrimonio privato cubano più o meno quelle cifre. E se abbiamo risorse riusciamo a partire subito. Abbiamo anche così l'auspicio, e esprimiamo così una preghiera pubblicamente, di poter avere anche poi, come si può dire, libertà nella gestione commissariale, perché non si tratta di andare a spostare fango o a spostare detriti, ci sono anche quelli, ma si tratta di ripulire centinaia di ettari di bosco, si tratta di spostare tutte queste piante che sono di una mole paurosa, e quindi ci vuole piglio di operatività che è tipico della Protezione Civile Nazionale, e spero che diventi, come si può dire, che prenda corpo anche in quello che saranno poi i provvedimenti che si faranno. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e che stanno lavorando. Il sindaco di Roccapietore questa mattina chiedeva ancora volontari, adesso vedremo di capire di mandare su ancora uomini. Ringrazio la Protezione Civile Nazionale, ringrazio i Vigili del Fuoco, sempre presenti e sempre efficienti. Ringrazio tutte le colonne mobili arrivate dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e da altre realtà. Ringrazio Enel, ringrazio Terna, ringrazio l'Esercito, sempre presente. Se avete ancora più uomini benvengano. Insomma, siamo una squadra efficiente, e sappiamo tutti che dobbiamo salvare questa montagna. È la montagna delle eccellenze, la montagna, ve lo ricordo, che è patrimonio dell'umanità. Queste sono le Dolomiti, le nostre Dolomiti, che sono patrimonio dell'umanità, iscritte nella lista dell'UNESCO, per cui la ferita è una ferita grave. Chiudo dicendo che questa visita è stata utilissima per noi, appunto per vedere i danni, e poi avremo anche le impressioni dall'ingegnere Borrelli di quello che ha visto. Abbiamo visto gente che lavorava, abbiamo visto tante persone da sole, anche in molti casi, che sparavano fango. Lì abbiamo visto ancora molte abitazioni con il fango. Abbiamo visto desolazione, abbiamo visto anche un paesaggio lunare, e questo è il caso di dirlo. Anche se splende il sole, non c'è il sole da quelle parti. Un appello ai cittadini: evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di andare a intasare traffico, strade e luoghi della tragedia in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a far selfie o foto. Io so che i veneti mi ascoltano. Attendete che si ripristini bene la viabilità, che queste aree siano visitabili, e poi iniziate ad andarci per consumare un caffè, un panino, una gita fuori porta, andare a sciare una mezza giornata, una giornata, un weekend, una settimana. La montagna si aiuta anche così, non abbandonate la montagna veneta. Noi siamo preoccupati del fatto che non serpeggi e non diventi soprattutto una leggenda metropolitana, che lì 2 punti non vale la pena di andare perché non c'è più nulla. Noi la faremo come prima, e più di prima questa montagna la rifaremo. La recupereremo tutta. Altro appello: volete già dare un segnale, se vi volete darlo questo fine settimana, c'è qui il Presidente della provincia di Belluno, abbiamo una fiera che si è spopolata a Redamont, che parla di tutto quello che è alla fiera di Longarone. Ci si arriva a Longarone, non c'è nessun problema, andate almeno in fiera a dare, come si può dire, sostegno a coloro che sono lì da 3 giorni ad aspettare qualcuno che arrivi, perché le informazioni sulla montagna, che non è più oggi
visitabili, hanno anche penalizzato questa fiera che parla, poi a Redamont lo dice, e la parola stessa parla di tutto quello che è l'artigianato e l'arredamento di montagna, quindi anche una bella occasione per dare una mano ai nostri artigiani che vengono da quelle aree. Non aggiungo altro. Ah sì, vabbè, abbiamo, giustamente mi ricordava Bottacin, abbiamo un conto corrente, non chiedetemi il numero perché in questo paese è strano, per versare bisogna imparare a avere un numero che è lungo così, io non ho capito perché, bisogna fare una legge per togliere sto IBAN, almeno per le emergenze. Lo diffonderemo con i comunicati stampa e abbiamo chiesto l'attivazione del SMS solidale e devo dire anche qui ancora una volta l'ingegnere Borrelli è stato non rapido, di più, perché penso che in tempo reale deve ancora, sono come gli SMS, ti mando un messaggio, era già arrivato, e abbiamo questo numero, vale, lo dico ai veneti perché quando leggono ma cosa c'entra Lombardia e Liguria e Friuli Venezia Giulia, vale, chiedo ai veneti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando di versare, perché poi il frazionamento delle risorse che saranno versate verrà fatto sulla base di un accordo che faremo tra regioni con la protezione civile in base alla percentuale di danni che ognuno di noi ha, per cui approfittate ditelo ai cittadini che versino e il numero è valido da domenica alle ore 24? Da domenica alle ore 001, cioè dalla mezzanotte di sabato, quindi domenica, dalla mezzanotte di domenica, cioè di sabato notte per la domenica, quindi da stanotte. Insomma, mettetevi tutti la sveglia a mezzanotte e un secondo e via. È un bel segnale per la montagna, per chi sta soffrendo, sono 3-4 giorni che non dormono più. Quindi voglio intasamento di messaggi. L'altra volta l'avete fatto, lo dico ai veneti, bisogna fare di più stavolta. Anche perché si vedranno poi le zone che hanno versato di più e quindi dobbiamo vincere questa sfida, mi raccomando. Io non aggiungo altro, grazie a tutti, grazie alla comunicazione, ultima roba, grazie al mondo della comunicazione, grazie per essere sempre stati presenti, lo diciamo ma ormai siamo abituati all'inizio, la stampa nazionale è anche distratta da altri eventi, ci rendiamo conto che è accaduto di tutto, si è parlato moltissimo giustamente della Basilica di San Marco con l'acqua alta, la tragedia di Venezia, però adesso a bocce ferme grazie, perché comunque bisogna continuare a parlare e presidiare il fatto che la nostra montagna veneta è in ginocchio. Dateci una mano, grazie ancora. Così il governatore Luca Zaia. Allora, prima di leggervi moltissime altre notizie, e vi ricordo che domani verrà a trovarlo il vice premier Matteo Salvini, sarà quindi con Luca Zaia domani mattina alle 11:30 proprio a Belluno. Tiziana, che dobbiamo dire? Solo ringraziarvi per un lavoro strepitoso in questi giorni, tu insieme a Nicola Marcato, oggi con Francesco Ceron. Chiudiamo, andate a riposarvi anche perché saranno giorni lunghissimi, tra poco ci collegheremo con Lucio Zanato. Cosa diciamo come ultima per salutarci? Sì, Ferdinando, allora per salutarci io approfitterei delle ultime parole che ho sentito e che ha detto questa mattina in conferenza stampa il Presidente Zaia a proposito della montagna che sarà ricostruita e tornerà ad essere più forte, più bella e più forte di prima. La settimana scorsa, sabato scorso, abbiamo spostato indietro gli orologi perché c'era il cambio dell'ora, ebbene quello che mi sento di dire a chi ci sta seguendo questa sera da casa e che ci sta seguendo ininterrottamente da lunedì è quello veramente di sincronizzare gli orologi perché la provincia di Belluno ha bisogno in questo momento di una valanga di affetto e sicuramente un SMS potrà cambiare qualcosa, perché c'è bisogno evidentemente di tutto, e quindi questo io credo che si può fare con estrema sincerità, evidentemente è garantita anche, i soldi sono garantiti, i fondi che raccolti sono garantiti, e quindi dal più profondo del cuore, da giornalista bellunese con le radici piantate veramente su questa terra, chiedo a tutti di aiutare questa popolazione che in questo momento ha grandissimo bisogno
bisogno di aiuto e di solidarietà. È vero, venite pure in provincia di Belluno, le strade, quelle perlomeno regionali e statali, sono aperte, andate questo fine settimana a visitare le eccellenze dell'artigianato bellunese, che vive evidentemente anche del legname che viene raccolto in questa provincia per realizzare delle cose, dei mobili, dei complementi di arredo eccezionali. Venite a visitare Arreda Montinfiera di Longarone, venite a dormire, a soggiornare, a mangiare, a visitare la provincia di Belluno tutta, perché è bella, da nord a sud, da est a ovest, è meravigliosa, tornerà ad esserlo, in questo momento sta soffrendo come tutti noi, ma tornerà ad essere incredibile come lo è sempre stata e unica. Io ringrazio voi, ringrazio gli operatori tecnici che sono stati con me in questo lunghissimo viaggio, Nicola Marcato, Sandro Costacurta e Francesco Ceron. Mi sposto perché sta arrivando dell'alto materiale con i camion, vedete qui tutto un via vai di mezzi e persone che si susseguono qui al centro di coordinamento soccorsi. Ringrazio quindi coloro i quali hanno lavorato con me, che mi hanno seguito in questo viaggio, che sono convinta vi ha fatto vedere il volto di una provincia sofferente che saprà risollevarsi. Ti restituisco la linea, Ferdinando, e auguro anche a te e a tutti i miei colleghi del gruppo Media Nord-Est buon proseguimento, buon lavoro. Grazie Tiziana, un ottimo lavoro, veramente, grazie davvero, anche perché ci hai dato una lettura col cuore di quelle che sono le tue terre, quindi abbiamo bisogno del tuo lavoro anche poi nelle prossime ore. Vi faccio vedere ancora l'altopiano di Asiago. Tony, mi aiuti col tablet, eccolo qua, altri video appena giunti alla pagina Facebook di Antena 3, quindi li abbiamo condivisi. Grazie davvero per il vostro contributo. Questi sono sempre gli alberi travolti dalla furia del vento a 180 km all'ora. Mi dicono che Lucio sia pronto, ma vorrei capire se è vero. Andiamo avanti fino alle edizioni dei telegiornali, quindi da questa mattina prima attorno alle 10:30 sempre in diretta con Antena 3. Domani c'è da seguire la visita anche di Matteo Salvini, che è prevista per le 10:30 e quindi 11:30, scusate, e quindi questo è molto importante, perché sarà un primo segnale tangibile della vicinanza di questo governo ai luoghi disastrati. Tony, mi dici qualcosa? Un attimo di pazienza, va bene. Allora aspettiamo, mentre continuano a scorrere le immagini del nostro reportage dall'elicottero, e quindi quello che abbiamo filmato poco fa, perché era una cosa che dovevamo fare. Come avete inteso è davvero molto complicato dal punto di vista logistico riuscire a garantirvi ore e ore di informazione. Là dove non prendono i cellulari non è possibile fare di fatto collegamenti in diretta. Siamo riusciti ad arrivare ad Alleghe, Lucio sperava di raggiungere Rocca Pietro, l'abbiamo filmata dall'alto. Ora tra poco riascolteremo anche questo lungo reportage in immagini esclusive di Antena 3 dall'elicottero, e vediamo intanto lettura di altre notizie, perché queste non ce le dobbiamo dimenticare. L'altopiano devastato dal maltempo tra le aree più colpite d'Italia, il presidente Cerantola, il direttore Roberto Palù, colpito uno degli impianti più estesi, importanti d'Europa, danni per l'ambiente, migliaia di alberi persi. Da Enego ad Asiago gli abeti rimasti in piedi sono davvero pochi. Il maltempo dei giorni scorsi, con precipitazioni abbondanti ma soprattutto straordinarie folate di vento arrivate a 190 km all'ora, ha provocato la distruzione delle linee elettriche e quindi l'isolamento di un'area vastissima del territorio montano vicentino, nonché danni anche importanti a fabbricati e imprese. Passando per queste zone viene un gran magone, commenta il presidente provinciale Coldiretti di Vicenza,
Martino Cerantola e il direttore Roberto Palù, poiché abbiamo impressa nella mente l'immagine di un territorio splendido e curato, mentre gli occhi ci fanno vedere solo distruzione ovunque li volgiamo. Ripristinare questo territorio costerà moltissimo, non solo economicamente ma anche in termini di tempo, e speriamo un giorno di poter rivedere i paesaggi ai quali ci eravamo abituati e che attiravano ogni anno migliaia di turisti. E allora facciamolo spostare, vi prego, dite che raggiunga un altro punto perché dobbiamo assolutamente collegarci con lui. Siamo vicini agli agricoltori, agli allevatori di queste zone colpite, sottolineano Cerantola e Palù, e cercheremo di dare il nostro apporto per far sì che si risollevino e superino questo duro momento. Questo per quanto riguarda Coldiretti. Domani breve pausa, le precipitazioni in Veneto, resta lo stato di attenzione per frane e corsi d'acqua, il preallarme per il polo, dicevamo, ce l'hanno chiesto molti anche via Facebook, che condizioni ha il Po. Domani sul Veneto è previsto che le precipitazioni siano in prevalenza assenti, a fine giornata probabilità bassa di deboli precipitazioni sui settori centro-meridionali della pianura e sui settori prealpini e pedemontani occidentali, pur in assenza di precipitazioni significative fino alle prime ore di lunedì. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala comunque la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e possibili locali situazioni di criticità idraulica nei corsi d'acqua della rete secondaria, e questo è importante. Ovviamente torna la pioggia e il rischio è che questa pioggia possa portare nuove frane. Vediamo ancora, Ala Lav chiede di estendere il decreto di sospensione della caccia a tutto il mese di novembre. È vero che la caccia, il divieto è stato sospeso, a dire il vero, perché tranne che nelle province di Belluno e di Vicenza, le più colpite, lo abbiamo detto ieri nei comunicati della Regione, così la decisione del governatore Zaia, ma nel resto della Regione in teoria si può, e la LAV invece chiede di sospendere in tutto il territorio veneto. Allora, cosa mi dicono? Ok, allora, nell'attesa di collegarci con Lucio, ma è complicato, ve lo torno a dire, rivediamo una prima parte del nostro reportage a bordo dell'elicottero della Protezione Civile con la cronaca di Tiziana Bolognani e le immagini di Francesco Ceron. Eccoci, siamo nell'area dell'aeroporto di Belluno, nella zona di atterraggio. Noi tra pochissimo saliremo sull'elicottero che c'è alle mie spalle, l'elicottero dell'Elifriuli della Regione del Veneto, e sorvoleremo assieme all'assessore Bottacin le zone disastrate della Gordino. Ecco, ci stiamo lasciando in questo momento la base degli elicotteri, la base dell'aeroporto di Belluno, per dirigerci nelle zone più disastrate della nostra provincia. Con noi il pilota, il tecnico del soccorso, assieme a noi viaggia l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e vi raccontiamo da questo momento in poi il disastro che vedremo dall'alto. Provincia di Belluno, ci stiamo dirigendo verso le zone della Gordino. Queste sono le pendici, Francesco che sta facendo vedere le pendici del Monte Serra, che scavalliamo per dirigerci nella vallata fino a Ponte Mas. Dirigendo verso la vallata del Cordevole. Assessore Bottacin, ci stiamo dirigendo verso la vallata del Cordevole, che cosa vedremo adesso? Adesso facciamo un sorvolo sopra Ponte Mas, che è
dove è crollato un edificio che è finito dentro nel cordevole e aveva occluso anche parzialmente il corso d'acqua lunedì sera. C'è stato il crollo totale sia dell'edificio sia anche delle opere di regimazione, quindi l'argine sinistro del cordevole. In questo tratto il cordevole si è gonfiato al punto di arrivare a lambire, a superare il ponte. Ha superato il ponte, infatti adesso non si vede, è stato riaperto, ma c'erano dei tronchi sopra il ponte quella sera, si vedono ancora subito dopo il ponte in sinistra, si vedono degli alberi ancora che sono usciti dall'albero del corso d'acqua e si iniziano a vedere le macerie dell'edificio che è crollato e collassato nel corso d'acqua. Si vede subito dopo il ponte a sinistra, si vede che l'argine inizia dopo un po', ecco, il primo tratto di argine è stato divelto ed è crollato l'edificio, adesso si vede bene. Noi martedì non eravamo riusciti a raggiungere questa parte del cordevole per mostrarvi il disastro, per mostrarvi l'edificio crollato, ma eravamo arrivati fino su al limitare del ponte dove avevamo parlato, se ricorderete, con un ragazzo che abita nell'abitazione che è proprio di rimpettaia al ponte, che ha assistito alla tragedia in tempo reale, ha visto crollare, sbriciolarsi come un castello di carte l'edificio. La strada era franata, è già stata ripristinata, qui sotto, esattamente qui sotto, a destra. Leggermente a destra, davanti a noi c'è località La Muda, vedete che è scesa una colata detritica, è stata la primissima interruzione lunedì sera della strada regionale 203 La Gordina, che è stata ripristinata, poi è stata riaperta e poi dopo si è interrotta di nuovo. Sotto dove vedete le case, fra le case vedete che è sceso del materiale e ha investito la sede stradale. Sono state le prime abitazioni che sono state evacuate nelle primissime ore dell'emergenza. Sono parecchi alberi, sembrano stuzzicadenti abbattuti. Ecco, adesso possiamo anche andare.
foto e prima vedete una collinetta e si vedono gli alberi assolutamente devastati. Questa collinetta si chiama Col di Foglia. A sinistra c'è l'insediamento di Agordo di Luxottica, che ovviamente è senza energia elettrica, col blocco della produzione, con tutto quello che ne consegue. Alla nostra sinistra la strada sale per Voltago, Gosaldo e Rivamonte, che sono delle località dell'Agordino pesantemente danneggiate dalla furia del maltempo. Stiamo sorvolando il comune di Agordo, seguendo sempre l'asta del torrente Cordevole. E tra poco, Assessore, raggiungiamo anche la zona devastata dall'incendio una decina di giorni fa. Sì, ecco, ci stiamo, il versante che abbiamo di fronte leggermente a sinistra è quello che è stato interessato dall'incendio della settimana scorsa, e a sinistra c'è la valle di San Lucano e fino in fondo è stato devastato da questo incendio. Subito sotto c'è l'abitato di Taibò, in fondo c'è una frazione, se si vede, che è ancora evacuata da quando c'è stato l'incendio. Non solo in Valle San Lucano, ma è andato è spinto verso nord, verso l'abitato di Cencemiglia. Sotto di noi c'è ancora il Cordevole, c'è la galleria di Listolade che conduce a Cencemiglia Gordino. Ieri eravamo arrivati a Cencemicciata della 203 a Gordina, ci aveva impedito di proseguire il cammino verso l'Alto Agordino. Allora, torniamo in diretta, vi faccio vedere quello che raccontano ancora le ultime informazioni. Di fatto c'è l'attesa ovviamente per la visita di domani del Vice Premier Matteo Salvini. Ci ha contattato una signora dicendo che è di Falcade, ora però vive a Valdobbiadene, ha avviato la raccolta fondi, raccolta beni di prima necessità, ed è quella probabilmente che abbiamo citato più volte e che ci avevano segnalato attraverso la pagina Facebook di Antena 3 molti telespettatori, così come a Pieve di Soligo. Abbiamo capito che adesso in effetti bisogno di conforto ce n'è, beni di prima necessità che martedì porteranno con alcuni furgoni nelle zone colpite. Si chiama Prisca Secchi, appena riusciamo colleghiamoci con lei, vi chiedo ragazzi. Quindi allo stesso tempo anche Lucio è di nuovo irraggiungibile, perché comunque la zona è sempre senza comunicazioni per quanto riguarda i telefonini. Tra poco vedremo ancora il reportage dall'alto. Guardate l'apertura del Corriere delle Alpi ancora in questo momento, 7 giorni di alluvione, ancora 10.000 famiglie senza luce, solo Zoppè rimane isolato. Abbiamo parlato di 8 frazioni, scusate, questa mattina, eccolo qua il Corriere delle Alpi, 8 frazioni adesso danno Zoppè, con gli aggiornamenti del Corriere delle Alpi. Questo è un video impressionante, tra poco, ecco, appena è pronto lo vediamo,
ancora della diga con i tanti tronchi che spingono tra l'altro contro il manufatto e che vengono lasciamo stare la pubblicità, in questo momento che devono essere rimossi ovviamente, perché è importante che questo è un intervento che va fatto, come immaginerete, prima possibile. Eccolo qua allora il video dei Vigili del Fuoco e fa riferimento appunto ancora ai danni dall'alto, agli effetti di questo diluvio di legna che è parte dei boschi perduta per sempre. Guardate, è impressionante, è un fiume di tronchi, con le difficoltà adesso per intervenire anche in queste zone dove dovranno essere, come vi dicevo, rimossi. Vediamo se appunto abbiamo altri aggiornamenti anche dalla redazione, mi fanno sapere qualcosa. Cosa scriviamo qui? Eccolo qua, un'altra ANSA. Lina ci dice pausa della pioggia, stato attenzione per frane e fiumi, sì abbiamo detto, tra poco ripetiamo. Perfetto, signora Prisca, buonasera. Buonasera. Buonasera, lei è di Falcade? Sì, originaria di Falcade, ho i miei genitori a Falcade e mio fratello che abita in Valle di Gares. No? Pronto? Come stanno? Finalmente giovedì mattina sono riuscito a mettermi in contatto con mio papà, stanno tutti bene, fortunatamente quella zona non è stata colpita sulle case, ha solo avuto danni alle strutture, alle infrastrutture, strade, boschi, però le case sono a posto, insomma. Senta, e quindi è riuscita a sentirli soltanto giovedì, soltanto ieri? Giovedì mattina mio papà, perché è riuscito ad arrivare, perché la strada era chiusa, ma è riuscito ad arrivare a Canale d'Agorno, dove avevano aperto un punto telefonico dove la gente poteva andare a telefonare. Avevano collegato un telefono fisso. Perché, giovedì è 2 giorni fa, abbiamo perso il conto ormai. Sì. Senta, ma lei ha avviato una raccolta di generi alimentari? Allora, siccome sia mio marito che una sua sorella abita a Colle Santa Lucia, quindi anche lui è coinvolto. Allora con le mie cognate di Valdobbiadene abbiamo appunto, una volta che siamo riusciti a metterci in contatto con tutti i nostri familiari e che ci siamo rassicurati su come stavano, abbiamo pensato ma cosa possiamo fare adesso? E abbiamo pensato di fare una raccolta, l'avevamo fatta anche per il terremoto all'Aquila, l'abbiamo fatta anche in altre occasioni, una raccolta così. Solo che questa ha assunto proporzioni enormi che non ci aspettavamo, probabilmente per la vicinanza alle popolazioni. Senta, signora Prisca, una cosa, questo dunque lei diceva, o almeno mi è giunta voce, martedì vorreste portare questo materiale alle popolazioni colpite? Allora, sì, inizialmente appunto martedì dovevano partire 4 furgoni. In realtà in questo momento abbiamo talmente tanta merce che abbiamo pensato, ma questo devo verificarlo con il POM, perché se ci dà la disponibilità noi già lunedì partiamo con un camion. Ecco, questo... Perché io sono sempre coordinata con il POM, che è il centro operativo montano di Agordo. Quindi, siccome noi oggi siamo riusciti, in effetti, qualche sindaco ci aveva raccontato le problematiche sono l'acqua, la luce che è mancata per giorni e giorni, adesso piano piano è arrivata quasi a tutti. Ci sono ancora delle frazioni, esatto. A mezzogiorno c'era ancora per esempio la frazione di Chiser in comune di Gosaldo che era senza corrente elettrica, e solo ieri sera è arrivata su un'altra zona di Alleghe dove abita anche una mia amica che mi è riuscita a telefonarmi oggi. Manca ancora l'elettricità e l'acqua da tante parti, perché gli acquedotti in alcune zone non ci sono più. Esattamente, e soprattutto a Roccapietro dove manca qualche centinaia di metri di acquedotto, ci hanno detto. Ad Alleghe c'eravamo, anche se è molto complicato per i collegamenti. Lucio ci ha
trasmesso qualche intervista, compreso il vice sindaco. Quello che volevo capire, ecco, l'importante è che siate coordinati con chi gestisce l'emergenza, perché insomma l'appello l'avete sentito e non a raggiungere quelle zone. Certo. Ecco. Noi abbiamo pensato cosa facciamo e cosa portiamo. In quel momento io ho detto, prima ho chiamato Bottacin che mi ha girato di mettermi in contatto con altre persone, e allora a quel punto sono arrivata ad avere il numero del COM, che è questo centro di coordinamento organizzativo dei soccorsi su tutto il territorio agordino, e là mi hanno dato la lista delle loro necessità. E a quel punto siamo partiti con la raccolta su quello che serviva effettivamente. Cioè, per capire, a lei hanno detto che il cibo serve e che serve anche gasolio, no? Allora no, a me hanno detto che serve appunto i generi di alimenti, quindi pasta, quello che si raccoglie normalmente quando si fa una raccolta di questo tipo, pasta, sugo, biscotti, caffè, zucchero e acqua. L'acqua, tantissima acqua per i motivi che abbiamo detto prima. E poi serve anche olio da motosega e benzina, proprio per le motoseghe, per le grandi quantità di alberi che sono caduti, che vanno rimossi. Esatto. Allora, Prisca, chiudiamo così, signore. Quindi ho visto lei un post oggi, prego. Oggi ho visto anche un post della sua collega Nives Milani di Radio Cortina, che chi è in possesso di patentino per la motosega chiami e ha la disponibilità del tempo, può chiamare, c'è scritto sul post in Facebook, il 112 o il 115, per dare la propria disponibilità ad andare a impostare. Sì. Va bene, senta Prisca, quindi dove le persone che la seguono in questo momento volessero attivarsi per questa raccolta di generi alimentari e altro, deve venire a Valdobbiadene? Come fa per mettersi in contatto con lei? Noi stiamo raccogliendo, appunto, abbiamo creato un punto di raccolta da mio cognato, la cantina Colmel di Rebuli Franco, a San Pietro di Barbozza, Valdobbiadene. Però so che altre persone si sono organizzate in modo autonomo per convogliare le cose su un punto di raccolta più vicino a loro, e poi mi hanno contattato per farmi avere nei prossimi giorni. Quindi c'è un'attivazione a macchia di leopardo, poi tutto convoglierà da voi. Ripeta dove però, signora Prisca? Cantina Colmel di Rebuli Franco a San Pietro di Barbozza, Valdobbiadene. Ok, perfetto. Va bene, grazie Prisca, buonasera. Prego, ringrazio voi per l'importante lavoro che avete fatto, siete stati gli unici, mi preme dirlo, siete stati gli unici che hanno dato le notizie in tempo reale di quello che stava succedendo. Lo so. Televisioni nazionali solo molto dopo hanno iniziato a parlare del bellunese, ma di tutta la realtà veneta. Grazie. Quindi io su un post d'altra parte l'ho anche scritto, devolviamo i soldi del canone ad Antena 3. Sì, a Maria Nordesti c'erano tutte le nostre sono state in onda. Grazie di cuore Prisca, grazie e buon lavoro. È importante quello che fate voi ovviamente nella raccolta di generi alimentari. Avete sentito a Valdobbiadene, quindi potete rivolgervi a loro anche per contattare la signora di cui avete visto il nome, per far portare questi generi alimentari che sperano già martedì possano arrivare sul posto. In questo momento anche gli elicotteri servono per questo tipo di intervento per le popolazioni ancora isolate, in forti difficoltà, in cui da là dove per primo era importante far arrivare un generatore, no? Quindi rigarantire l'energia elettrica, che significa il riscaldamento. C'è preoccupazione per le nuove piogge delle prossime ore. Vi ricordo che siamo in diretta da questa mattina alle 10:30 e anche domani seguiremo la visita del vice premier Matteo Salvini. Posso già dirvelo, quindi con i nostri inviati a Belluno seguiremo e ascolteremo le parole
di Matteo Salvini in diretta con un'altra edizione straordinaria di Antena 3 anche domani, domenica 4 novembre. So che in questo momento, l'abbiamo vista dall'alto con queste immagini di Francesco Cerone e Tiziana Bolognani, ma Lucio Zanato è a Rocca Pietore. Immaginate, non riusciamo a contattare il sindaco da giorni, figuriamoci se possiamo collegarci con Lucio. Quindi ci state provando, Nicola, com'è? Nel senso che è possibile, forse, ci speriamo? Però non prende? Ecco, e quindi appunto è in quella conca di zero comunicazione che ben conosciamo da giorni, ovviamente. Allora, nell'attesa di riuscire a contattare Lucio, io direi rivediamo un'altra parte del nostro racconto dall'alto e appena è pronto il collegamento con Lucio, che vi ripeto è in condizioni davvero critiche per l'area in cui si trova, siamo pronti a interrompere in qualsiasi momento questa parte del reportage ancora, proprio per riuscire a parlare con Lucio, che ha raccolto delle interviste e non riesce neanche a inviarcele, ovviamente, proprio perché non c'è linea telefonica. Allora, vediamo la seconda parte del viaggio in elicottero. Tony, mi hai detto qualcosa? No. Vediamo. Strada 203 che ieri notte è stata interrotta da un cedimento e poi è stata ripristinata da Veneto Strade. Ovviamente siamo sempre in una situazione di precarietà perché ci sono sistemazioni che vengono fatte continuamente, però ci sono cedimenti localizzati un po' dappertutto. Quindi era bloccata sotto, si passava solo per la strada quella che si vede a sinistra in quota, ma ovviamente i mezzi pesanti non riuscivano a passare, quindi c'era il problema dei soccorritori che erano già sul posto, che erano isolati insieme agli abitanti, ma è stata ripristinata già subito nelle prime ore ieri mattina. Adesso magari se ci avviciniamo al campeggio di Masarè, ci abbassiamo un attimo così. Il campeggio di Masarè, la zona è quella di Alleghe. E subito sopra il campeggio vedete una frana che ha interessato la parte marginale appunto del campeggio. Di fronte c'è il lago di Alleghe. Il lago di Alleghe, la strada che adesso è stata riaperta, che costeggia il lago. Martedì sera io sono arrivato fin qua, ma la strada era totalmente invasa da detriti e materiale che era sceso dalla montagna. Ecco, l'acqua è arrivata a lambire, entrare proprio anche all'interno della struttura del Palazzo del Ghiaccio e a lambire tutte le aree limitrofe, il parcheggio, quello che normalmente utilizzano gli sciatori prima di prendere gli impianti per andare a sciare su Civetta. Sotto di noi ancora devastazione di alberi, si percepisce sotto di noi ancora devastazione di alberi. Ora ci dirigiamo verso Rocca Pietore.
ha avuto modo di dire, Assessore, lei ha avuto modo di dire spazzolate, le montagne spazzolate. Esatto, sembrano proprio spazzolate. Qua è scomparso proprio il bosco, le centraline di ARPA hanno rilevato 180 km orari come velocità del vento. Ecco, vediamo anche entrando nella vallata che porta verso i serrai di Sottoguda, il vento è stato fortissimo, poi quegli alberi alla fine finiscono sulle strade, finiscono sui corsi d'acqua e rischiano di creare ulteriori, anzi creeranno sicuramente ulteriori problemi. Ecco perché ci stiamo attivando anche su questo fronte, quello dell'evitare che possano esserci ulteriori problemi in futuro. Ecco, esatto. Sotto di noi Roccapietore, ci dirigiamo a Sottoguda. No, puoi andare magari, sì, ecco, ne rientro, torniamo indietro, quindi si vede dall'altro lato. Qui a destra lo stesso un altro smottamento, una colata che ha invaso la sede stradale. Guardate, vi faccio vedere con Francesco Ceronna, vi sto facendo vedere il bosco è completamente scomparso, totalmente raso al suolo, non c'è un albero in piedi. È allucinante, è terrificante, un'immagine terrificante. Non esiste più. Adesso Serrai di Sottoguda, sì. Ripetiamo dai Serrai di Sottoguda. Stiamo qui sul ponte, è il canyon dei Serrai di Sottoguda, Assessore. Sì, questi sono i Serrai di Sottoguda, la strada è stata travolta, distrutta, non esiste più. E lì passava l'acquedotto, fra l'altro, quindi adesso si sta intervenendo con un acquedotto fatto in tempo rapidissimo. C'è il problema del gelo, perché qui i serrai sono famosi per andare molti gradi sotto zero e quindi ormai siamo a novembre, per cui c'è quel problema là, dovrà essere interrato. Insomma, stiamo mettendo in campo una gestione emergenziale particolarmente complicata, ma ragionevolmente siamo fiduciosi di ripristinarlo in tempi molto brevi. Bisognerà capire, Assessore, anche quale tipo di materiale dovrà essere utilizzato per... Sì, la vediamo adesso, tra poco ci passiamo ed è sotto di noi, la strada non c'è più, si vede, ci sono colate di fango e di detriti ovunque. Strada che non c'è più.
Allora, come promesso, torniamo in diretta. Sembra un posto innevato, io non lo so se è così, adesso lo scopriremo da Lucio. Ciao Lucio, allora ha un po' di ritardo, sì, che è come il classico ritardo nei collegamenti. Ecco. Come promesso dovevamo interrompere il reportage, sì, dall'elicottero non appena fossimo riusciti a collegarci con Lucio. Tra poco avremo in diretta anche il governatore del vicino Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ma prima subito Lucio, sei a Rocca Pietore? Sì, sono a Rocca Pietore, so che sono 7 secondi di ritardo, ci siamo agganciati probabilmente all'unico ponte disponibile, dimmi solo se mi sentite. Sì, vai tranquillo, procedi pure, la linea a te, vedo anche che hai un ospite. Esatto, sono nella piazza di Rocca Pietore, sono con il signore? Serena Fausto. Ecco, senta, lei è qua, ci racconta com'è la situazione. Dietro le nostre spalle vediamo quella che una volta era un bosco, adesso è tutto quanto rasato. È rasato, come qui, per altri 10 km, una fascia intera, passata una tromba d'aria che ha raso al suolo completamente il bosco, più c'è stata l'acqua su dei torrencelli che normalmente sono tranquilli, si sono create delle dighe per intralcio di alberi o materiale, questo o quell'altro, che poi quando non ha più tenuto sono venuti giù nel paese a 5 km da qui, fatto disastri, allagamenti. Diciamo che il posto più colpito non è tanto Rocca Pietore, che comunque è colpitissima, ma ci sono stati fienili scoperchiati, case in comune totale saranno una 60ina di tetti scoperchiati, siamo ancora senza acqua. Elettricità elettrica ci è arrivata ieri, da lunedì, che ci è venuta a mancare. Acqua potabile non abbiamo tutta i 5 km. Serai di Sottoguda, che molti probabilmente lo conoscono per impianti sciistici della Marmolada, non esistono più perché è venuta giù, ha portato via strada tutto quanto. Sicché noi viviamo sul turismo e la vediamo dura. Ecco, stagione invernale discutibile. Ecco, voi dite, però mi sembrava che non fosse successo niente perché noi siamo rimasti tagliati fuori. Siamo rimasti tagliati fuori perché probabilmente tutto tace, vuol dire che lì non è successo niente, ma non avevamo modo di comunicare. Il primo posto era a 10 km quando hanno ripristinato le strade, per poter il sindaco comunicare tramite i media su un posto che c'era il wifi che prendeva. Sicché abbiamo perso 2 giorni per ritornare un po' lentamente nella normalità. Però l'importante mi pare di capire che nessuno si è fatto male, però. No, qui per fortuna, l'unica fortuna, qui nella Val Pettorina, Marmolada, Maglia Ciapella, non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti. Per fortuna sono arrivati i rinforzi che pian pianino. Ecco, una cosa devo dire e ripeto, abbiamo l'acqua potabile dalle autobotti, non abbiamo contenitori per portarle a quelli che sono a casa. Quindi di che cosa avete bisogno qui dalla pianura? Contenitori, 20 litri le taniche, io suppongo una di quelle taniche da metro cubo, da 1000 litri, magari per cantiere, che siano pulite, che si possa mettere l'acqua e che sia potabile. Poi che mi viene in mente? Alimentari, serve carne, serve questo. Oggi abbiamo dato da mangiare a 170 volontari, con una cucina dell'asilo, che si fanno in 4, è spostato a 4 km, prima qua che ci sono le scuole attrezzati, tramite noi del posto in pratica. Servono alimentari, insomma, che serve alimentari, però qualcosa è stato sempre recuperato questi giorni dagli alberghi, che c'era roba nelle celle, frigoriferi, da fuori. Adesso io non posso dire cosa serve di preciso. Ad esempio come carne, poco, ne abbiamo poco niente. Ho capito. Carne, pasta, i generi di prima necessità. 7 secondi, quindi sentiamo se Ferdinando ha delle domande. No, Lucio. No, Lucio, prosegui pure. Ti racconto solo una cosa, dopo giorni e giorni siamo riusciti a chiamare, lo ha fatto Nicola Zanetti poco fa,
il sindaco di Roccapietore, il comune dove ti trovi tu adesso, uno dei più colpiti, di certo tra i più isolati, ma in questo momento l'abbiamo sentito solo perché ha un vertice a Belluno con la prefettura, capito? Quindi era impegnato, purtroppo non possiamo parlare con lui. Solo una cosa, Lucio, resto con te, ma che cosa ci racconti? Dacci un'immagine del paese che hai trovato. Allora, l'immagine che vi do, ve la faccio vedere in diretta, perché l'immagine che va fatta vedere di questo posto, scusate se è un po' ballerina la camera, però è giusto che vi faccia vedere dal vivo che cosa è questo. Guardate la montagna, guardate che cosa è rimasto e poi guardate, cioè proprio una devastazione di questa zona qua. Poi mi dicono di cercare di scendere un po' più a valle, vediamo se ci riesco. Speriamo che tenga il ponte, scusate, sì, dovreste sentirmi lo stesso, sto cercando di fare il possibile, perché qui siamo veramente, ecco, questo qui è il cimitero e guardate che cosa c'è appena sopra il cimitero. Ecco, queste qui sono tutte immagini drammaticamente in diretta, adesso vi faccio vedere invece, vediamo se si riesce a vedere, perché c'è un andirivieni costante degli elicotteri, dovreste sentirli, perché c'è l'abitato di Sottoguda che è assolutamente, come dire, ha dei grossi problemi. Allora l'andirivieni è con gli elicotteri dei vigili del fuoco, in questo caso, li vedete, mi pare? Sì. Ecco qua, però diciamo che l'immagine di Roccapietore è anche questa, guardate che cosa è successo, è tutto in pochissimo tempo, guardate il tetto, guardate il tetto. Ci sono stati si racconta da solo un'immagine del genere. Come, guardate qua, questo è il risultato. Sì, eccolo qua. Eccolo qua il cimitero, vediamo se con il cavo riesco a spostarmi, ancora un po'. Ecco, grazie, tenga così, però non sposti il ponte perché altrimenti non prendiamo più. Mi stanno dando una mano, vedete che ci sono ancora la zona transennata. E questo è il cimitero e questo è quello che c'è sopra il cimitero. Impressionante. Mi pare che nella parte sinistra di quei pendii di fatto sia stata anche sradicata. Le immagini che si commentano da sole. Sì, non solo abbattuti gli alberi, ma anche sradicato proprio una parte del terreno, quindi come fosse stato grattato, ecco, dalla montagna. Sì. Eccolo là. Lo vedi? Lo vedi completamente, guarda, lo vedete completamente, direi che ogni commento è superfluo qua. Eccolo là il punto, infatti. Lucio, possiamo parlare ancora con quel tuo ospite? È della protezione civile locale, è arrivato da altri comuni, come ha vissuto quei momenti? Possiamo parlare un po' con lui? No, lui è un residente qui, ma come tutte le persone che sono qui, diciamo, ho faticato un po' per farlo. Adesso vediamo se, aspetta che riposiziono la camera, lo riporto qua con noi, vediamo di poter, ecco. Abbiate pazienza ancora un po' perché qui, come dire, è già difficile essere arrivati. Venga ancora di nuovo. Allora, adesso vediamo se riusciamo a parlare in diretta con Ferdinando. Io non ho notizie, diciamo così, dal centro, per cui se vuoi fare tu delle domande lui in questo momento ti sente. No, volevo solo capire da dove arriva. Sono 7 secondi, perché abbiamo... È già tanto se riusciamo ad arrivare. Okay. Non ti sento. Non ti ho sentito, non ti ho copiato. Allora, ecco, io speravo fosse arrivata la prima parte della domanda, capire da dove arriva, cioè se ha vissuto quei momenti, è arrivato in un secondo momento, che cosa, cioè è della protezione civile locale, insomma, ecco, raccontarci un po' la sua storia e la sua impressione. No, io ero... Io sono residente qui, vissuto in prima persona, sono un volontario di ambulanza perché qui ogni comune ha la sua associazione con i suoi volontari
che magari non fanno solo i volontari ambulanza, fanno vigili del fuoco, questo o quell'altro, e vissuta in prima persona. Quando c'è stata la tromba d'aria non si sapeva cosa stava succedendo. Di fronte a casa mia, a casa di mia suocera, ero convinto che fosse partito il tetto. Invece c'era il tetto della casa sottostante, 8 metri sotto, che era volato, era salito sul tetto della casa di mia suocera e poi ha volato in piazza. Da casa mia vedevo il tetto in piazza. Cioè ha fatto un volo di 10 metri. Solo per dare l'idea la tromba a quello che è stato. Quanta paura? Tanta, perché accennano 160 km/h. Io, lavorando sugli impianti, molte volte d'inverno ci sono le raffiche di 120 km/h. Lo sai cosa sono, ti rendi l'idea, però i 160 penso li abbia oltrepassati di molto. Sì. Siamo stati fortunati che non ci sono stati feriti o peggio ancora morti e non so cosa dire. Come si chiama lei? Beh, insomma, ha già detto che basta, insomma, voglio dire, perché è un'esperienza che poi segna per tutta la vita una roba del genere. Io ho vissuto Sirena Fausto. Ecco, Fausto. E questa tragedia l'ho vissuta anche nel 66, certo, dove sono nato a 5 km da qui. Fausto, ci racconta del sindaco? Perché noi non siamo mai riusciti a parlare con lui proprio per le difficoltà di collegamento, però è vero, insomma, insieme a lei, immagino, l'uomini di questa emergenza girava per l'intero comune solo con una radio per potersi collegare, dare informazioni, chiedere aiuto, i cellulari lì non funzionano, non so per quale grazia divina, insomma, se non per l'intervento di Lucio che è straordinario, siamo in diretta in questo momento e non pensavo fosse possibile, ma e quindi come sono stati, cosa faceva De Bernardin? Per 2 giorni siamo rimasti completamente isolati e non si sapeva come comunicare. Alla fine, a 9-11 km da qui, ha trovato un posto dove ha potuto comunicare in media di quello che succedeva qui, tramite una base wifi, non so come, se alimentata da qualche generatore o cosa. Però abbiamo perso 2 giorni e siamo rimasti soli. E abbiamo cercato di fare del nostro meglio per quello che serviva. Ecco, allora io volevo dirvi anche un'altra cosa, che sembra di no, ma qui la temperatura va giù già abbastanza, quindi come vi siete scaldati? Con la legna e poi cercate di stare tutti insieme? C'è chi ha la legna e le stufe a legna, ci sono quelli che hanno il pellet, che il pellet senza corrente non funziona. L'impianto di riscaldamento, anche se a gasolio, non funziona, l'unica alternativa era legna, però molti o andavano dagli amici a chiedere ospitalità. In questo momento diciamo la comunità però si è coesa mai come adesso, insomma. Ma noi siamo abituati che quando c'è bisogno ognuno si dà una mano uno con l'altro, siamo gente di montagna, diciamo, dopo penso che sia un po' da tutte le parti. Speriamo, l'unica cosa è che adesso va bene, è arrivata l'elettricità, questo e quell'altro, c'era un po' il pericolo per il sciacalaggio, così. Siamo posti tranquilli, la gente da fuori faceva fatica a arrivare, non arrivava. Sì che... Però adesso per voi il problema è la stagione? La stagione invernale a rischio impianti. Si vedrà, perché è un mese di tempo, in un mese di sicuro non si arriva a sistemare tutto quanto. Prima di tutto l'elettricità, perché... Ferdinando, io adesso ti chiederei, siccome qui abbiamo ancora un quarto d'ora di luce, io adesso cercherei di andare nella zona più colpita, dove c'è ancora il fango, che è Sottoguda, giusto? Lì è una situazione, non so neanche se ci arrivo, cerco di arrivare fin là, poi cerco di tornare qua, visto che prende il segnale e vedo se riesco a mandarvi giù la roba da qua, va bene? Vai, grazie Lucio e anche al tuo ospite, per intenderci. Sottoguda è una di quelle immagini che si vedono dopo nel video del sorvolo di Zaia e appunto De Bernardin a Rocca Pietore, che è questa che vedete in queste immagini. Poco distante c'è Sottoguda dove si distingueva, lo sottolineava Bottacini l'altra sera ospite ad Antena 3, quel comignolo appena, quindi Zaia aveva visto questa casa sommersa dai detriti portati dalle acque. Ora vi leggiamo un'altra notizia, ma saluto e ringrazio Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, buonasera.
Buonasera a voi, grazie dell'invito. Presidente, grazie per essere con noi. In questi giorni abbiamo cercato di aggiornare molto anche su quel che è accaduto nel vicino Friuli Venezia Giulia, che ci ha seguito con molte segnalazioni. Lei ha fatto una prima stima, mi pare di capire, di 500 milioni di euro di danni, ha chiesto anche lei la sospensione di tasse, rate, mutui e quant'altro per le popolazioni colpite. Almeno 60 anni, titolano oggi il Messaggero Veneto, per riavere tutti quegli alberi, quanto è stato distrutto dal vento e dalla furia dell'acqua. Che bilancio ci può dare? Diciamo che intanto, si permette, ringrazio la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Vigili del Fuoco, il Corpo della Forestale, Enel, Friuli Venezia Giulia Strada, e tutte quelle persone che in questi giorni si sono dati da fare per ripristinare perlomeno i collegamenti viari, elettrici e portare l'acqua dove i viadotti si erano interrotti. Ovviamente siamo ancora in una situazione emergenziale perché alcune utenze non sono ancora state collegate, sono fortunatamente ancora poche migliaia, siamo partiti da 23.000 utenze scollegate, ma comunque con ovviamente mezzi provvisori. Quindi con autobotti è stata portata in alcuni paesi la possibilità perlomeno di avere dell'acqua potabile e con dei generatori di elettricità. Le strade sono state per la gran parte sgomberate, abbiamo ancora 2 ponti caduti con vie alternative che si sono riuscite ad aprire, perché il problema era anche far arrivare i mezzi di soccorso e appunto tutti i mezzi necessari per ridare elettricità ed acqua. La devastazione naturale è incredibile, oggi proprio la Protezione Civile mi ha mandato un nuovo elicottero, ieri ero nella Valle del Buto dove erano strade sparite, alberi distrutti, addirittura un albero di un fiume in un punto ha raddoppiato la sua grandezza con 30 metri di prato che c'erano sopra, che non esistono più, un depuratore trascinato in mezzo al fiume, insomma una situazione veramente difficile che stiamo cercando di affrontare. Devo dire e ringraziare, ripeto, soprattutto la Protezione Civile che ha coordinato tutto per la prontezza anche nel dare l'allerta. Abbiamo fatto proprio domenica un'unità di crisi a Calmanova e i cittadini, devo dire, che in modo molto responsabile hanno ascoltato le indicazioni, quindi hanno evitato spostamenti non necessari, evitando quindi situazioni drammatiche che potevano comportare anche danni alle persone. So che anche lei, Presidente, ha parlato col Premier Conte, ricordo bene? Sì, ieri sera ho sentito il Premier che era insieme al sottosegretario Giorgetti, poi mi ha chiamato anche il Vice Premier Salvini per ovviamente dimostrare la vicinanza di tutto il Paese al Friuli Venezia Giulia ed anche rendersi disponibili il prima possibile ad approvare nel Consiglio dei Ministri la nostra richiesta di stato di emergenza nazionale, che è fondamentale ovviamente sia per reperire le risorse per fare i primi interventi necessari e fondamentali, sia per anche agevolare le procedure e renderle più rapide e veloci, perché non si può ovviamente aspettare i tempi della burocrazia per dare risposte a queste popolazioni. Devo dire che la Protezione Civile si è già messa in moto. Le misure emergenziali sono ovviamente sono enormi anche i danni ai privati. Io sono andato a vedere situazioni dove aziende non hanno più possibilità di trasportare, quindi di portare avanti la propria attività economica, stalle distrutte e devastate. È veramente una situazione che quando uno c'è dentro fa paura, perché fa vedere la devastazione che c'è stata, e devo dire però con estrema chiarezza che dobbiamo renderci conto che bisogna iniziare a fare una vera manutenzione del territorio senza avere paura. Di che opere ha bisogno quella parte di Friuli, quella parte del Friuli Venezia Giulia che è stata colpita? Immagino, perché insomma lei sa, noi abbiamo vissuto il 2010, abbiamo vissuto le trombe d'aria, abbiamo vissuto di tutto qua in Veneto, però ecco, molto è stato fatto in questi anni, forse proprio queste opere, come abbiamo sottolineato più volte, hanno evitato e arginato la valanga di acqua che ha percorso i nostri fiumi. Lì di cosa c'è bisogno? Di quali opere? Devo dire che il Friuli Venezia Giulia opere ne ha fatte e devo dire che grazie e ribadisco alla Protezione Civile ha spiegato il peggio. Detto questo, bisogna avere il coraggio di pulire i fiumi, sghiaiare i fiumi. Non è possibile che sia sempre qualcuno che dica no perché si sghiaia il fiume, si fa un danno, in realtà viceversa si devasta. Abbiamo visto la devastazione anche del territorio che c'è stata, perché i fiumi non sono stati sghiaiati e mantenuti, la manutenzione delle foreste. Bisogna avere il coraggio di tagliare per esempio qualche albero in più
che sono alberi vecchi, per ripopolare con alberi giovani la foresta, lasciare libere le reti elettriche affinché non si abbiano più casi nel quale intere aree rimangano isolate, che vuol dire isolate anche da, per esempio, chiamate d'emergenza e l'arrivo del soccorso. Bisogna fare queste opere che sono basilari, dopodiché dare una risposta definitiva al tagliamento, in particolar modo penso alla Tisara, dove non si può sempre rischiare solo 14.000 persone, che fortunatamente è stata gestita, ribadisco, molto bene l'emergenza ed anche il passaggio dell'acqua, ma non sono state dovute fare evacuare, perché evacuare 14.000 persone diventava un dramma anche credo difficilmente gestibile, e quindi bisogna mettere in campo con decisione le risorse. Spero che tutti, anche dopo questa ennesima tragedia, abbiano la responsabilità di non far nascere sempre quei comitati del no, e quelli che dicono va bene e quelli che mettono sempre la virgola, perché a forza di virgole e di no rischiamo veramente di fare dei danni immensi e magari di fare dei danni anche alla vita delle persone. Senta Presidente, davvero un flash, poi la lascio al suo lavoro prezioso, poi di queste ore c'è anche da gestire una marcia di Casa Pound, cioè una manifestazione di Casa Pound a Trieste che sta allarmando. Ma guardi, però devo dirle che in queste ore mi sembra che sia più da gestire la manifestazione antirazzista, anticosa, che quella di Casa Pound, almeno dalle notizie che mi arrivano. Sì, ho visto dei video. Ho sentito dei cori nei quali si accosta la polizia ai fascisti e si dicono che devono essere spazzata via la polizia. Le dico sinceramente, mi sorprende che a manifestazioni di questo tipo ci siano deputati della Repubblica che accettano un oltraggio a forza dell'ordine, che anche in questo caso, proprio del maltempo, si sono resi a disposizione della popolazione sacrificandosi e cercando di dare risposta al territorio, e qualche deputato della Repubblica ha il coraggio di partecipare a manifestazione dove si dice, e non voglio ripetere le parole violente utilizzate, ma che la polizia deve essere spazzata via paragonandola ai fascisti. È inaccettabile, lo dico con forza, è inaccettabile, perché quelli che dovevano manifestare contro il rischio fascista si stanno dimostrando i più grandi fascisti, intolleranti e antidemocratici della storia. Io spero che vengano prese le distanze da chi ha le bandiere in quei corteo, dai partiti anche rappresentati in Parlamento che hanno le bandiere in quei corteo, perché è inaccettabile una situazione di questo tipo. È una vergogna, mi vergogno, perché una cosa Casa Pound che allo stato attuale mi sembra stia manifestando con estrema civiltà, mi auguro di non essere smentito tra poco, però con estrema civiltà la manifestazione, come uno la pensi, è giusto che manifesti, figuriamoci, manifestano persone che hanno l'idea opposta alla mia, però c'è un limite, e quando si offendono le istituzioni, la polizia di Stato, il corpo di polizia di Stato in questo modo, io credo che tutti dovrebbero prendere le distanze, e non è accettabile che qualche parlamentare sia lì o qualche consigliere regionale a manifestare insieme a queste persone che si definiscono a difesa della democrazia. In realtà stanno facendo un attentato alla democrazia con il loro atteggiamento estremista, fascista, che ripeto, lo reputo intollerabile. Chiaro Presidente, giusto lasciarle intervenire su questo, che è un dibattito che va avanti da settimane ormai in Friulenza Giulia, a Trieste in particolar modo, e c'è grande apprensione per queste ore per i due cortei. Allora, le volevo chiedere solo un'ultima piccola cosa. Pochi sanno che lei è un cittadino di quella regione di crescita, di adozione, evidentemente l'hanno adottata così bene che poi l'hanno votata a furor di popolo come Presidente della Regione, ricordiamo le cifre, però lei è veronese di nascita, è un veneto, insomma questo... Sono veronese, nascita e famiglia veronese. Esatto, e ha visto l'Adige in questi giorni, non so se ha avuto modo anche di vedere quelle immagini impressionanti dell'Adige, fortunatamente... Io ho visto le immagini, sì. Fortunatamente poi è intervenuto la galleria, insomma, che è un'opera dei primi decenni del Novecento, per alleggerire l'Adige, svuotandone in parte 350 metri cubi al secondo all'interno del Garda, insomma, quindi anche questa è una sua terra. Sì, esatto, cioè, io penso che il nord-est flagellato, penso anche al Trentino, ho visto delle immagini del Trentino devastato, e quindi dobbiamo fare squadra, cercare di darsi una mano a vicenda. Come sapete, da domani parte gli SMS solidali per Friulenza Giulia, Veneto, Trentino e Liguria, il 45500. Spero che tante persone, ovviamente il Veneto ha già aperto il conto corrente, noi l'apriremo nella giornata di lunedì, chiunque ovviamente voglia dare una mano alle nostre popolazioni è il benvenuto, perché in questo momento ovviamente le risorse sono indispensabili, quelle che arriveranno dal governo mi auguro consistente, ma quelle che arriveranno dai privati cittadini sono utili per cercare di dare risposta a queste persone, che veramente non è soltanto il dramma del momento. Io ho incontrato una signora con oltretutto problemi alla mobilità che piangeva, perché è stata 3 giorni
senza poter chiamare i propri cari, con la paura, e quindi il dramma di quel momento sono incommensurabili, ma anche non dobbiamo far diventare un dramma quello che viene da oggi in poi, quindi ridare una prospettiva di vita, di lavoro, di futuro alle persone che vivono in quei territori. Presidente, grazie davvero per aver strappato minuti preziosi al suo lavoro, la lasciamo. Grazie a voi. E grazie per averci aiutato a capire. È fondamentale. Come? È fondamentale, grazie. Grazie a voi per l'informazione che state facendo, è fondamentale. Grazie. Vuol dire che il Friuli-Venezia Giulia ha avuto un trattamento di secondo piano sui media nazionali, voi invece avete fatto un'opera molto attenta, accorta e sensibilizzando anche sui problemi drammatici che sono avvenuti nella nostra regione. Grazie davvero di cuore, Presidente, buon lavoro. Grazie. Massimiliano Federiga, Presidente del Friuli Venezia Giulia. Avete sentito ovviamente anche qui, se il Veneto è stato trattato così, insomma, figuratevi il vicino Friuli Venezia Giulia, purtroppo, in cui i danni abbiamo seguiti anche noi per quello che abbiamo potuto, aggiornando costantemente con l'assessore Riccardo Riccardi, vicepresidente e assessore alla protezione civile, quindi nel pari ruolo di Giampaolo Bottacin per il Veneto, quindi tenendo sotto controllo quello che è successo lì, mostrando video anche del Trentino, dandovi notizie anche di quell'area del nostro paese pesantemente devastata. Allora, che ora abbiamo fatto? 16:58, ancora ovviamente continueremo con la nostra cronaca. Ora cominceranno ad arrivare anche i servizi di telegiornali e le prime cose le vedremo insieme, poi a partire dalle 18:30 ci sarà Nicola Zanetti, a meno che spinto da un impeto di altruismo non sia pronto qualche minuto prima, ma comunque appena c'è Lucio Zanato, perché come avete sentito dalla sua viva voce poco fa cominciava a girare altre immagini poco prima del buio, perché ormai nell'arco di 5-10 minuti sarà buio a Roccapietore, dove si trova in questo momento, e quindi aspettiamo di poterci ricollegare con lui per poi mostrarvi quanto è l'effetto del maltempo degli scorsi giorni a Roccapietore, dove, vi ricordo, non siamo riusciti a sentire il sindaco. Vediamo, a proposito di Nicola, se per caso ha finito il vertice in prefettura. Queste sono altre immagini, ce le gira Carlo Parmeggiani, capo ufficio della stampa della regione Veneto. Possiamo vedere un altro elicottero decollato poco fa, un altro Chinook, credo siano 2 generatori. Sentite anche l'audio, spero. Mi sembra sempre l'aeroporto di Belluno. Questo Chinook in partenza per raggiungere altri luoghi, uno di questi per esempio è Alleghe, dove sapete continuiamo a vedere il video, eccolo qua, si sta alzando in volo, dove appunto un generatore è arrivato, però copre solo una parte della popolazione, ce lo diceva la signora Nili Riva, che abbiamo sentito oggi finalmente dopo giorni nella telefonata, visto che le hanno riattivato la linea telefonica fissa e può anche rassicurare sua figlia, quindi servono altri generatori e questo lo abbiamo detto più volte. Eccolo qua, il Chinook che si alza in volo con altri 2 generatori, sapevamo ieri sera almeno 171 già posizionati, altri 28 sarebbero stati sistemati nelle ore successive e quindi poi saranno ormai più di 200, ma è necessaria anche la staffetta che abbiamo documentato nelle nostre immagini per portare gasolio a tutti questi generatori che devono lavorare ininterrottamente mantenere l'alimentazione elettrica a tutte le abitazioni che sono senza luce da giorni. Allora, c'è anche un intervento di Mario Conte, sindaco di Treviso, che manifesta la sua vicinanza alle popolazioni colpite. È pronto già dalla redazione, lo sentiamo.
Ci siamo già confrontati con i consiglieri di maggioranza, nei prossimi giorni ci sarà una mozione per chiedere appunto alla Giunta, che noi sposeremo sicuramente in pieno, il supporto a queste popolazioni venete che oggi purtroppo sono in ginocchio, stanno combattendo contro il fango e contro la devastazione del maltempo degli ultimi giorni. Non staremo sicuramente a guardare, costruiremo insieme al segretario il percorso burocratico più corretto per dare un sostegno corretto che possa essere in fondi piuttosto che iniziative di ricostruzione nel territorio. La città di Treviso vuole rispondere presente e vogliamo porgere la mano a quelle popolazioni che oggi sono in ginocchio. Già nei giorni precedenti mi sono sentito telefonicamente proprio nelle ore del disastro con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, al quale avevo già ribadito la disponibilità sia da un punto di vista di forza lavoro che qualsiasi altra necessità avesse per portare il nostro supporto. Quindi la nostra vicinanza è totale e ci tengo anche a ringraziare tutte quelle forze dell'ordine e quell'esercito di volontari che tutt'oggi stanno lavorando senza tirarsi indietro, senza tra l'altro riposare, per rialzare il più presto possibile quella parte del Veneto che oggi è in ginocchio. Così dunque Mario Conte, sindaco di Treviso, lo avete sentito, pronto al fianco delle popolazioni colpite. Allora, facciamo un po' il punto insieme di quella che è stata un'altra, l'ennesima giornata di grande emergenza. Oggi siamo riusciti con immagini straordinarie in esclusiva a mostrarvi quello che è il Veneto dall'alto, con il giro fatto da Francesco Cerone e Tiziana Bolognani al fianco di Giampaolo Bottaccini, assessore regionale della protezione civile. Il Veneto in ginocchio, eccolo qua, il numero di conto corrente attivato dalla regione con, scusate, con il conto corrente l'Iban è IT75C 02008 02017 000 105442360. La causale deve essere Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018, il 4500. Ricordiamo noi, poi sentiamo ovviamente ricostruzioni diverse, ma ci sarà un'ufficialità a breve per quanto riguarda il numero. Se mi fate rivedere l'ANSA, la trovate, mi aiutate un attimo, per quanto riguarda appunto il numero di SMS che sarà attivo da questa notte a mezzanotte, quindi bisogna aspettare ancora qualche ora. Mettetevi la sveglia, come ha detto il governatore Luca Zaia, a mezzanotte e un secondo potrete iniziare a inviare gli SMS per sostenere questi territori. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Liguria. Domani ci sarà il vice premier Matteo Salvini, domani mattina saremo in diretta ancora per seguire questa sua visita ai luoghi del disastro, e quindi una vicinanza importante garantita anche da Luigi Di Maio, che sarà qui nei prossimi giorni. Tante proposte sono arrivate, oggi ancora un commento di Massimo Vitonci che queste stesse cose ci ha detto ieri quando l'abbiamo interpellato in diretta, quindi con l'intenzione del decreto fiscale di settimana prossima già di sospendere mutui, pagamenti, tasse per le popolazioni colpite, che significa anche del vicino Friuli Venezia Giulia. Allora vediamo ancora altre notizie. Cordoglio al presidente serbo a Mattarella e Zaia, profondamente colpito dalle immagini di distruzione. Il presidente serbo Vučić ha inviato un messaggio di cordoglio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente della regione Veneto Luca Zaia per le vittime della violenta ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni l'Italia e il Veneto in particolare. Mi hanno profondamente colpito le immagini di distruzione in Veneto e in altre parti d'Italia, continuiamo a vederle, causate dalla spietata forza della natura, ha scritto Vučić, esprimendo il suo cordoglio anche alle famiglie delle vittime. La Serbia anche in questi difficili momenti al fianco dell'Italia, il quale amico fidato è pronta a offrire ogni tipo di aiuto, ha aggiunto il presidente serbo. Noi ricorderemo sempre con grande riconoscenza l'aiuto che l'Italia diede alla Serbia dopo le alluvioni del 2014, ha detto Vučić. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia l'organizzazione di una grande serata di solidarietà alla Fenice per manifestare in modo concreto sostegno alle popolazioni del Veneto e in particolare del Bellunese colpite dal maltempo. Brugnaro lo ha annunciato in qualità di presidente del comitato di indirizzo del teatro. Le popolazioni venete colpite dal maltempo dei giorni scorsi sono tutte partite dal nostro stato de terra, ha detto Brugnaro. In questi giorni sono stato in questi giorni mi sono perso.
In questi giorni sono stato in contatto diretto con i tanti amministratori e amici che abitano quelle zone, ho voluto dare un segno tangibile dello stretto legame che ci lega nell'idea di un'area metropolitana vasta. È vero, Brugnaro sapete è andato subito in sopralluogo a San Donà, a Noventa, insomma città metropolitana, l'area metropolitana di Venezia, e per questo motivo ho aperto le porte del Teatro La Fenice, una delle nostre eccellenze, per una raccolta fondi che poi consegneremo nelle mani del Presidente della Regione Luca Zaia. Siamo l'unica grande comunità, le nostre montagne ora in ginocchio sapranno rinascere proprio come La Fenice, quindi ci sarà uno spettacolo. Sapete che la Reyer ha deciso di evolvere l'incasso della prossima partita, così facendo anche una raccolta durante il match, così il Bassano Calcio, c'è il Partito Democratico che sta avviando una raccolta che poi farà confluire all'interno del conto corrente di cui vi diamo conto in continuazione nella nostra grafica. Allora, se non abbiamo altri servizi, aspettando appunto Lucio Zanato che tra poco si ricollegherà sperando nella clemenza del tempo e del buio, questo l'abbiamo già detto, allora attenderemo. Ringraziamo la signora Lucia dal Friuli Venezia Giulia, medaglia d'oro al giornalismo, ci dice addirittura, siete stati dei grandi professionisti, state documentando senza una sosta un'immane tragedia purtroppo sottovalutata dai media nazionali. Aiuteremo tutto il vicino e amato Veneto. Certo Lucia, si tenga stretto anche le zone del Friuli che abbiamo raccontato poco fa ancora una volta con Massimiliano Federica, che sono state duramente colpite, quindi quel numero di SMS che ricorderemo. A proposito, adesso il numero SMS ANSA, perché ci serve l'ufficialità di quello, insomma c'è stato un annuncio di quel numero di SMS nelle scorse ore che adesso dobbiamo ampiamente pubblicizzare. È un SMS, vi ricordo, che serve ad aiutare appunto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Liguria. Il vertice dei sindaci Ponte della Priula, possiamo vederlo? Tony? Ce l'ha il servizio? Mi fa sapere Nicola, appena è pronto lo vediamo insieme, aspettando anche Lucio. Vediamo il servizio. Mi interessa che... Non si è trattata di una vera e propria conferenza stampa né di una manifestazione, guai chiamarla protesta. È bastata la presenza silenziosa di oltre una ventina di sindaci che hanno risposto all'appello del primo cittadino di Susegana, Vincenza Scarpa, sulla rampa di accesso al Ponte Bailey per lanciare un messaggio chiaro. La viabilità alternativa a Ponte della Priula va riaperta in tempi brevissimi. Riteniamo che con un lavoro di 8-10 giorni possa essere tutto ripristinato se si parte. Faccio una previsione su quello che mi hanno detto i miei esperti, insomma. Su quelli che sono i lavori da fare in 8-10 giorni potrebbe essere fatto tutto e riaperta la viabilità. Io sono convinto che l'ANAS ha le competenze, massima fiducia ai tecnici dell'ANAS, e sono convinto che nel giro di un paio di settimane la bretella potrà essere riaperta. Nonostante la piena eccezionale, il Ponte Bailey ha retto alla violenza del Piave. Si sapeva che il Ponte Bailey avrebbe retto alla piena, anche se quest'anno è stata piuttosto importante. Quello che si è rovinato sono pezzi di viabilità, di accesso al ponte. Una viabilità che conta 40.000 veicoli al giorno, fondamentale per collegare la destra e la sinistra Piave, per unire la Marca. È significativo vedere già in questi giorni come il traffico sia aumentato e come i disagi si riverberino poi sulla cittadinanza. Quindi attendiamo, ci vogliono pochi giorni e quindi attendiamo davvero con fiducia la riapertura. Non oso pensare, se si dovesse prolungare per un mese, che cosa avverrebbe di questi nostri comuni, quindi non sono cifre esagerate quelle che sono necessarie per il ripristino della viabilità, molto e molto di più costerebbe lasciare questa sinistra separata dalla destra. Pesanti, pesantissime le conseguenze per le famiglie e le attività commerciali. Anche attività commerciali, qualsiasi persona che ha un lavoro vede la differenza in pochi giorni. E in pochi giorni proprio il commercio è cambiato. Quindi... Non solo di Susegana? No, non solo di Susegana, ma anche di comuni vicini. Per gli esercizi commerciali ne risentono, perché per quanto poco questa era un'arteria fondamentale. Ovviamente ci sono anche tutti i lavoratori che dal mio comune vanno a lavorare
a Susegana, a Conegliano. Ma parallelamente alla riapertura del bypass, i sindaci della Marca avanzano un'altra proposta che vada a risolvere un ulteriore problema. Da parte sinistra per andare a destra c'è un transito in autostrada ai Caselli, la mattina c'è ovviamente coda e comunque è anche un costo. Tra le richieste non solo questo, ma in parallelo questa liberalizzazione momentanea della 27. La liberalizzazione del tratto appunto da Conegliano a Treviso, in modo tale almeno da non far pagare ai cittadini che normalmente transitano per la Pontebana un costo in più. Sì, quindi la liberalizzazione, come dicevamo, della 27. Allora, stavo cercando gli aggiornamenti del sindaco Jacopo Massaro da Belluno. Vedo che ne è arrivato uno, ma temo che non sia recente, quindi aspettiamo di capire, perché volevo anche farvelo sentire. Eccolo qua, vediamo se appunto è questo, appena pubblicato, ed è con alcune notizie confortanti. Avete sentito da ieri proprio come il sindaco ci abbia detto che è tornata l'acqua potabile nel comune di Belluno. Sentiamo Jacopo Massaro, ma prima vi do qualche notizia. Donazzano, il ponte di Bassano va riaperto e subito, se giustifico la chiusura avvenuta nei giorni di massima allerta non riesco a tacere oltre. Di fronte a questo immobilismo oggi che un rischio così elevato non c'è più, così l'assessore regionale Elena Donazzano. C'è un'altra notizia importante: il maltempo, passata senza danni la piana del Po nel Pavese, in calo i livelli dei fiumi in provincia, è passata senza problemi la piana del Po in provincia di Pavia, il livello del principale fiume italiano è in calo, al punto di rilevazione del ponte della Becca, dove ieri era arrivato a quasi 4 metri sopra lo zero idrometrico. L'acqua è uscita solo in alcune aree golenari senza creare danni, nessun problema particolare nemmeno a Pavia. Ieri sera il livello del Ticino era salito senza mai arrivare a minacciare la fuoriuscita nella zona di Borgobasso, mentre oggi pomeriggio le acque hanno iniziato a scendere. La situazione viene comunque tenuta sotto controllo in attesa delle precipitazioni annunciate per i prossimi giorni, così il Po insomma che arriva, e quindi bisognerà capire anche l'effetto Po nella zona del Rodigino Ferrarese. Gentili colleghi, si inoltre il comunicato di Franco Manzato, sottosegretario parlamentare Giorgio Andreuzza e Paolo Saviane, Lega. Sui danni agricoltura e foreste abbiamo le idee chiare, un luogo simbolo della montagna del Comerico del Cadore è in ginocchio, lo scenario è impressionante, ma per quanto riguarda i settori agricoltura e foreste abbiamo già idee chiare su come intervenire, così il sottosegretario all'agricoltura Franco Manzato, i parlamentari veneti Giorgio Andreuzza, capogruppo Lega in Commissione Attività Produttive e Turismo della Camera, e Paolo Saviane della Commissione Finanze del Senato, al termine del sopralluogo effettuato in Val Visdente a Belluno, in cui hanno incontrato alcuni sindaci del territorio. Allora, vediamo se posso farvi sentire, stacco il mio microfono, Jacopo Massaro, poco fa in diretta sulla pagina Facebook. Allora, buongiorno, sono le 3:15, le 14:45 del 3 novembre 2018, siamo a Borgo Piave dove stanno andando avanti i lavori di sistemazione di tutta la zona che è stata alluvionata. Allora, un aggiornamento e alcune informazioni di generi alimentari, di vestiti, di coperte. Non abbiamo bisogno di persone che abbiano abilitazioni particolari come patentini per motoseghe e cose simili, nel senso che se avessimo bisogno di qualche cosa lo trovereste, saremo noi a chiedervelo, e lo trovate solo sulle pagine ufficiali mie, del sindaco di Belluno, oppure del comune di Belluno, della prefettura, quindi solo siti istituzionali. Per cortesia non vi affidate ai post che girano su Facebook diciamo in modo incontrollabile, perché stanno creando molta confusione. Guardate solo e condividete solo i post della pagina ufficiale del sindaco di Belluno e basta. Non chiamate i numeri di emergenza 112, 113, 115, 118, a meno che non siate in difficoltà. Non li chiamate per chiedere informazioni semplicemente o per dire sono disponibili a dare una mano, perché intasate centralini e create dei problemi. Come noto, la città è quasi tutta alimentata non da rete elettrica ma da gruppi elettrogeni. Stiamo sollecitando Enel a tenerli accesi i gruppi elettrogeni, quindi a evitare che si spengano, ma capita spesso che si spengano. Qualora si dovessero spengere e quindi dovesse venir meno la corrente elettrica, per favore segnalatelo a Enel allo 0437
392387. Domani, che è domenica 4 novembre, alle 9, per chi vuole, ci troviamo al parcheggio di Lambioi di Belluno per andare a fare un po' di pulizia di cunette stradali, andiamo a rimuovere un po' di fango, togliamo delle ramaglie, quindi piccoli lavori di manutenzione che ci servono per mettere in maggior sicurezza le nostre strade ed evitare ovviamente l'intasamento di ulteriori tombini, di creare altri problemi. Quindi inizieremo alle 9, andremo avanti fino a che c'è luce, poi dopo sospenderemo le operazioni. Se qualcuno vuole venire a darci una mano, deve portarsi possibilmente abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistica o scarponcelli o anche solo stivali per chi va a togliere il fango, guanti da lavoro, mi raccomando, la pettorina catarifrangente, e si può utilizzare quella che tutti noi abbiamo nell'auto perché è obbligatorio avercela, quindi portatevi dietro quella, che così siamo visibili e siamo più sicuri, e poi naturalmente possibilmente un badile o un rastrello o pale anche da neve, zappette, ronche, cariole, dipende da quello che abbiamo noi a casa ovviamente. Infine un pranzo al sacco, perché se stiamo fuori tutta la giornata chiaramente dobbiamo anche mangiare. L'appuntamento è al parcheggio di Lambioi, domani il parcheggio di Lambioi sarà gratuito, quindi si può parcheggiare lì e poi da lì saremo noi a dare istruzioni su dove recarci e quali squadre organizzare. Non venite per favore ciascuno con una singola macchina, cercate di organizzarvi in più persone per una macchina, oppure se venite con macchine singole, quando saremo a Lambioi cercheremo di metterci d'accordo per mettere più persone in ogni singola auto per non creare troppo traffico. Sono graditi ovviamente anche furgoni oppure mezzi che danno più posti per persone chiaramente. Il resto della provincia è messa molto peggio della città di Belluno, ci sono ancora grandi difficoltà nonostante la situazione stia nettamente migliorando, ma la situazione è così grave che è necessario che intervengano solo professionisti, quindi oggi sta coordinando tutto il Dipartimento di Protezione Civile e il CCS di Belluno, ci sono pompieri, c'è l'esercito, c'è la protezione civile, non c'è bisogno di volontari un po' fai da te, nel senso che la situazione è molto difficile. Quando ci sarà il momento in cui sarà possibile dare una mano anche a noi, che non facciamo parte dei corpi di protezione civile, allora ci saranno gli opportuni appelli e potremo dare una mano a tutti. Ma oggi... Ecco così, allora era importante sentire anche il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, l'avete ascoltato in diretta dal nostro tablet nel suo videomessaggio consegnato poco fa ai social, e appunto ribadisce come sia importante utilizzare solo i canali di comunicazione diretta. Allora, quasi al buio, vedo uno stoico Lucio Zanato. Lucio, siccome poi come sai abbiamo un ritardo di 7 secondi, racconta tu, vedo ancora del fango per terra. Sì, allora io sono a Sottoguda, praticamente questa è la strada che porta verso la Marmolada, la strada che qualche mese fa abbiamo fatto quando c'è stato il Consiglio regionale a 3000 metri, giusto per intenderci. Beh, qui è cambiato tutto da quella giornata. Adesso io non posso avvicinarmi oltre perché credo è una congiunzione astrale, siamo riusciti a prendere probabilmente gli unici due ponti, perché qui non c'è la corrente, non so se si nota, qui non c'è la corrente, c'è qualcuno che gira con le batterie, qualcuno che insomma si dà da fare con quello che c'è da fare, e io sono in mezzo al fango. Adesso vedete sta passando addirittura un'ambulanza e qui più avanti a 20 metri di distanza ci sono come dire, i volontari di protezione civile che stanno facendo il loro lavoro. Io adesso ti ridarei un secondo la linea, tu come abbiamo fatto prima, anzi facciamo così, io ti ridarei un secondo la linea, facciamo come abbiamo fatto prima, hai dei contributi, io ti faccio vedere una testimonianza che racconta che cos'è qua. Va bene, quindi va bene. Dimmi quando posso lanciare la cosa. Allora va bene, prendo io la linea, Lucio, poi sistema un po' il microfono perché è distorto, un po' ti sentiamo con una voce un po' appunto distorta. Vediamo quindi cosa stai selezionando dallo zaino, alcune interviste. Ormai è chiaro come sia molto complicato anche collegarsi con te perché inizia a fare buio e luce naturale non ce n'è, poi il nostro faretto insomma non ha certo la potenza per illuminare bene tutto. Vediamo. Il paesaggio è tutto così. Guardate sassi come sono volati sulla strada, guardate cosa c'è qui. Noi proseguiamo a piedi perché stanno ancora lavorando con lo scavatore, adesso cerchiamo di avvicinarci al cantiere.
È impressionante la quantità di fango che è precipitata sulla strada, guardate. Guardate qui. Mentre in fondo i mezzi stanno ancora lavorando per liberare, guardate qua, la quantità di detriti che erano sulla strada e che adesso con le pale meccaniche stanno portando via. Abbiamo i mezzi che cercano di salire. Ecco, volevo far vedere questo. Questo secondo me è l'immagine simbolo di quello che è accaduto. Questo era il giardino della casa, guardate l'entrata, guardate che cosa è successo. Guardate cosa qua. A questo punto ci sconsigliano di andare avanti perché potremmo intralciare le operazioni di messa in sicurezza, soprattutto di apertura delle strade. Però immagino che con immagini come queste si capisca perfettamente che cosa è successo qua veramente in pochissimo tempo. Volontari al lavoro, e noi cerchiamo di proseguire. Guardate qui, stanno cercando di liberare. Guardate dove è finita la macchina. Guardate dove è finita la macchina. Spinta. Buonasera, una devastazione. Non c'è nessuno dei proprietari. Buonasera signora, siamo venuti a far vedere a tutti che cosa è successo perché vi diano una mano. Posso? Il tacco 12, venga. Ma lei era qui l'altra sera? No, mia figlia era qui su ed è stata recuperata alle 7 del mattino dai vigili del fuoco. Devo solo ringraziare questa macchina operativa, anche se i danni sono tantissimi e spero che non ci abbandonino. Qui vediamo una valanga di fango, Ah, guardi, non so, è un miracolo che non si sia fatto male a nessuno. Esatto, è un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente e non pensavo di fare il ponte del 4 novembre, di farlo in questo modo. Che devo dire? Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. Voi non abitate qua allora? No, noi non siamo residenti, abbiamo questo appartamentino. Non so, fra un paio d'anni andrò in pensione, pensavo di trasferire la residenza qua perché mi piace da morire e invece... Ma non molla, no? No, assolutamente. Ho anche le 2 bici da corsa dentro, non le ho ancora viste, cioè non le trovo più, da qualche parte saranno. Poi cosa fa? Le lava guardi, se illuminano, si vede una ruota, guardi. E si riparte, quella è la nostra vecchia auto, quella è l'auto di mia figlia e vai. Vabbè dai, i danni sono tanti, ma basta solo che arrivino gli aiuti e basta. C'è stato un silenzio rumoroso, un silenzio che ha fatto rumore questi giorni, perché Sottoguda è stata dimenticata. Comunque queste persone ci riconciliano col genere umano,
È vero. È stato veramente terribile saper di non poter venire, poter vedere com'era la situazione. Qui ci sono tutti i nostri sogni e i nostri sacrifici e quindi... Voi però non mollate? No, assolutamente. È solo una prova. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie. Guardate dove è andata a finire la macchina. Solo per spiegare che cosa è successo qua. Straordinarie, davvero straordinarie queste immagini. Oh, Ferdinando, no, non so se riesci a sentirmi. Sono Nicola, mi senti? C'è stato immagini. Ah, Nicola, eccoci. No, davvero, allora volevo sottolineare. Allora, mi vedi, mi senti? Sì, perché con 7 secondi spero di sì. Questo ritardo tecnico di qualche secondo, davvero straordinarie queste immagini che hai realizzato, queste voci che hai raccolto in zone mai di fatto raggiunte prima di questi giorni, perché Rocca Pietrola era, e soprattutto quella zona di Rocca Pietrola era davvero isolata, quindi queste immagini e questa voce che abbiamo sentito di rabbia ma anche di forza, hanno detto noi veneti ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo, e poi quel silenzio assordante di cui ha parlato la signora, davvero segnano quelle parole, vero? Direi proprio di sì che segnano, ma segna il fatto che comunque non mollano, ed è proprio tipico quello che io sto continuando a vedere qui, metro dopo metro, passo dopo passo, badila dopo badilata di fango, perché come vedete qui ci sono i mezzi della protezione civile, dopodiché quando questi scendono, qui scende il buio, il silenzio assoluto, non c'è corrente, non c'è nulla, e quindi bisogna veramente avere, non dico coraggio, ma fegato senz'altro a rimanere qui e andare avanti nonostante tutto, per cui devo dire orgoglioso, come ho detto all'inizio di questi collegamenti, orgoglioso di essere veneto, perché qui si vede veramente quanta forza ci mettiamo noi e soprattutto di fronte alle difficoltà. E poi l'altra cosa altrettanto importante è il fatto che tutti, ma davvero tutti, si sono stretti attorno a queste comunità. Vedete i mezzi della protezione civile che stanno scendendo, perché oltre questo passo non si può andare, stanno intervenendo per continuare ad aprire le strade e soprattutto per riuscire a pulire le strade e poi portare sui generatori, perché qui la corrente, come vedete, non arriva. Io, Nicola, dimmi tu cosa devo fare, nel senso che qui ormai il buio è assoluto. Certo. Ho tutto il materiale che non sono riuscito a trasmettervi prima di altre zone nel corso del reportage. Dimmi tu cosa devo fare, dopodiché vediamo se il ponte tiene, insomma. Certo, no, volevo solo dirti, io vedo le immagini, ovviamente il buio si sta inghiottendo, quindi credo che sia difficile riuscire a fare un altro collegamento. Dimmi tu se riesci, scendendo, perché di là, come dicevi tu, non si può più andare, se possiamo fare magari un ultimo collegamento fra mezz'ora da qualche parte, però chiaramente deve essere una zona illuminata, una zona dove possiamo vederti, insomma una zona che magari ci può raccontare qualcos'altro, però questo dipende da te ovviamente, nel senso che tu sei lì in quella zona e quindi tu ci puoi dire se riusciamo a fare un altro ultimo collegamento prima che poi ci salutiamo e quindi scendi per poter riportare poi anche qui in redazione altre immagini che hai raccolto. Ti chiedo anche una cosa, se riesci a poi nell'eventuale prossimo collegamento a sistemare un attimo il microfono, perché è un po' alto, diciamo, come audio. Comunque intanto ti chiedo dove ci potrebbe essere un ultimo collegamento, se no possiamo salutarci eventualmente. Ok, perfetto.
No, allora io adesso torno indietro e cerco di ricollegarmi dalla piazza di Rocca Pietore, lì ho visto che il segnale prende e dovrebbe esserci un po' di illuminazione perché lì c'è un generatore che sta andando. Proviamo lì, insomma, dopodiché ritorniamo nel centro del paese. Okay. Nel frattempo noi stiamo cercando di contattare nuovamente il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, che in questi giorni ha lanciato anche un appello, è stato isolato come tutta la sua gente in questi giorni. Adesso c'è forse la possibilità fra poco di sentirlo al telefono, allora magari sentiremo anche lui. Ecco, potrebbe essere l'ultimo collegamento proprio dalla piazza di quel paese, che è un paese simbolo di questa devastazione, appunto perché è rimasta un paese davvero isolato e irraggiungibile, almeno fino ad oggi, quando la strada è stata riaperta e quindi ci ha permesso anche a noi di arrivare in quelle zone. Ecco, un paese simbolo di questa devastazione e al tempo stesso simbolo di questi veneti che nonostante tutto vanno avanti, come avete sentito dalle parole di quelle persone che si trovavano lì a spalare fango ancora dopo giorni e giorni dall'emergenza, un'emergenza che continua. Allora, credo che Lucio sia scollegato in questo momento e allora noi continuiamo intanto dando altre informazioni. Di quello che vi possiamo dare ovviamente, vi abbiamo ricordato, ecco io approfitterei, ecco, mentre vediamo le immagini, dovrebbero essere dell'elicottero sempre che abbiamo realizzato le nostre immagini in esclusiva con la nostra altra troupe di oggi, davvero un lavoro straordinario in tutti questi giorni, oggi particolarmente con Lucio Zanato che ha raggiunto l'irraggiungibile e con Tiziana Bolognani e Francesco Ceron che dopo averci mostrato il riepilogo del sopralluogo di Luca Zaia e del capo della protezione civile Borrelli sono letteralmente saliti sull'elicottero e ci hanno mostrato quello che avevano visto Zaia e Borrelli, quindi giornata davvero di grandissimo lavoro e queste sono alcune delle immagini proprio del reportage che poi vi riproporremo nel corso del telegiornale del Veneto fra poco più di un'ora. Vorrei rimettere, se per cortesia riuscite a farlo, è sempre in onda ma così lo vediamo meglio, il cartello con il conto corrente che è stato aperto dalla Regione Veneto, così ve lo potete segnare ancora chi non l'avesse fatto, ed è il conto corrente per il Veneto in ginocchio, per dare una mano, per cominciare a dare una mano. Avete visto, ci sono tante... Eccolo qua, ci sono tante, c'è una corsa vera e propria solidale in queste ultime ore, il primo a partire è stata appunto la Regione, il Veneto in ginocchio, conto corrente intestato a Regione del Veneto con l'Iban che vedete, IT 75C0200802017000105442 360 e poi la causale Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018 e poi il 45500 invece è il numero di SMS per l'intervento di solidarietà con la possibilità di cominciare a mandare le prime offerte dalla mezzanotte del 4, cioè dalla mezzanotte di domani mattina, quindi già da domani sarà attivo. Abbiamo al telefono il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, nonché sindaco di Longarone. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, ci stiamo sentendo un po' ogni giorno e ogni giorno facciamo un po' una stima della situazione. Lei immagino fosse presente questa mattina al sopralluogo di Zaia e Borrelli Io sono... Sì, ci racconti. No, sono stato su nel pomeriggio io sinceramente a vedere soprattutto la parte dell'Alto Gordino, quindi mi sono voluto rendere conto di persona di quello che è successo, ma soprattutto penso che di tutta questa catastrofe o apocalisse come l'ha chiamata il signor Borrelli, penso che proprio Rocca Pietore sia stato un po' l'epicentro. Lì c'è una devastazione completa degli alberi. Ci sono state delle frane che hanno di fatto occupano la sede stradale, ma poi corsi d'acqua che sono straripati, dalla montagna, dall'alto è venuto giù di tutto, muraglioni, cioè una cosa veramente molto molto forte dal punto di vista, poi purtroppo quella famosa strada che va verso i serrai di Sottoguda, che era diventata un po' un simbolo
della nostra provincia praticamente è stata semidistrutta e penso che ci vorrà tanto tempo per essere ricostruita, per poter rivedere, ripeto, una delle bellezze, delle più belle e straordinari paesaggi del nostro territorio bellunese. Senta Presidente, noi poco fa con Lucio Zanato abbiamo mostrato immagini impressionanti della zona di Rocca Pietore, davvero... L'ho visto. Ecco, è riuscito a vederle? L'ho visto mentre girava, sì, l'ho visto, ci siamo incrociati, ma poi c'è un po' tutta quella zona che poi va a Caprile, Alle, che ci sono delle visioni della montagna veramente scioccanti, nel senso che pare degli stuzzicadenti che siano stati, è una cosa molto forte, credetemi. Diciamo che di tutta questa cosa negativa c'è una cosa positiva, che tutta questo autentico uragano che si è abbattuto non ha toccato persone e case, e quindi diciamo che alla fine le case hanno retto, ma soprattutto non abbiamo perso vite umane, se non quelle 3 persone che sono morte, poi una a Paicade, una a Petre, una a Selva di Cadore, soprattutto schiacciati dagli alberi. E devo dire che qui c'è stata una grande operazione di prevenzione e responsabilità, che attraverso i social e attraverso tutte delle forme di informazione siamo riusciti a, secondo me, salvare tante vite umane. Me l'ha confermato anche lo stesso sindaco di Rocca Pietore, che ha vissuto un paio d'ore di terrore, me lo ha detto oggi pomeriggio quando l'abbiamo incontrato. Ecco, noi abbiamo visto però con Lucio in alcune zone anche molto fango tra le case, chiaramente sono danni minori rispetto a case che crollano ovviamente e altre situazioni, però il disagio è forte. C'è una signora che ha intervistato Lucio Zanato che ha detto in questa zona abbiamo sentito un silenzio assordante, forse per anche il fatto che fossero completamente isolati. Sì, poi ho visto proprio anche tralicci, cioè cavi dell'alta tensione praticamente spezzati. Il problema penso più grande per queste persone però sia comunque la mancanza di acqua e di luce. Adesso il BIM GSP si sta attivando attraverso un progetto per ricostruire l'acquedotto di Rocca Pietore, che è andato praticamente completamente tranciato e distrutto, e per quanto riguarda la corrente elettrica si sta cercando in tutti i modi di sistemare quegli impianti e attraverso anche i generatori venire incontro alle esigenze della gente, perché la mancanza di acqua è sicuramente un grandissimo problema. Ecco, domani è previsto l'arrivo del Vice Premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini, e poi dovrebbe seguirlo nei prossimi giorni anche l'altro Vice Premier Luigi Di Maio. Quanto è importante sentire la vicinanza del governo. Oggi il Borrelli, il capo della protezione civile, ha detto che dobbiamo attivarci subito, immediatamente con lo stato di emergenza, non possiamo aspettare di avere una disamina totale dei danni perché ci vorrebbe un mese, quindi ha detto insomma ci attiveremo subito per poter ottenere lo stato e confermare lo stato di emergenza. Queste sono parole che ovviamente ci danno fiducia, ci danno conforto, perché dobbiamo ripartire subito, perché sta arrivando l'inverno e questo sicuramente creerà ulteriori disagi, ulteriori problemi, quindi gli interventi vanno fatti di somma urgenza il più presto possibile, perché poi veramente rischieremo di pagare a caro prezzo ulteriormente tutto questo. Ma sicuramente la presenza di queste figure importanti istituzionali sono un segnale che per noi è di conforto. Sapere che il governo è attento a quello che è successo, forse veramente nessuno si è reso conto all'inizio della gravità della cosa, e adesso grazie anche a un impegno mediatico e anche a queste presenze importanti penso che ci si renderà conto di tutto quello che si è passato e di quello che è rimasto, quindi di questa grande emergenza a cui adesso dovremo andare incontro nei prossimi mesi. Senta, ecco Presidente, lei che ha il quadro della situazione sotto mano, ecco, vogliamo ribadire, l'emergenza principale resta l'acqua, perché mi pare di aver capito che la corrente elettrica... E acqua e anche luce. E luce, esatto. Com'è la situazione perché poi i generatori c'è un problema di carburante, è difficile anche andare a raggiungerli tutti, cioè ci sono diverse problematiche che sono messe insieme. Lei sa dirci una cifra della situazione, no, della ripristino delle utenze, se c'è un aggiornamento? Mi pare che siamo arrivati a 2.500, mi pare adesso. 2.500 che mancano?
che mancano. Mancano 2500 utenze, ok. E quindi potrebbe essere una... Anche lì la telefonia mobile sta in questo momento, ci ha dato dei buoni aspetti che adesso siamo qui a passare in mezzo a un lavoro che mi auguro non mi trancino via la macchina. Immaginiamo che si trovi in situazioni di lavoro continuo. Ecco, stava dicendo la telefonia... Qua è ovunque. No, la quantificazione ancora dei danni non c'è sicuramente, si parlava di questo miliardo di euro, ma secondo me è una troppo spannometrica per capire, ci vorrà qualche tempo per quindi 1 miliardo secondo lei è un conteggio a ribasso? Secondo me sì, ma è un'idea, non ci sono prove confutabili per questo. Quindi 2500 utenze da ripristinare, è verosimile che questa situazione della mancanza della corrente possa essere risolta entro quando, secondo lei? Mi diceva Enel che l'obiettivo era quello, entro la giornata odierna, di sistemare un po' tutto, e domani c'è anche la sistemazione poi della rete elettrica, per la quale si sta procedendo da ormai 3 giorni, e qualche linea secondo me dovrebbe essere ripristinata, quindi senza l'utilizzo di generatori di corrente. Quindi potrebbe essere un'emergenza che si potrebbe chiudere alla volta dell'inizio della settimana prossima? Sì, da questo punto di vista secondo me sì, ma non per tutti, perché magari ci sono delle situazioni critiche più particolari, certo, distrutti, ed è veramente una questione molto molto complicata. Resta, ecco, c'è una testimonianza di un signore, il signor Fausto Sirena, se non sbaglio, Mauro Sirena, che ha intervistato sempre a Roccapietro e Lucio Zanato un'ora fa circa, che diceva ci sono le autobotti con l'acqua, non abbiamo tutti i contenitori per portarle poi nelle case, che è un paradosso. Però adesso stanno portando Acce Gas, dovrebbe aver portato 2 potabilizzatori in modo da poter avere un buon quantitativo di acqua che possa raggiungere un po' tutto il comune di Roccapietro. Allora, le faccio l'ultima domanda, poi la lascio ovviamente al suo lavoro, che è costante da giorni. Ad ora, quindi in questo sabato 3 novembre, quando è passato praticamente una settimana dall'inizio dell'emergenza, cosa si sente di dire ai suoi bellunesi? Beh, grazie per la dignità con cui hanno affrontato anche questa ennesima prova difficile, e grazie a tutti coloro i quali mi stanno chiamando da ovunque per dare la disponibilità di dare una mano, di fare qualsiasi cosa anche a titolo gratuito, in modo da poter dare un contributo a tutto questo. E noi abbiamo una grande forza, secondo me, d'animo, che ci aiuterà a superare anche questa prova, che forse tra le ultime è stata la più difficile. Grazie, allora, grazie al Presidente della Provincia di Belluno, nonché Sindaco di Longarone, grazie a Roberto Padrin, buon lavoro. Dunque, la gente di montagna che non molla, e non devono mollare ovviamente tutti i veneti nel cercare di dare una mano. Nel frattempo è passata senza problemi la piena del Po in provincia di Paura, era un'altra zona che poteva far paura e quindi interessare anche il Veneto, perché il livello del principale fiume italiano è in calo al punto di rilevazione di Ponte della Becca, dove ieri è arrivato quasi 4 metri sopra lo zero idrometrico. L'acqua è uscita solo in alcune aree colinali senza creare altri danni, quindi la piena del Po è arrivata ma non ha dato ulteriori problemi. C'era ovviamente questa situazione da monitorare, perché ci poteva mancare soltanto una piena del Po a chiudere una settimana davvero impressionante. Dicevamo, la corsa solidale di queste ore è un po' una corsa solidale dalle 1000 facce, quella più istituzionale, come abbiamo visto il conto corrente della Regione, l'SMS solidale che scatta dalla mezzanotte di oggi, oppure come lo sport che si mette in piazza, che si mette in gioco per aiutare le popolazioni colpite. Abbiamo visto l'Umana Reyer che devolve l'incasso della prossima partita, lo farà anche l'Universo Treviso Basket, la De Longhi Treviso, nella partita contro Verona di domani, quindi lo sport che si mette in gioco.
E poi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, l'ha detto prima anche Ferdinando Avarino, annuncia l'organizzazione di una grande serata di solidarietà alla Fenice per manifestare in modo concreto il sostegno alle popolazioni del Veneto e in particolare del Bellunese. E poi ci sono quelle manifestazioni di solidarietà che nascono spontaneamente e quindi hanno un valore ancora forse più importante, perché nascono proprio dalla gente. Abbiamo sentito prima la signora Prisca, originaria di Falcade, quindi legata con il cuore a quelle zone, con parenti anche in zona, signora di Valdobbiadene, che voleva organizzare appunto di mandare qualcosa alle popolazioni colpite. Sappiamo che proprio nei primi giorni dell'emergenza a Roccapietore, quando ancora si riusciva a raggiungere Roccapietore, c'era stata una consegna spontanea di soldi da parte di alcuni cittadini al sindaco di Roccapietore. A questo proposito sarebbe importante, quindi chiedo alla regia se poi riusciamo a sentire, se è disponibile a parlare con noi, il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, sempre che non lo raggiunga magari Lucio Zanato, se è tornato dai suoi impegni con il prefetto, il sindaco di Roccapietore, perché potrebbe essere un testimone importante che non abbiamo ancora sentito per motivi tecnici in questi giorni di quanto accaduto. Lui stesso si era fatto portavoce del malessere della sua gente con un appello che magari fra poco risentiremo. Vi chiedo se intanto ci sono dei servizi che possiamo mandare per poter fare un po' il punto della situazione anche della giornata. Ovviamente dalle vari volti della montagna. Abbiamo visto oggi la conferenza stampa di Luca Zaia con Borrelli e l'assessore Bottacin per fare il punto della situazione, poi il nostro viaggio in elicottero in esclusiva, le nostre telecamere che hanno guardato dal vivo quanto stava accadendo, ma poi ci sono tante testimonianze che vorremmo riproporvi, e allora fatemi sapere se c'è qualcosa di pronto in questo senso. Nel frattempo io continuo, ecco, il sindaco è ancora ovviamente impegnato, l'abbiamo sentito poco fa, siamo riusciti a contattarlo dopo giorni e giorni, però era impegnato con il prefetto. Ovviamente la situazione è comprensibile da questo punto di vista. Vediamo se c'è invece qualche messaggio della nostra, qualche messaggio della nostra pagina Facebook. Buonasera, ci dice Maria Teresa Bonora, nel mio paese c'è la raccolta di beni alimentari per gli alluvionati, è vero oppure no? Ecco, vorremmo capire da dove scrive Maria Teresa Bonora. Attenzione perché purtroppo in questi casi, in queste situazioni scattano anche fenomeni purtroppo di sciacallaggio. Allora potrebbe essere che qualcuno si inventi qualche persona che definire, potrei usare dei termini offensivi troppo volgari per definirli, potrebbe inventarsi qualche finta raccolta alimentare o di soldi così spontanea per le popolazioni e invece poi intascarsi tutto. Allora state bene attenti a chi date i vostri soldi o a chi date i vostri beni per gli alluvionati. Per questo è consigliabile ovviamente utilizzare i canali istituzionali, come ad esempio il conto corrente o l'SMS solidale, il 45500, perché appunto potrebbero crearsi questi canali non ufficiali o canali addirittura criminali. Allora io consiglio la signora Maria Teresa Bonora, o signorina, di informarsi bene su cosa sia esattamente questa raccolta di beni alimentari per gli alluvionati, perché potrebbe essere qualcuno che se ne approfitta. Come abbiamo visto, non c'è solo in casi come questi di emergenza il pericolo fake news, e l'abbiamo testimoniato nei primi giorni soprattutto, ma c'è anche il pericolo dello sciacallaggio. Speriamo che non ci siano questi casi. Allora, vediamo se ci sono altri messaggi. Allora, i messaggi sono tutti relativi ovviamente alle immagini, ci sono anche moltissimi ringraziamenti alle immagini che vi abbiamo mostrato, e vedremo allora come ci dovremmo fra poco ricollegare, mi avvertono dalla regia, con Lucio Zanato, quindi con
probabilmente l'ultimo collegamento con lui, l'ultimo collegamento da Rocca Pietore per fare il punto conclusivo di questo suo viaggio, di questo suo reportage che ci ha mostrato per la prima volta in questi giorni cosa è successo, cosa è accaduto a Rocca Pietore. Ecco, intravedo Lucio Zanato. Lucio, sei nel centro del paese? Nicola? Sì, io ti sento, però ti vedo poco, ovviamente. Sì, Nicola, allora intanto buonasera. Allora vi faccio vedere che cos'è diciamo questo luogo senza la corrente. Questi sono solo generatori e questa è tutta la vallata, praticamente tutto al buio, assolutamente tutto al buio. Quindi ci dai proprio in diretta adesso, il senso di cosa vuol dire stare senza corrente. Nella posizione, eccomi qua. Eccoti. Ecco. Questo è il senso dell'assenza della corrente. Come dire, quando ho spento il collegamento si è avvicinata una persona e mi ha detto, esatto, proprio il buio completo, tanto vero che finito il collegamento stavo dicendo, quando si è avvicinata una persona, devo dire, ho anche preso paura perché non si vedeva nulla e mi ha detto, mi raccomando, tenete accesa questa luce che avete acceso su queste zone, perché tra qualche giorno passerà l'emergenza, tra qualche giorno tutto questo farà meno clamore e tra qualche settimana noi saremo dimenticati con i nostri detriti, le nostre case da mettere a posto, tutti i nostri problemi e soprattutto una stagione, quella invernale, che rischia veramente di non partire. Quindi per queste zone significa, come diceva giustamente il governatore Luca Zaia, un grave problema, un problema che poi porta all'immigrazione, quindi allo spopolamento ulteriore di questi territori, ed è un cane che si morde la coda, nel senso che se questa montagna non viene presidiata, poi queste cose sono destinate a ripetersi in maniera peggiore. Avete visto che cosa è successo a quella casa e soprattutto a quelle persone, perché erano vicino a un canale, questo canale è tracimato, ha portato giù veramente di tutto e adesso la montagna è ferita veramente. Perché? Perché gli alberi non ci sono più e quindi se dovesse piovere ancora una volta in maniera, non dico come la settimana scorsa, ma in maniera importante, questo potrebbe ripetersi. Però adesso io, come ho fatto prima con Ferdinando, Nicola, ti ridarei velocemente la linea, poi quando vedi le immagini vorrei farvi vedere il reportage che non sono riuscito a trasmettervi prima, partendo invece da Alleghe. Ci sono delle testimonianze importanti e una di queste è proprio di una proprietaria di un albergo nella zona, proprio qui, in questa zona qui, e guardate i suoi occhi, perché ha veramente, diciamo così, da una parte lo sconforto per quello che è successo, ma anche un po' la paura per il domani, perché se non parte la stagione per loro sono veramente guai. Quindi ti do velocemente la linea. Sì, intanto tu fai rifacciamo vedere poi qual è il meccanismo, abbiamo svelato un po' il meccanismo degli zaini, quindi fai pure la parte tecnica che devi fare per, eccola qua, sta scegliendo allora le clip da girarci, vediamo, funziona così in questi frangenti, la possibilità di poter recuperare dunque le immagini che ha realizzato prima. Nel frattempo ha parlato di alberi, c'è un'altra zona ovviamente del Veneto, un'altra zona montana del Veneto che ha gravissimi problemi di alberi, ed è quello dell'altopiano di Asiago. Da Enego ad Asiago gli abeti rimasti in piedi sono davvero pochi, lo dice la Coldiretti di Vicenza, ricordando che il maltempo dei giorni scorsi, con folate di vento, diremmo anche raffiche terribili a 190 km/h, ha provocato la distruzione delle linee elettriche e anche l'isolamento dell'area. E c'è il problema appunto di ripristinare questa vegetazione che è completamente distrutta, l'abbiamo ripetuto tante volte. In questi giorni la mano del gigante che è passata invisibile ma ben concreta e ha travolto tutti gli alberi della montagna. Sappiamo che c'è stato uno stanziamento deciso dal governo, un primo stanziamento di 1 milione di euro soltanto per l'altopiano di Asiago, lo ha riferito oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti. Allora vediamo il reportage di Lucio, se siete d'accordo, da Alleghe. Vediamo ma non sentiamo. La devastazione ad Alleghe, guardate ancora la strada, però la strada è stata riaperta, qui è pieno di alberi che erano caduti, sono stati spostati,
Guardate qui ad esempio, ecco, questo è uno dei tanti esempi degli alberi che sono finiti lungo la strada e con la relativa linea telefonica e linea elettrica completamente buttata a terra. Stiamo entrando nell'abitato di Alleghe, un abitato che normalmente non avrebbe sempre del turismo, invece qui la situazione è abbastanza spettrale. Continuiamo a vedere alberi abbattuti, ecco che stiamo entrando, stiamo passando sopra il cordevole e come dire, cominciamo a vedere le persone che puliscono, cominciamo a vedere la vera devastazione che avvolge tutto questo paese. Adesso noi stiamo entrando tra le abitazioni, come vedete tutto chiuso, guardate quest'albero, guardate quest'albero. Questo dimostra da solo che cosa è successo qui. Noi stiamo cercando di andare avanti, questo è il lungolago, guardate là, guardate cosa c'è lì. Questo è il lago di Alleghe, sopra i pini, guardate qua, guardate che devastazione. Qui hanno provveduto a spostarli, come si vede, il terreno, ci sono ancora le macchine operatrici vicino, ecco, invece qui non si parla più di pini, ma si parla di fango e detriti, fango e detriti, fango e detriti. Credo che queste siano una di quelle immagini simbolo di che cosa è accaduto qui in poche ore. Andiamo avanti perché in questo reportage vale la pena vedere le immagini per capire. Questi sono i pini appena proprio vicino al palazzetto di Alleghe. Qui c'è una linea telefonica che è stata ripristinata da poco, è difficilissimo prendere la linea, per questo noi stiamo facendo un reportage in registrato. Qui siamo, vedete la chiesa di Alleghe e qui continuiamo a vedere che cosa è successo. Guardate la linea telefonica, la linea elettrica, tutto ancora per terra, ancora alberi abbattuti, qui è venuto veramente, è passato un cataclisma. E qui, guardate qui, il cumulo di detriti del cordevole. Qui vedete generatori pronti per essere utilizzati. Questa è la zona che, come dire, porta al lago. Come vedete quanto detrito è sceso in poche ore. Adesso noi cerchiamo di andare ancora avanti, cercando di capire che cosa sta succedendo più avanti. Questo è il cuore, qui siamo davanti al municipio sostanzialmente del comune di Alleghe, come vedete la protezione civile, continuano a caricare gasolio per i generatori, altre macchine della protezione civile, qui, ecco qua, e qui invece siamo lungo lago. Adesso scendiamo lungo lago, dove la gente è stata completamente invasa dall'acqua e dal fango. Permesso, buongiorno. Devastazione oggi, devastazione. Disastro. Senta, Disastro. lei era qui lunedì sera, cosa è successo? È successo che tanta acqua, improvvisamente il lago è cresciuto quasi 2 metri in poco tempo e un gran vento. Un vento spaventoso. A memoria si ricordava una cosa di questo genere? No, io ho vissuto l'alluvione nel 66 come acqua, forse era più peggiore allora come acqua, però nel vento e frane e così è tutta un'altra cosa, insomma. Sempre di notte, una paura tremenda, io avevo anche i nipoti a casa. Purtroppo succede, ogni tanto succede, lasci da fare. Lei ha la casa qui? Io abito qua, ho questo piccolo salè, a lungo lago. Fin dove è arrivata l'acqua qua? L'acqua è arrivata qua. Ci fa vedere? No, questo.
1,30 m, 1,40 m, cresciuto 2 metri in pochissimo tempo. La sera ho dovuto evacuare e... Dove siete andati a dormire? Ospiti in una casa qua vicino, gentilissimi. Diciamo che nella disgrazia c'è stata tanta solidarietà. Certo, da tutti quanti. All'inizio sembrava che nessuno si interessasse di noi, invece il giorno dopo non si interessavano perché non c'era la possibilità di arrivare, però il giorno dopo si è visto un'enorme quantità di volontari, associazioni, vigili del fuoco, protezione civile. Insomma, non siete stati lasciati soli? Per niente, per conto mio assolutamente no. Senta, quanti danni adesso? Enormi. Io nel mio piccolo non mi lamento perché ho visto delle cose che da mettersi le mani nei tappeti. Però adesso torna a spallare il fango. Per forza, non c'è altro da fare, adesso il grosso l'ho già fatto perché sono passati 2 o 3 giorni. Anche perché se comincia ad asciugare il fango non si leva più. Esatto, quello è il problema, perché è talmente fine che penetra dappertutto che non si sa come levarlo. Cosa ci deve insegnare questa situazione, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico, gli alberi e quant'altro? Cosa ci deve insegnare? Penso che per gli alberi non ci sia niente da fare perché è una cosa eccezionale così, nessuno la prevede e quando arriva si salvi chi può. Per l'acqua è stato fatto negli anni scorsi qui da noi parecchi lavori, briglie, arce, tutte quelle cose là sono state fatte e secondo me hanno aiutato molto quello che è stato fatto dopo l'alluvione del 66. E bisogna continuare così, pulire, tenere sempre in ordine. Di che cosa avete bisogno adesso? Io penso, a parte l'elettricità che manca dalla sera, l'acqua per fortuna noi come comune di Alleghe non siamo rimasti senza, è già una bella cosa rispetto ad altri comuni che non hanno quello e neanche l'altro. Da mangiare? Mangiare ieri ho fatto un giretto, dopo il terzo tentativo sono riuscito ad arrivare fino ad Agodro e fare un po' di spesa. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Spaventosa. Pensi che tutta quella roba lì era qui la sera, con le onde che arrivavano come il mare, come il mare. Ma quindi sono entrati, cioè è andato ben oltre la strada? Certo. Secondo gradino lì dentro la casa, dentro al posto dove avevo fatto vedere prima. Così. Come vedete continua incessante l'andirivieni degli elicotteri per portare viveri e altro materiale alla sede lì della protezione civile. Signore, buongiorno. Sono di Antena 3. Eravate qua? Grazie, abitiamo qua. E ci stavano raccontando il signore che un tornado, perché noi abbiamo fatto quella del 66, no? Questa è la seconda alluvione, ma questo è un tornado, un disastro. Da stare in casa, aspettare che venga mattina, e ha visto un po' attorno, no? Qua sopra, qua giù, qua il lago, fissi qua fuori ha fatto un tornado, una cosa dal vento, e poi tutti giù, tutti là. Però nessuno si è fatto male a quanto pare. Ecco, l'importante è che non si è fatto male a nessuno, siamo qua che ce la raccontiamo, anche un po' con sole oggi, poi adesso è venuto un po' l'elicottero e tutto così, a noi già andiamo, cioè acqua, cose non mi serve? Sì, l'acqua c'è, poi bisogna avere Lei da che parte sta di Alleghe? Vicino di Rocca Pietro. E lì com'è la situazione? È brutta. Senza acqua, senza luce e i ponti sono partiti e le piante in mezzo alle strade finché non deliberano proprio un po' la strada, è brutto. C'è Tirasumili, dove sto, e lei ha un albergo a Santa Maria delle Grazie, no? Sì.
È la cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare tutti uniti e piano piano ce lo faremo. Lei è veramente spossata? Un po' sì. Senta, le attività così? Le attività sono tutte, ne risentono tutti, chi più, chi meno, però un po' alla volta dobbiamo farcela, perché ne dobbiamo venire fuori. E sarà dura, ma ce la faremo, dai. Beh, intanto non siete da soli. No, assolutamente, anzi tra ieri e oggi abbiamo visto tanti soccorsi che sono venuti incontro. Di che cosa avete bisogno che possiamo portarvi? Ma adesso ci siamo un po' arrangiati un po' anche con l'acqua, ne è venuta volontà. La luce e l'acqua è quella più essenziale, l'acqua innanzitutto, la luce, ma l'acqua innanzitutto, quella, se manca quella è dura. Lei ha attività appunto in un albergo, giusto? Senta, l'appello ai veneti, perché poi per voi è una stagione importante quella invernale, più che quella estiva. Dobbiamo farci forza e stare tutti uniti. Se i veneti vengono a passare le vacanze da voi, cercate di accoglierli. Ma sicuramente, come abbiamo fatto finora, a braccia aperte. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo bisogno del sole e poi abbiamo bisogno di un po' che ci pulisca un po' il lago, perché il lago, alleghe senza il lago è morto, eh? Abbiamo il civetta, ma il lago, guardi, che io continuavo a fare foto, che bello, prima che venisse il colore autunnale. Senta, ma l'appello ai veneti che vengono su a spendere qui per le proprie vacanze. Così ecco, che continuano a venire ad alleghe, impianti sciistici e avanti, no? Quindi noi siamo coraggiosi, non è che ci buttiamo giù, comunque la ramassa, puliamo e facciamo, però insomma adesso ha avuto l'acqua in casa? Ma in questa casetta che stavo ristrutturando di mia mamma è entrata un po', ma non c'è niente dentro, allora adesso aspettiamo un umidificatore, niente, ecco, un po' la paura sì, è quella, guardi, la paura, vabbè, starla a aspettare dalle 7:30 che è incominciato a venire giù gli alberi sulla strada. Passavano, avevano più fretta di me, di non avere telefonato in comune, cioè l'albero, alle 2 di notte sento 2 motoseghe, i vigili del fuoco sono stati bravissimi, volontari, sottolineo volontari, ecco, alle 2 di notte giravano loro solo, io che guardavo, c'erano l'albero, no, e hanno spostato perché qua, l'unico posto qua, no, sulla strada per passare, no, se no eravamo... E vabbè, insomma, la seconda alluvione, la terza non la vedrò, spero bene, che fra 50 anni, ho già 70 anni, quindi speriamo per i figli, ma insomma, noi siamo speranzosi, grazie a voi e dobbiamo fare un po' di reclamo appunto per il turismo, mi raccomando. Grazie. Questo è il lungo lago di Alleghe, guardate adesso che cos'è, guardate fango, detriti. Un disastro, veramente un disastro. E qui bisogna rimettere in moto tutto il più velocemente possibile perché qui si vive di turismo e se non diamo la mano a questa gente, se non veniamo qui a supportarli, magari passando qui le vacanze, è difficile per la montagna risollevarsi con queste condizioni. Devo andare avanti per vedere cosa c'è dopo Alleghe. Cercheremo di salire ancora un po', vediamo che aumentano le devastazioni, gli alberi caduti, guardate un po' la montagna com'è, si racconta da sola direi. Sembrano tanti stuzzicadenti che qualcuno dall'alto abbia deciso di spargere lungo il costone, guardate che roba. Continuano a passare in mezzo alla protezione civile, noi stiamo andando avanti sperando, ma la strada dovrebbe essere aperta perché abbiamo sentito prima, guardate qua, e guardate qua, vale la pena che ci fermiamo un attimo per farvi vedere quest'albero. Per capire veramente la devastazione ma la furia del vento vi faccio vedere intanto gli alberi che sono ancora per terra, guardate, ma soprattutto per riuscire a spezzare
un pino di questa portata. Guardate che pino. Adesso cerco di avvicinarmi, vediamo se ci riesco, ecco, intanto vediamo le vette nevate, ecco, guardate questo pino, spezzato come un fuscello, e guardate più in su, e più in su, e più in su, impressionante. Veramente impressionante. Qui vedete non sono stati, non è che siano abbattuti, nel senso siano partite dalle radici, qui proprio invece la radice ha tenuto, invece è proprio il fusto si è spezzato, quindi la forza del vento incanalata da questa valle, guardate cosa è riuscita a fare. Un'altra immagine la merita questa parte di Alleghe, perché guardate anche gli alberi che hanno cercato di tenere sono spezzati, e quelli che non sono spezzati sono letteralmente caduti. Mentre vediamo l'elicottero che, come vedete, sta portando del materiale in una zona evidentemente non raggiungibile in altra maniera, quasi sicuramente, visto che qui c'è un distributore, avranno fatto il pieno di gasolio per i generatori, probabilmente eccoli qua i generatori, guardate gente pronti, gente che sta facendo il gasolio, macchine che stanno correndo, perché qui quello che serve in questo momento è caricare i generatori, che sono quelli che in questo momento stanno garantendo l'energia elettrica. Se avete notato, rispetto a anche solo un'ora fa, qui il sole è praticamente tramontato, e quando tramonta il sole qui la temperatura scende. Però adesso mi fermo un secondo, perché vale la pena che voi vediate quest'altra situazione, credo che sia altrettanto emblematica. Ve lo faccio vedere perché è spettrale, guardate che roba, tutti i pini, tutti i pini, guardate. Bisogna assolutamente ripiantare tutto quanto, perché altrimenti poi vedete che sono stati sradicati? Ecco, significa che qui l'opera di dilavamento potrebbe diventare devastante. Però dà la sensazione della situazione, guardate anche questo pino qui, cioè il vento qui si è incanalato in una maniera talmente forte che ha creato questa devastazione. Che fa pensare che sembra quasi che il vento abbia rimbalzato, perché questa è, diciamo così, un costone che abbiamo visto prima, e guardate quell'altra parte, proprio ha rimbalzato dall'altra parte, e guardate qui che cosa ha combinato. Quindi proprio è stato quasi fosse una pallina impazzita su dei birilli, li ha buttati tutti quanti giù, e sotto c'è il codevole che scorre. Davvero straordinario questo viaggio di Lucio Zanato, prima un flashback con Alleghe e poi il ritorno alle ultime zone che poi ci ha raccontato in diretta. Non so se ce l'abbiamo ancora, eccolo in collegamento. Straordinarie queste immagini e queste voci, Lucio. Abbiamo visto la commozione, oltre ovviamente al disastro terribile e a tutte le criticità che abbiamo raccontato, ma un conto è raccontarle, un conto è vederle, vederle appunto con la telecamera, con le immagini che hai girato, e poi particolarmente intensa questa duplicità della sensazione degli abitanti delle zone, in quel caso di Alleghe, quindi la commozione della signora, insomma, con i figli piccoli, con la voce rotta dell'emozione, che è una voce che abbiamo sentito più volte in questi giorni anche in varie parti del Veneto, e poi quella signora straordinaria che certamente ha vissuto momenti di disagio, ma che sorrideva. C'era questo sorriso come a dire: ce la facciamo, andiamo avanti, siamo gente di montagna, non abbiamo paura di nulla. E quindi c'era questa sensazione appunto di un carattere forte che riesce anche ad avere un sorriso nonostante
nonostante tutto, vero Lucio? Guarda, io lo continuo a dire dall'inizio dei collegamenti, qui c'è gente straordinaria perché subire quello che hanno subito con questa ondata di maltempo, questa tromba d'aria, questi alberi che volavano ovunque, poi ci sarebbero delle altre interviste più avanti, ma poi come dire, è la seconda parte, quella che poi abbiamo cercato di raccontare prima quando eravamo a Sottoguda. Dicevo, però nonostante tutto domani è un altro giorno, domani si ricomincia, domani dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo farcela, non siamo soli, ecco l'altra cosa che ho notato, la noto anche qui a Rocca Pietore, tutto intorno a me è buio, c'è un po' di luce proprio appena fioca sulla chiesa, ce n'è un po' sul municipio, per il resto siamo avvolti completamente dal buio, a parte il faretto che mi illumina, però si sente che intorno la gente sa di poter contare sui vicini, sa di poter contare se ad esempio non funziona la stufa in pellet sulla stufa, sul camino del vicino di casa per avere un po' di calore, per magari farsi anche una doccia con un po' di acqua calda, perché poi noi come dire, sottovalutiamo che cosa vuol dire non avere la corrente, ma provate a immaginare non avere la corrente significa non poter far partire il bruciatore. Quindi non poter scaldare l'acqua, non poter scaldare con i termosifoni, non poter far partire la stufa in pellet, quindi si torna indietro di 2 secoli, si torna indietro al 1800 quando la corrente di fatto non c'era. Ho visto anche gente girare con le candele e quindi, però dietro a questo c'è invece un gruppo che si ricompone, la gente che torna magari a parlare un po' di più, torna a condividere quello che è stato un momento di difficoltà. La cosa bella, ci dicono tutti, non si è fatto male nessuno. Allora un tetto si ricostruisce, una casa si rimette a posto, un garage si svuota, una strada si riapre, ma una vita umana invece non si può ricreare. Quindi diciamo questo è il vero messaggio che arriva da queste zone. L'ottimismo per il domani, anche se c'è molta commozione, soprattutto da parte di chi ha le attività qui, c'è molta attesa, si spera molto insomma, nella possibilità che soprattutto i veneti come dire, pensino di investire nel proprio territorio, venendo magari proprio a passare le vacanze invernali qui. Non sarà sicuramente il massimo rispetto agli anni scorsi, perché ci dicono che gli impianti hanno subito dei grossi danni, al di là di quella barriera dove non siamo riusciti più poi a passare, un po' perché è buio, un po' perché effettivamente è pericoloso. Lì ci sono gli impianti di risalita, quelli che insomma fanno parte del comprensorio, pare che i danni siano stati non indifferenti, ma proprio per questo invece bisogna dargli una mano, bisogna magari pensare che magari non andremo a sciare facendo il grande giro, però aiutiamo un'economia a risollevarsi, aiutiamo un territorio a rimanere qui, aiutiamo soprattutto questa gente a mantenere questa montagna per evitare che poi questa montagna arrivi a valle e ci arrivi anche noi a casa, quindi è un interesse di tutti e di interesse di tutto il Veneto che questa cosa prosegua, che questa gente rimanga qui, che non emigri. Si è bloccato, credo, in questo momento lo zaino, ma lungo sforzo dell'attività del nostro Lucio Zanato, ma mi associo ovviamente al discorso che stava facendo Lucio in chiusura, d'altronde siamo davvero in chiusura, almeno di questa di questo primo sguardo prima dei nostri telegiornali che di fatto continueranno a raccontare il maltempo fra pochissimo. Avete visto dunque il groppo in gola, il dolore, la rabbia, ma anche quel sorriso che dà speranza di quella signora, la speranza di rimboccarsi le maniche, però c'è bisogno dell'aiuto di tutti e quindi il Veneto non deve essere dimenticato. Facciamo vedere il cartello della raccolta del conto corrente, o se volete intanto lo potete vedere sempre in sovraimpressione, vi chiedo se possiamo metterlo e farlo vedere. Questo è ancora una volta il canale più importante per poter donare qualcosa. Il numero 45500 sarà attivo dalla mezzanotte di oggi. Allora adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi tireremo le somme di questa giornata a partire dal telegiornale del Veneto, sempre in diretta da questa mattina, ancora una volta per raccontarvi giorno dopo giorno
il disastro del maltempo e il Veneto in ginocchio. A fra poco. Abbiamo voluto questa mattina cercare di fare un blitz, abbiamo, come si può dire, sfidato il tempo perché andando in su diciamo che non si vedeva a valle, quindi abbiamo volato sopra le nubi per arrivare nei luoghi teatro di questa tragedia. Ringrazio il capo della protezione civile perché ha dato la sua piena disponibilità, siamo scesi, abbiamo visto i territori e anche si è avuto modo anche di avere nuovamente contezza anche per il sottoscritto, la seconda volta che ci vado, di quello che è accaduto nelle nostre montagne. L'Enel ha 5.800 utenze ancora da chiudere, ringraziamo l'Enel. Dicevo, noi General Borrelli abbiamo sicuramente ereditato una situazione da lunedì a martedì drastica, drammatica, io ho detto il Veneto è in ginocchio, lo è fino in fondo, visto e considerato che dopo il passaggio di questa tromba d'aria, di questa avversità atmosferica, ci siamo ritrovati 160.000 utenze senza fornitura di energia elettrica, un totale isolamento della telefonia mobile e anche quella fissa, e ancora oggi abbiamo visto che in quelle zone di telefono non si poteva avere l'utilizzo, e poi il tema dell'acquedotto e di tutti i servizi. L'isolamento anche fisico, visto e considerato che le molte strade, le frane che ci sono state hanno reso impraticabili molte strade. Ancora in questo momento abbiamo 8 frazioni isolate, abbiamo ancora un centinaio di persone evacuate, però la situazione è ancora drammatica. Vi dico questo perché mi diceva l'efficiente assessore Bottaccini, in questo momento abbiamo circa 5.000 utenze ancora da collegare, però il problema, oltre al collegamento di queste utenze, è un problema generale di affrontare subito questo tema. Qui non si tratta di recuperare, abbiamo visto con il capo della protezione civile, non si tratta di recuperare una situazione di un'area industriale, di un distretto industriale che deve ripartire. Lì la fabbrica di quel territorio è il territorio, è il paesaggio, è il contesto ambientale. Pensare di avere quasi 100.000 ettari, li stiamo contando e per bene, tra l'altro ringrazio tutti quelli che stanno facendo questo lavoro utilizzando le nuove tecnologie, avere quasi 100.000 ettari di bosco che non c'è più, pensare che abbiamo frane ovunque, pensare che abbiamo almeno un centinaio di chilometri di strade da rifare, sono strade che non esistono più. Siamo andati oggi anche a vedere i serai di Sottoguta, oggi inesistenti, erano uno dei punti di attrazione turistica della Valle Agordina di Rocca Pietre. Insomma, tutti questi contesti ci fanno dire che dobbiamo intervenire subito. Qui c'è un rischio, non c'è solo il rischio di non recuperare la viabilità, i boschi e gli scantinati e molta ancora, ma c'è il rischio che nel frattempo la gente di montagna se ne vada dalla montagna. Il rischio di spopolamento è il rischio che più ci fa pensare in questo momento. Ieri sera ho parlato con il Presidente del Consiglio, abbiamo fatto una lunga telefonata e ne abbiamo parlato a fondo, oltre ad esprimere la vicinanza e a confermarmi che il General Borrelli lo teneva costantemente informato su quello che è accaduto al Veneto. Il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri hanno contezza della tragedia che sta vivendo il Veneto. E voi sapete che fin da subito noi abbiamo chiesto l'attivazione della protezione civile nazionale e c'è, è stata attivata in tempo reale e quindi il governo ha dimostrato da subito la sua vicinanza. Il Presidente del Consiglio mi ha detto che in settimana comunque ci saranno i primi provvedimenti. Voi sapete che già il Consiglio dei Ministri e il governo hanno adottato provvedimenti circa la sospensione di adempimenti fiscali e quindi il procrastinare le scadenze per i territori per i territori che hanno subito questa tragedia, e in settimana dovrebbe esserci, appunto in occasione del Consiglio dei Ministri, già dovrebbero esserci le prime decisioni e le prime posizioni da parte del Consiglio dei Ministri. Da parte nostra è ovvio che
diciamo che ci servono risorse, ce ne servono tante, abbiamo ben chiara la situazione. Qualcuno mi chiede ma quanti saranno i danni? Io penso che almeno 1 miliardo di euro di danni in tutto il territorio ce l'abbiamo in Veneto. Ce l'abbiamo perché anche facendo dei calcoli spanometricamente sappiamo che danni al patrimonio pubblico e al patrimonio privato cubano più o meno quelle cifre. E se abbiamo risorse riusciamo a partire subito. Abbiamo anche così l'auspicio, e esprimiamo così una preghiera pubblicamente, di poter avere anche poi, come si può dire, libertà nella gestione commissariale, perché non si tratta di andare a spostare fango o a spostare detriti, ci sono anche quelli, ma si tratta di ripulire centinaia di ettari di bosco, si tratta di spostare tutte queste piante che sono di una mole paurosa, e quindi ci vuole piglio di operatività che è tipico della Protezione Civile Nazionale, e spero che diventi, come si può dire, che prenda corpo anche in quello che saranno poi i provvedimenti che si faranno. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e che stanno lavorando. Il sindaco di Roccapietro questa mattina chiedeva ancora volontari, adesso vedremo di capire di mandare su ancora uomini. Ringrazio la Protezione Civile Nazionale, ringrazio i Vigili del Fuoco, sempre presenti e sempre efficienti. Ringrazio tutte le colonne mobili arrivate dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e da altre realtà. Ringrazio Enel, ringrazio Terna, ringrazio l'Esercito, sempre presente. Se avete ancora più uomini benvengano. Insomma, siamo una squadra efficiente, e sappiamo tutti che dobbiamo salvare questa montagna. È la montagna delle eccellenze, la montagna, ve lo ricordo, che è patrimonio dell'umanità. Queste sono le Dolomiti, le nostre Dolomiti, che sono patrimonio dell'umanità, iscritte nella lista dell'UNESCO, per cui la ferita è una ferita grave. Chiudo dicendo che questa visita è stata utilissima per noi, appunto, per vedere i danni, e poi avremo anche le impressioni dall'ingegnere Borrelli di quello che ha visto. Abbiamo visto gente che lavorava, abbiamo visto tante persone da sole, anche in molti casi, che sparavano fango. Lì abbiamo visto ancora molte abitazioni con il fango. Abbiamo visto desolazione, abbiamo visto anche un paesaggio lunare, e questo è il caso di dirlo. Anche se splende il sole, non c'è il sole da quelle parti. Un appello ai cittadini: evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di andare a intasare traffico, strade e luoghi della tragedia in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a far selfie o foto. Io so che i veneti mi ascoltano. Attendete che si ripristini bene la viabilità, che queste aree siano visitabili, e poi iniziate ad andarci per consumare un caffè, un panino, una gita fuori porta, andare a sciare una mezza giornata, una giornata, un weekend, una settimana. La montagna si aiuta anche così, non abbandonate la montagna veneta. Noi siamo preoccupati del fatto che non serpeggi e non diventi soprattutto una leggenda metropolitana, che lì 2 punti non vale la pena di andare perché non c'è più nulla. Noi la faremo come prima, e più di prima questa montagna la rifaremo. La recupereremo tutta. Altro appello: volete già dare un segnale, se vi volete darlo questo fine settimana, c'è qui il Presidente della provincia di Belluno, abbiamo una fiera che si è spopolata a Redamont, che parla di tutto quello che è alla fiera di Longarone. Ci si arriva a Longarone, non c'è nessun problema, andate almeno in fiera a dare, come si può dire, sostegno a coloro che sono lì da 3 giorni ad aspettare qualcuno che arrivi, perché le informazioni sulla montagna, che non è più oggi visitabile, hanno anche penalizzato questa fiera, che parla poi a Redamont, lo dice, e la parola stessa parla di tutto quello che è l'artigianato e l'arredamento di montagna, quindi anche una bella occasione per dare una mano ai nostri artigiani che vengono da quelle aree. Non aggiungo altro. Ah sì, vabbè, abbiamo, giustamente mi ricordava Bottaccin, abbiamo un conto corrente, non chiedetemi il numero, perché in questo paese strano per versare bisogna imparare a avere un numero che è lungo così. Io non ho capito perché bisogna fare una legge per togliere questo IBAN, almeno per le emergenze. Lo diffonderemo con i comunicati stampa, e abbiamo chiesto l'attivazione del SMS solidale, e devo dire anche qui ancora una volta l'ingegnere Borrelli è stato non rapido, di più, perché penso che in tempo reale deve ancora, sono come gli SMS, ti mando un messaggio, era già arrivato, e abbiamo questo numero, vale
lo dico ai veneti perché quando leggono ma cosa c'entra Lombardia e Liguria e Friuli Venezia Giulia, vale, chiedo ai veneti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando di versare, perché poi il frazionamento delle risorse che saranno versate verrà fatto sulla base di un accordo che faremo tra regioni con la protezione civile in base alla percentuale di danni che ognuno di noi ha, per cui approfittate per ditelo ai cittadini che versino e il numero è valido da domenica alle ore 24? Da domenica alle ore 001, cioè dalla mezzanotte di sabato, quindi domenica, dalla mezzanotte di domenica, cioè di sabato notte per la domenica, quindi da stanotte. Insomma, mettetevi tutti la sveglia a mezzanotte e un secondo e via. È un bel segnale per la montagna, per chi sta soffrendo, sono 3-4 giorni che non dormono più. Quindi voglio intasamento di messaggi. L'altra volta l'avete fatto, lo dico ai veneti, bisogna fare di più stavolta. Anche perché si vedranno poi le zone che hanno versato di più e quindi dobbiamo vincere questa sfida, mi raccomando. Io non aggiungo altro, grazie a tutti, grazie alla comunicazione, ultima roba, grazie al mondo della comunicazione, grazie per essere sempre stati presenti, lo diciamo ma ormai siamo abituati all'inizio, la stampa nazionale è anche distratta da altri eventi, ci rendiamo conto che è accaduto di tutto, si è parlato moltissimo giustamente della Basilica di San Marco con l'acqua alta, la tragedia di Venezia, però adesso a bocce ferme grazie, perché comunque bisogna continuare a parlare e presidiare il fatto che la nostra montagna veneta è in ginocchio. Dateci una mano, grazie ancora. Eccoci, siamo nell'area dell'aeroporto di Belluno, nella zona di atterraggio. Noi tra pochissimo saliremo sull'elicottero che c'è alle mie spalle, l'elicottero dell'Elifriula delle Regione del Veneto, e sorvoleremo assieme all'assessore Bottacin le zone disastrate dell'Agordino. Ecco, ci stiamo lasciando in questo momento la base degli elicotteri, la base dell'aeroporto di Belluno, per dirigerci nelle zone più disastrate della nostra provincia. Con noi il pilota, il tecnico del soccorso, assieme a noi viaggia l'assessore regionale Giampaolo Bottacin e vi raccontiamo da questo momento in poi il disastro che vedremo dall'alto. In provincia di Belluno ci stiamo dirigendo verso le zone dell'Agordino. Queste sono le pendici, Francesco che sta facendo vedere le pendici del Monte Serra, che cavalliamo per dirigerci nella vallata fino a Ponte Mas. Verso la vallata del Cordevole. Assessore Bottacin, ci stiamo dirigendo verso la vallata del Cordevole, che cosa vedremo adesso? Adesso facciamo un soprvolo sopra Ponte Mas, dove è crollato un edificio che è finito dentro nel Cordevole e aveva occluso anche parzialmente il corso d'acqua lunedì sera. Il crollo totale sia dell'edificio sia anche delle opere di rigenerazione, quindi l'argine sinistro del Cordevole.
questo tratto il Cordevole si è gonfiato al punto di arrivare a lambire, a superare il ponte. Ha superato il ponte, infatti adesso non si vede, è stato riaperto, ma c'erano dei tronchi sopra il ponte quella sera, si vedono ancora subito dopo il ponte in sinistra, si vedono degli alberi ancora che sono usciti dall'albero del corso d'acqua e si iniziano a vedere le macerie dell'edificio che è crollato e collassato nel corso d'acqua. Si vede subito dopo il ponte a sinistra, si vede che l'argine inizia dopo un po', ecco, il primo tratto di argine è stato divelto ed è crollato l'edificio, adesso si vede bene. Noi martedì non eravamo riusciti a raggiungere questa parte del Cordevole per mostrarvi il disastro, per mostrarvi l'edificio crollato, ma eravamo arrivati fino su al limitare del ponte dove avevamo parlato, se ricorderete, con un ragazzo che abita nell'abitazione che è proprio dirimpettaia al ponte, che ha assistito alla tragedia in tempo reale, ha visto crollare, sbriciolarsi come un castello di carte l'edificio. Era franata, è già stata ripristinata, qui sotto, esattamente qui sotto, a destra. A destra, leggermente a destra, davanti a noi c'è località La Muda, vedete che è scesa una colata detritica, è stata la primissima interruzione lunedì sera della strada regionale 203 La Gordina, che è stata ripristinata, poi è stata riaperta e poi dopo si è interrotta di nuovo. Sotto dove vedete le case, tra le case vedete che è sceso del materiale e ha investito la sede stradale. Sono state le prime abitazioni che sono state evacuate nella primissima ora dell'emergenza. Sono parecchi alberi, sembrano spiccadenti, abbattuti. Ecco, adesso possiamo anche andare. Prima vedete una collinetta e si vedono gli alberi assolutamente devastati. Questa collinetta si chiama Col di Foglia. A sinistra c'è l'insediamento di Agordo di Luxottica, ovviamente senza energia elettrica per il blocco della produzione, con tutto quello che è passato. Alla nostra sinistra la strada sale per Voltago, Gosalto e Rivamonte, che sono delle località della Gordino pesantemente danneggiate dalla furia del maltempo. Stiamo sorvolando il comune di Agordo, seguendo sempre l'asta del torrente Cordevole.
E tra poco, Assessore, raggiungiamo anche la zona devastata dall'incendio una decina di giorni fa. Sì, ecco, ci stiamo, il versante che abbiamo di fronte leggermente a sinistra è quello che è stato interessato dall'incendio della settimana scorsa, e a sinistra c'è la valle di San Lucano e fino in fondo è stato devastato da questo incendio. Subito sotto c'è l'abitato di Taibò, in fondo c'è una frazione che si vede che è ancora evacuata da quando c'è stato l'incendio. Non solo in Valle San Lucano, ma è andato spinto verso nord, verso l'abitato di Cesena. Sotto di noi c'è ancora il Gordevole, c'è la galleria di Listolade che conduce a Cencemighe a Gordino. Ieri eravamo arrivati a Cencemicciata della 203 a Gordina, ci aveva impedito di proseguire il cammino verso l'Alto Gordino. Da qui in poi il paesaggio è tutto così. Guardate i sassi come sono volati sulla strada. Guardate cosa c'è qui. Noi proseguiamo a piedi perché stanno ancora lavorando con lo scavatore. Adesso cerchiamo di avvicinarci al cantiere. È impressionante la quantità di fango che è precipitata sulla strada, guardate. Guardate qui, mentre in fondo i mezzi stanno ancora lavorando per liberare, guardate qua, la quantità di detriti che erano sulla strada e che adesso con le pale meccaniche stanno portando via. Questo secondo me è l'immagine simbolo di quello che è accaduto. Questo era il giardino della casa. Guardate l'entrata, guardate che cosa è successo. Con immagini come queste si capisca perfettamente che cosa è successo qua veramente in pochissimo tempo. Volontari al lavoro, mentre noi cerchiamo di proseguire. Guardate dove è finita la macchina. Guardate dove è finita la macchina. Spinta. Mia figlia era qui su ed è stata recuperata alle 7 del mattino dai vigili del fuoco. Devo solo ringraziare questa macchina operativa, anche se i danni sono tantissimi e spero che non ci abbandonino. Vediamo una valanga di fango. Ah, guardi, non so, È già un miracolo che non si sia fatto male a nessuno. Esatto, è un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente e non pensavo di fare il ponte del 4 novembre e di farlo in questo modo. Che devo dire? Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. C'è stato un silenzio rumoroso, un silenzio che ha fatto rumore questi giorni perché Sottoguda è stata dimenticata. Comunque queste persone ci riconciliano col genere umano, È vero.
È stato veramente terribile saper di non poter venire, poter vedere com'era la situazione. Qui ci sono tutti i nostri sogni e i nostri sacrifici e quindi... Voi però non mollate? No, assolutamente, è solo una prova. Ci sono stati fienili scoperchiati, case in comune totale saranno una 60 di tetti scoperchiati. Siamo ancora senza acqua, l'elettricità elettrica ci è arrivata ieri da lunedì che ci è venuta a mancare, acqua potabile non abbiamo tutta i 5 km, Serai di Sottoguda che molti probabilmente lo conoscono per impianti sciistici della Marmolada non esistono più perché è venuta giù, ha portato via strada tutto quanto. Sicché noi viviamo sul turismo e la vediamo dura. Siamo rimasti tagliati fuori perché probabilmente tutto tace, vuol dire che lì non è successo niente, ma non avevamo modo di comunicare. Il primo posto era a 10 km quando hanno ripristinato le strade per poter il sindaco comunicare tramite i media su un posto che c'era il wifi che prendeva. No, qui per fortuna, l'unica fortuna, qui nella Val Pettorina, Marmolada, Marga Ciapella, non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti, per fortuna sono arrivati i rinforzi che pian pianino, una cosa devo dire e ripeto, abbiamo l'acqua potabile dalle autobotti, non abbiamo contenitori per portarle a quelli che sono a casa. Quindi di che cosa avete bisogno qui dalla pianura? Contenitori, 20 litri le taniche. Servono alimentari insomma, che serve alimentari però qualcosa è stato sempre recuperato questi giorni dagli alberghi che c'era roba nelle celle, frigoriferi, da fuori. Adesso io non posso dire cosa serve di preciso. Ad esempio come carne, non abbiamo poco niente. Ho capito. Carne, pasta, i generi di prima necessità. Sono col sindaco e il vice sindaco di Rocca Pietrare. Allora, sindaco, intanto qual è la situazione e soprattutto di che cosa avete bisogno? Il comune di Rocca ha vissuto una situazione come gli altri comuni su due delle frazioni principali, i villaggi sono 27 discostati uno dall'altro in maniera molto importante da tanti chilometri, ma la frazione di Rocca Pietrare dove ci troviamo noi adesso con Sottoguda, con Palù e con Malga Ciapella è stata letteralmente devastata da un grandissimo uragano, perché non si tratta di tromba d'aria ma di un vero e proprio uragano che ci ha messo sottosopra la valle. Poi qui siete al buio. Siamo al buio ma soprattutto siamo senza acqua perché la violenza dell'acqua ha portato via l'acquedotto intero, quindi siamo senza... Ecco, allora di che cosa avete bisogno? Perché ad esempio c'è un cittadino che diceva non ci sono addirittura i contenitori per l'acqua, cioè arriva l'autobotto però la gente non sa come caricarsi l'acqua per portarsela a casa. La difficoltà di comunicare con tutti per la mancanza di telefonia, ma soprattutto del mio gruppo WhatsApp col quale comunico giornalmente con i cittadini, è essenziale, cioè non riusciamo a dire alla gente che c'è l'autobotte dei vigili del fuoco parcheggiata a Rocca Pietrare, che ce n'è un'altra parcheggiata vicino a Sottoguda, che abbiamo delle scorte di acqua potabile in bottiglia, non riusciamo a comunicare con la gente, mancava anche il normalissimo segnale telefonico fino a pochi minuti fa. Ecco, senta sindaco, comunque in pianura la stanno vedendo, la stanno ascoltando, di che cosa avete bisogno che vi arrivi qui adesso, subito? Io credo che subito, ve lo posso confessare, non mi fa paura l'immediato perché abbiamo tantissimi aiuti, sono arrivati aiuti anche importanti e qualificati che ci stanno dando una mano, mi viene in mente il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, la Protezione Civile dell'ANA, abbiamo vari gruppi che ci stanno aiutando. Io direi che è molto preoccupante per me e per i miei concittadini è il futuro della nostra valle, il futuro del nostro comune, la parte economica che è lesa profondamente, il territorio che è ferito, straziato davvero, e il nostro futuro è quello di essere un comune turistico come lo siamo sempre stati, quindi la ricostruzione è la prima parola che mi viene in mente, quindi
in futuro avremo bisogno di soldi. Ecco, allora due cose, però una la chiedo al vice sindaco. Senta, adesso io sono passato lì a Sottoguda, non c'è luce, è tutto buio, non avete paura di atti di sciacallaggio? Ma per il momento no, diciamo che comunque la gente è rimasta nelle proprie case e questo è importante, speriamo presto di riattivare sia luce che acqua, diciamo che comunque sono provvisori perché stiamo cercando proprio di fare il possibile e finché ci siamo non penso. Comunque vi siete organizzati, cioè la gente è vigile anche se è tutto al buio, perché sì, veramente è buio pesto lassù. Sì, è buio pesto, sì. Ecco, poi un'altra cosa, sindaco, è vero che gli impianti hanno subito diversi danni, gli impianti sciistici? Io questa è una notizia che ho sentito solo oggi, mi dicono che anche a monte, quindi sulla Marmolada e sul Monte Padon, che è quello che ci dà il collegamento col Dolomiti Superski, ci sono grossi danni sia alle piste che agli impianti. Io spero che siano delle cose rimediabili, vedo un po' difficile, bisogna che la nostra gente cominci a fare mente locale su quello che è successo. Io vedo un peletto difficile riprendere come se nulla fosse la stagione invernale, quindi credo che la stagione invernale sia profondamente compromessa. La stagione estiva potrebbe anche essere un problema perché la caduta degli alberi ha fatto uno strike di tutti i nostri boschi migliori. Cadendo le piante hanno ostruito sentieri, hanno rovinato strade silvopastorali dove il turista d'estate viene per il motivo principale, cioè passeggiare sul nostro bellissimo territorio. La ricostruzione, ripeto, deve essere veloce, deve essere gestita bene e soprattutto ci vogliono fondi. Apriremo un conto corrente per Rocca Pietore a breve, adesso eravamo senza linea internet, la banca non era raggiungibile, tutta una serie di problemi, appena possibile un numero di conto corrente con l'IBAN lo daremo, chi vuole darci una mano. Ho avuto richieste anche da San Marino, dalla Germania, da tanti posti. Siamo nei borghi più belli d'Italia, l'associazione credo si stia attivando anche in questo, sia i borghi veneti che i borghi nazionali. Daremo un conto corrente e vediamo se la gente ci può aiutare nel piccolo, anche perché poi le cifre dei danni qua sono enormi. Ricominciamo da queste immagini il nostro racconto, ovvero le immagini della devastazione ad Alleghe. Guardate ancora la strada, però la strada è stata riaperta, qui è pieno di alberi che erano caduti, sono stati spostati. Guardate qui ad esempio, ecco, questo è uno dei tanti esempi degli alberi che sono finiti lungo la strada e con la relativa linea telefonica e linea elettrica completamente buttata a terra. Stiamo entrando nell'abitato di Alleghe, un abitato che normalmente non avrebbe sempre del turismo, invece qui la situazione è abbastanza spettrale. Continuiamo a vedere alberi abbattuti, ecco che stiamo entrando, stiamo passando sopra il Cordevole e cominciamo a vedere le persone che puliscono, cominciamo a vedere la vera devastazione che avvolge tutto questo paese. Adesso noi stiamo entrando tra le abitazioni, come vedete tutto chiuso. Guardate quest'albero, guardate quest'albero. Questo dimostra da solo che cosa è successo qui. Noi stiamo cercando di andare avanti, questo è il lungo lago, guardate là, guardate cosa c'è lì. Questo è il lago di Alleghe, sopra i pini, guardate qua, guardate che devastazione. Qui hanno provveduto a spostarli, come si vede, il terreno, ci sono ancora le macchine operatrici vicino, ecco, invece qui non si parla più di pini, ma si parla di fango e detriti, fango e detriti, fango e detriti. Credo che questa sia un'altra di quelle immagini simbolo di che cosa è accaduto qui in poche ore. Andiamo avanti perché in questo reportage
vale la pena vedere le immagini per capire. Questi sono i pini appena proprio vicino al palazzetto di Alleghe. Qui c'è una linea telefonica che è stata ripristinata da poco, è difficilissimo prendere la linea, per questo noi stiamo facendo un reportage in registrato. Qui siamo, vedete la chiesa di Alleghe e qui continuiamo a vedere che cosa è successo. Guardate la linea telefonica, la linea elettrica, tutto ancora per terra, ancora alberi abbattuti. Qui è venuto veramente, è passato un cataclisma. E qui, guardate qui, il cumulo di detriti del Coltevole. Qui vedete generatori pronti per essere utilizzati. Questa è la zona che come dire, porta al lago. Come vedete quanto detrito è sceso in poche ore. Adesso noi cerchiamo di andare ancora avanti, cercando di capire che cosa sta succedendo più avanti. Questo è il cuore, qui siamo davanti al municipio sostanzialmente del comune di Alleghe. Come vedete la protezione civile, continuano a caricare gasolio per i generatori, altre macchine della protezione civile, qui, ecco qua. E qui invece siamo lungo lago. Adesso scendiamo lungo lago dove la gente è stata completamente invasa dall'acqua e dal fango. Permesso? Buongiorno. Devastazione oggi, devastazione. Disastro. Senta, Disastro. lei era qui lunedì sera, cosa è successo? È successo che tanta acqua, improvvisamente il lago è cresciuto quasi 2 metri in poco tempo e un gran vento, un vento spaventoso. A memoria si ricordava una cosa di questo genere? No, io ho vissuto l'alluvione nel 66 come acqua, forse era peggiore allora come acqua, però come il vento e frane e così è tutta un'altra cosa, insomma. Sempre di notte. Una paura tremenda, io avevo anche i nipoti a casa. Purtroppo succede, ogni tanto succede e bisogna darsi da fare. Lei ha la casa qui? Io abito qua, ho questo piccolo salè, lungo lago. Fin dove è arrivata l'acqua qua? L'acqua è arrivata così. Ci fa vedere? Ma così. 1,30 m, 1,40 m, cresciuto 2 metri in pochissimo tempo. Alla sera ho dovuto evacuare e... Dove siete andati a dormire? Ospiti in una casa qua vicino, gentilissimi. Diciamo che nella disgrazia c'è stata tanta solidarietà. Certo. Da tutti quanti. All'inizio sembrava che nessuno si interessasse di noi, invece il giorno dopo non si interessavano perché non c'era la possibilità di arrivare, però il giorno dopo si è visto un'enorme quantità di volontari, associazioni, vigili del fuoco, protezione civile. Insomma, non siete stati lasciati soli? Per niente, per conto mio assolutamente no. Senta, quanti danni adesso? Enormi. Io nel mio piccolo non mi lamento perché ho visto delle cose che da mettersi le mani nei capelli. Però adesso torna a spallare il fango? Per forza. Non c'è altro da fare, qui adesso il grosso l'ho già fatto perché sono passati 2 o 3 giorni. Anche perché se comincia ad asciugare il fango non si leva più. Esatto, quello è il problema, perché è talmente fine che penetra dappertutto che non si sa come levarlo. Cosa ci deve insegnare questa situazione, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico, gli alberi e quant'altro? Cosa ci deve insegnare? Penso che per gli alberi non ci sia niente da fare perché è una cosa eccezionale così, nessuno la prevede e quando arriva si salvi chi può. Per l'acqua è stato fatto negli anni scorsi qui da noi parecchi lavori, briglie, arce, tutte quelle cose là sono state fatte e secondo me hanno aiutato molto quello che è stato fatto dopo l'alluvione del 66 e bisogna continuare così, pulire, tenere sempre in ordine. Di che cosa avete bisogno adesso? Ma io penso, a parte l'elettricità che manca
dalla sera, l'acqua per fortuna noi come comune di Alleghe non siamo rimasti senza, è già una bella cosa rispetto a altri comuni che non hanno quello e neanche l'altro. Da mangiare? Mangiare ieri ho fatto un giretto, dopo il terzo tentativo sono riuscito ad arrivare fino ad Agordo e fare un po' di spesa. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Era una cosa spaventosa. 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 Pensi che tutta quella roba lì era qui la sera, con le onde che arrivavano come il mare, dal vento, come il mare. Ma quindi sono entrati, sai, è andato ben oltre la strada? Certo, certo. Il secondo gradino lì dentro la casa, lì. Se lei fa il conto da dove ho fatto vedere prima. Così. Come vedete continua incessante l'andirivieni degli elicotteri per portare viveri e altro materiale alla sede lì della protezione civile. Signore, buongiorno. Sono di Antena 3. Eravate qua? Grazie, abitiamo qua. E stavamo raccontando al signore che un tornado, perché noi abbiamo fatto quella del 66, no? Questa è la seconda alluvione, ma questo è un tornado, un disastro. Ecco, da stare qui in casa, aspettare che venga mattina, e boh, poi ha visto un po' attorno, no? Qua sopra tutto giù, qua il lago, sì, qua fuori ha fatto un tornado, una cosa dal vento, e qua guardiamo tutti gli alberi, vede? Tutti giù, tutti là. Però nessuno si è fatto male a quanto pare. Ecco, l'importante è che non si è fatto male a nessuno, siamo qua che ce la raccontiamo, anche un po' col sole oggi. Poi adesso sono venuti un po' gli elicotteri e tutto così, da mangiare ne abbiamo, da bere anche. Cioè acqua, cose non vi serve? Sì, l'acqua c'è, poi bisogna bollirla per bere, beviamo la minerale. Lei da che parte sta di Alleghe? No, Vicelli di Rocca Piccola. Ah, e lì com'è la situazione? È brutta, senza acqua, senza luce, e i ponti sono partiti e le piante in mezzo alle strade finché non più che altro deliberano proprio un po' la strada. Poi c'è la signora che tira su lì, l'ho visto, e lei ha un albergo a Santa Maria delle Grazie, no? Sì. È una cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare allagato e piano piano ce lo faremo. Lei è veramente sposata? Un po' sì. Con due bambini piccoli? Senta, le attività così? Le attività sono tutte, ne risentono tutti, chi più, chi meno, però un po' alla volta dobbiamo farcela, perché ne dobbiamo venire fuori. E sarà dura, ma ce la faremo, dai. Beh, intanto non siete soli. Assolutamente, anzi tra ieri e oggi abbiamo visto tanti soccorsi che sono venuti incontro. Di che cosa avete bisogno che possiamo portarvi? Ma adesso ci siamo un po' arrangiati un po' anche con l'acqua, ne è venuta volontà. La luce e l'acqua è quella più essenziale, l'acqua innanzitutto, la luce, ma l'acqua innanzitutto, se manca quella è dura. Lei ha attività appunto un albergo, giusto? Senta, l'appello ai veneti, perché poi per voi è una stagione importante quella invernale, più che quella estiva. Dobbiamo farci forza e stare tutti uniti. Se i veneti vengono a passare le vacanze da voi, cercate di accoglierli? Ma sicuramente, come abbiamo fatto finora, a braccia aperte. Grazie. Abbiamo bisogno del sole e poi abbiamo bisogno di un po' che ci pulisca un po' il lago, perché il lago, Alleghe senza il lago è morto, ci vetta il lago, guardi, che io continuavo a fare foto, che bello prima che venisse il colore. Senta, ma l'appello ai veneti che vengono su a spendere qui per le proprie vacanze? Così, ecco, che continuano a venire ad Alleghe, impianti sciistici e avanti, no? Quindi noi siamo coraggiosi, non è che ci buttiamo giù, comunque la massa, puliamo e facciamo, però insomma adesso ha avuto l'acqua in casa? Ma in questa casetta che stavo ristrutturando di mia mamma è entrata un po', ma non c'è niente dentro. Adesso aspettiamo un umidificatore.
niente, ecco. Un po' la paura sì, quella, guardi, la paura, vabbè, stare là a aspettare dalle 7:30, che è cominciato a venire giù gli alberi sulla strada, passavano, avevano più fretta di me, di non avere il telefono in comune, c'è l'albero, alle 2 di notte sento 2 motoseghe, senza anche i vigili del fuoco sono stati bravissimi volontari, sottolineo volontari, ecco. Alle 2 di notte giravano loro solo, io dove andavo, c'erano l'albero, no, e hanno spostato perché qua l'unico posto qua, no, sulla strada per passare, no, se ne eravamo. E vabbè, insomma, la seconda alluvione, la terza non la vedrò, spero bene, che ho 50 anni, ho già 70 anni, quindi speriamo per i figli, ma insomma, noi siamo speranzosi, grazie a voi e dobbiamo fare un po' di reclamo appunto per il turismo, Grazie. Questo è il lungo lago di Alleghe, guardate adesso che cos'è, guardate fango, detriti, un disastro, veramente un disastro. E qui bisogna rimettere in moto tutto il più velocemente possibile perché qui si vive di turismo e se non diamo la mano a questa gente, se non veniamo qui a supportarli, magari passando qui le vacanze, è difficile per la montagna risollevarsi con queste condizioni. Allora noi stiamo cercando di andare avanti per vedere cosa c'è dopo Alleghe. Cercheremo di salire ancora un po', vediamo che aumentano le devastazioni, gli alberi caduti, guardate un po' la montagna com'è, si racconta da sola direi. Sembrano tanti stuzzicadenti che qualcuno dall'alto abbia deciso di spargere lungo il costone, guardate. Guardate che roba. Continuano a passare in mezzo alla protezione civile, noi stiamo andando avanti sperando, ma la strada dovrebbe essere aperta perché abbiamo sentito prima, guardate qua, e guardate qua, vale la pena che ci fermiamo un attimo per farvi vedere quest'albero. Per capire veramente la devastazione ma la furia del vento vi faccio vedere intanto gli alberi che sono ancora per terra, guardate, ma soprattutto per riuscire a spezzare un pino di questa portata, guardate che pino, adesso cerco di avvicinarmi, vediamo se ci riesco, ecco, intanto vediamo le vette nevate, ecco guardate questo pino. Spezzato come un fuscello e guardate più in su e più in su e più in su, impressionante, veramente impressionante. Qui vedete non sono stati, non è che siano abbattuti, nel senso siano partite dalle radici, qui proprio invece la radice ha tenuto, invece è proprio il fusto si è spezzato, quindi la forza del vento incanalata da questa valle, guardate cosa è riuscita a fare. Un'altra immagine la merita questa parte di Alleghe, perché guardate anche gli alberi che hanno cercato di tenere sono spezzati e quelli che non sono spezzati sono letteralmente caduti. Mentre vediamo l'elicottero che come vedete sta portando del materiale in una zona evidentemente non raggiungibile in altra maniera, quasi sicuramente visto che qui c'è un distributore avranno fatto il pieno di gasolio per i generatori, probabilmente eccoli qua i generatori, guardate gente pronti, gente che sta facendo il gasolio, macchine che stanno correndo, perché qui quello che serve in questo momento è caricare i generatori, che sono quelli che in questo momento stanno garantendo l'energia elettrica. Se avete notato, rispetto a anche solo un'ora fa qui il sole è praticamente tramontato
e quando tramonta il sole qui la temperatura scende. Però adesso mi fermo un secondo perché vale la pena che voi vediate quest'altra situazione, credo che sia altrettanto emblematica. Ve lo faccio vedere perché è spettrale, guardate che roba, tutti i pini, tutti i pini, guardate. Bisognerà assolutamente ripiantare tutto quanto, perché altrimenti poi vedete che sono stati sradicati? Ecco, significa che qui l'opera di dilavamento potrebbe diventare devastante. Però dà la sensazione della situazione, guardate anche questo pino qui, cioè il vento qui si è incanalato in una maniera talmente forte che ha creato questa devastazione. Che fa pensare che sembra quasi che il vento abbia rimbalzato, perché questa è, diciamo così, un costone che abbiamo visto prima, e guardate quell'altra parte, proprio ha rimbalzato dall'altra parte, e guardate qui che cosa ha combinato. Quindi proprio è stato quasi fosse una pallina impazzita su dei birilli, li ha buttati tutti quanti giù, e sotto c'è il codevole che scorre. E gasolio per i vari generatori anche per i privati, insomma, ecco. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. C'è un elicottero che sta portando avanti. Vedo che lei è della protezione civile qui della zona, com'è la situazione? Per il momento è abbastanza. Non voglio intervistare i miei volontari andati in municipio. Sì, ma noi siamo in Terra 3, stiamo cercando di portare informazioni per la pianura. Okay, il portavoce è il municipio. Okay, grazie. Sono con il vice sindaco di Halle, che è il suo nome e il suo cognome? Dell'Olivo Francesco. Senta vice sindaco, di che cosa avete bisogno? Giù in pianura ci chiediamo di che cosa avete bisogno in questo momento. Per fortuna adesso sono arrivate parecchie squadre che ci danno una mano, perché i primi giorni non avevamo proprio nessuno. Adesso purtroppo è da liberare le strade, è soprattutto le linee telefoniche, perché non abbiamo collegamenti. Ma la gente, ad esempio, vi servono viveri, vi serve acqua? Al momento no, al momento l'acqua per fortuna è potabile, i viveri speriamo che arrivino, perché adesso per il momento non c'è bisogno, però se non arrivano sui camion, che abbiamo avuto la strada chiusa per diversi giorni anche tra l'altro, è il carburante che non arriva ancora, è arrivata una piccola parte oggi, che abbiamo solamente un distributore che dà carburante solamente per le emergenze. E per i mezzi. Quindi vi serve carburante? Carburante, adesso speriamo che adesso che hanno riaperto che possano venire su con qualche botte di carburante. Ecco, poi per quanto riguarda invece la situazione nel complesso, case devastate? Case devastate, guardi, c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché tetti che sono spariti, fienili che sono crollati, ma per i fienili pazienza, diciamo. E per fortuna case abitate senza tetto non ce ne sono. Sono seconde case che adesso ho mandato i vigili del fuoco, che hanno coperto con teli. Senta, quindi diciamo che l'unica cosa che voi chiedete, insomma, è dalla pianura un aiuto per riuscire a rimettervi in piedi? Guardi, si guarda attorno e vede com'è la situazione, è disperata. Disperata perché adesso gli operai tutti quanti fuori, per fortuna abbiamo il genio civile della Lombardia che è venuto, che sono bravissimi, i primi che sono arrivati qua, i vigili del fuoco di Verona, tanto di cappello, che mi stanno pulendo il lungolago perché era melma dappertutto, e altro, guardi, sul momento non saprei dirli, la viabilità e le linee elettriche, perché abbiamo tutti quanti i cavi a terra. Adesso stiamo provvedendo a macchine di leopardo con dei gruppi, ma ovviamente dove ci sono dei cavi a terra non è fattibile dare corrente. Noi
tutti insieme che lavoriamo, veramente grazie solo alle gente locale, perché aiuto è arrivato dopo 4 giorni, dopo 4 giorni senza luce, noi abbiamo acqua ma senza luce, senza niente, veramente niente. Mili Riva vive ad Alleghe e dopo giorni di completo isolamento solo oggi è stato possibile raggiungerla telefonicamente. Nella sua voce ancora la tensione e l'angoscia di questi ultimi giorni. Era stata la figlia Tara, che vive a Bruxelles, a contattare la nostra emittente, preoccupata perché non riusciva a parlare con la madre. Dopo 5 giorni di tentativi finalmente le linee telefoniche sono tornate a funzionare, ma come spiega la signora Mili la situazione rimane drammatica ad Alleghe come nelle altre frazioni vicine. Siamo rimasti 4 giorni dentro di casa senza luce, freddo 8 gradi per 4 giorni. Sì. Ieri è arrivato il generatore, adesso in questa zona, che è Zunaia di Alleghe, no, è tutto a posto, ma dall'altra parte no. Tante case avevano anche stoffe di legno, ma come noi che non abbiamo niente, veramente è stato molto difficile. La signora Mili, non sapendo subito che l'acqua non fosse potabile, ha continuato a berla normalmente, stando poi male. Adesso si attende che vengano riforniti i supermercati, ma, racconta la signora, non c'è nemmeno il tempo per fare la spesa. Quando che ho sentito da mia figlia, mi sono andato a prendere dal supermercato, da scuola, niente acqua. Da ieri non è arrivato. Non hanno nessuna acqua, non è arrivato ieri. Oggi, questa mattina, non lo so, perché veramente non ho riuscito ad andare fuori perché dobbiamo pulire. Io ringrazio il Presidente, il Prefetto per aver coordinato i soccorsi in un modo efficace e tempestivo. Ringrazio soprattutto per questo gioco di squadra che è stato messo in campo. Voi sapete che la protezione civile non è un'amministrazione, è una funzione, quindi loro hanno interpretato al meglio l'attività di coordinamento. Noi abbiamo fatto salire qua il collega Luigi D'Angelo e i colleghi del Dipartimento Nazionale per dare una mano, perché noi siamo sempre pronti a dare il supporto in ogni occasione, e ci ha fatto piacere poter constatare la capacità di intervento che hanno espresso Regione e ovviamente il Prefetto in questo centro di coordinamento. Voglio partire dai ringraziamenti anche io, ringraziamenti a tutti coloro i quali sono intervenuti, ringraziamenti ovviamente ai Vigili del Fuoco, che sono componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai volontari di Protezione Civile. Noi abbiamo messo in campo in questi giorni oltre 8.000 volontari, è stato il picco nelle giornate di mercoledì e giovedì. Anche in questi territori abbiamo messo a disposizione tutto il volontariato che serve. Abbiamo registrato a Rocca Pietore la esigenza del sindaco, e faremo in modo di mandare altri volontari. Voglio ringraziare ovviamente le forze armate, le strutture operative tutte quante, quindi questo è il sistema di protezione civile che si è mosso, compreso anche voi che vi occupate della comunicazione e dell'informazione alla cittadinanza. Voglio in modo particolare ringraziare i sindaci, che sono i veri eroi di quei territori, perché ci sono frazioni, comuni che sono rimasti isolate, e la parola d'ordine, e qui voglio proprio citare, l'ho conosciuto e lo voglio ringraziare il sindaco di Rocca Pietore, perché lui ha interpretato nel modo giusto il suo ruolo di sindaco. Quando c'è un'emergenza ci si attiva, le procedure le abbiamo, in realtà dovremo anche immaginare delle procedure per gestire meglio le emergenze, ma non è questo il momento di parlare, ne abbiamo parlato in altre occasioni di queste cose. Lui si è attivato, ha attivato i mezzi necessari per porre rimedio a questo flagello che in quella valle ha fatto veramente la distruzione. Come dice il Presidente Zaia, noi dobbiamo intervenire velocemente. Su questo posso dire che sono stato in costante contatto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e anche con il Sottosegretario Giorgetti, ci siamo sentiti più volte,
e io sono qua per portare la testimonianza della presenza del Sistema Nazionale di Protezione Civile e del Governo tutto. Faremo quello che dobbiamo fare per la dichiarazione dello stato di emergenza, credo che dovremmo partire, perché se noi volessimo fare un conto all'euro di quelli che sono i danni, noi forse partiremo fra un mese o forse 2. Noi partiremo subito, come ha detto il Presidente Zaia, come mi ha chiesto il Presidente Conte. Noi per la settimana prossima con i colleghi del Dipartimento che sono sparsi per l'Italia, siccome abbiamo una sofferenza un po' in tutta Italia, ma in questo territorio si è manifestato in modo molto molto pesante, partiremo con la proposta di una dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse. Poi ovviamente ci sarà tutto il tema degli interventi, anche nelle ordinanze metteremo tutte le norme che consentono di gestire i detriti e quant'altro necessario anche per gestire le procedure di appalto degli interventi delle somme urgenze, delle opere necessarie, sperando che questa sia l'ultima, perché come sapete nel mese di agosto, fine agosto, dopo l'evento di Genova, il Servizio Nazionale della Protezione Civile si è riunito e ha elaborato anche delle proposte da inserire nel codice degli appalti per evitare di dover gestire le emergenze con delle ordinanze del capo dipartimento della protezione civile e deroghe al codice degli appalti. La conferenza delle regioni, quindi tutti i presidenti delle regioni, l'ANCI aveva concordato insieme con noi prima, i centri di competenza, gli enti che fanno ricerca, avevamo ipotizzato delle proposte normative perché nel codice, e ci auguriamo che nel nuovo provvedimento che va a modificare e semplificare il codice degli appalti siano recepite queste nostre proposte, ci siano delle norme da impiegare nell'emergenza, per cui si possa essere sempre più tempestivi. Che dire che la situazione è pesante, sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli di materiale leggero e quindi danneggiabile con una folata di vento. Qui non c'è stata una folata di vento, abbiamo registrato venti fino a 160 km orari, 180 scusate, io ero rimasto fermo a 160 nelle valli, quindi potete immaginare che devastazione. La stessa devastazione che poi c'è stata per esempio in Liguria, dove se noi non avessimo avuto il vento molti danni li avremmo limitati. In questo territorio forse comunque i dissesti li avremmo visti, ma in Liguria noi abbiamo avuto le violente mareggiate che hanno distrutto ovviamente tutte le aree costiere, quindi noi saremo qui, supporteremo. Voglio ringraziare chi ancora adesso sta lavorando, in particolar modo Enel, le aziende di erogazione dei servizi. Ci sarà ancora da fare per alcuni giorni. Noi tutti speriamo, come dicevamo oggi stamattina col sindaco, di fare quanto prima. E assicureremo quindi tutto il supporto del Dipartimento Nazionale. Mi fermerei qui perché abbiamo detto tutto. Voglio ricordare anch'io questo discorso degli SMS. Permettetemi anche di fare un chiarimento rispetto al tema degli SMS. Vedete, lo strumento degli SMS solidari è stato uno strumento che nel nostro Paese ha avuto una lunga storia. Per il Dipartimento della Protezione Civile è stato sperimentato per la prima volta durante l'emergenza del Maremoto nel sud-est asiatico nel 2004, abbiamo raccolto 54 milioni di euro e nel giro di un anno abbiamo speso i 54 milioni di euro. Durante l'emergenza del sisma Centro Italia abbiamo avuto delle polemiche legate all'utilizzo delle risorse degli SMS, polemiche strumentali perché le risorse sono state destinate sulla base delle esigenze manifestate dal territorio e rappresentate dai presidenti di regione. Io sono convinto che
in questa occasione l'utilizzo degli SMS sarà più tempestivo, più rapido e immediato, perché su questo noi ci metteremo la massima attenzione, soprattutto i presidenti delle regioni riusciranno a fare un gioco di squadra che è fondamentale in questi casi. Grazie. Da 203 che ieri notte è stata interrotta da un cedimento e poi è stata ripristinata dalle autostrade. Ovviamente siamo sempre in una situazione di precarietà perché ci sono sistemazioni che vengono fatte continuamente, però ci sono cedimenti localizzati un po' dappertutto. Quindi era bloccata sotto, si passava solo per la strada quella che si vede a sinistra in quota, ma ovviamente i mezzi pesanti non riuscivano a passare, quindi c'era il problema dei soccorritori che erano già sul posto, che erano isolati insieme agli abitanti, ma è stata ripristinata già subito nelle prime ore ieri mattina. Adesso magari ci avviciniamo al campeggio di Maserè, ci abbassiamo un attimo così. Dal campeggio di Maserè la zona è quella di Alleghe. E subito sopra il campeggio vedete una frana che ha interessato la parte marginale appunto del campeggio. Di fronte c'è il lago di Alleghe. Il lago di Alleghe, la strada che adesso è stata riaperta, che costeggia il lago. Martedì sera io sono arrivato fin qua, ma la strada era totalmente invasa da detriti, materiale che era sceso dalla montagna. L'acqua è arrivata a lambire, a entrare proprio anche all'interno della struttura del Palazzo del Ghiaccio e a lambire tutte le aree limitrofe, il parcheggio, quello che normalmente utilizzano gli sciatori prima di prendere gli impianti per andare a sciare su Civetta. Sotto di noi ancora devastazione di alberi, si percepisce sotto di noi ancora devastazione di alberi. Ora ci dirigiamo verso Rocca Pietre. Assessore, lei ha avuto modo di dire spazzolate, le montagne spazzolate. Sembrano proprio spazzolate, qua è scomparso proprio il bosco, le centraline di ARPA hanno rilevato 180 km orari come velocità del vento, lo vediamo anche entrando nella vallata che porta verso il Serai di Sottoguda. È stato fortissimo, tutti gli alberi alla fine finiscono sulle strade, finiscono sui corsi d'acqua e rischiano di creare ulteriori, anzi
creeranno sicuramente ulteriori problemi, ecco perché ci stiamo attivando anche su questo fronte, quello dell'evitare che possano esserci ulteriori problemi in futuro. Esatto. Sotto di noi Rocca Pietore, ci dirigiamo a Sottoguda. No, puoi andare magari, sì, ecco, noi dietro, togliamo indietro, quindi si vede dall'altro lato. Qui adesso lo stesso un altro smontamento, una colata che ha invaso la sede stradale. Vi faccio vedere con Francesco Cerona, vi sto facendo vedere il bosco, è completamente scomparso, totalmente raso al suolo, non c'è un albero in piedi. È allucinante, terrificante, un'immagine terrificante. Non esiste più. Adesso Serrai di Sottoguda, sì. Ripetiamo dai Serrai di Sottoguda. Stiamo qui sul ponte, il canyon dei Serrai di Sottoguda, Assessore. Sì, questi sono i Serrai di Sottoguda, la strada è stata travolta, distrutta, non esiste più. Lì passava l'acquedotto fra l'altro, quindi adesso si sta intervenendo con un acquedotto fatto in tempo rapidissimo. C'è il problema del gelo, perché qui i serrai sono famosi per andare molti gradi sotto zero e quindi ormai siamo a novembre e qui c'è quel problema là, dovrà essere interrato. Insomma, stiamo mettendo in campo una gestione emergenziale particolarmente complicata, ma ragionevolmente siamo fiduciosi di ripristinarla in tempi molto brevi. Bisognerà capire, Assessore, anche quale tipo di materiale dovrà essere utilizzato per... Sì, la vediamo adesso, tra poco ci passiamo ed è sotto di noi, la strada non c'è più, si vede, ci sono colate di fango e di detriti ovunque. Che non c'è più.
Stiamo cercando un luogo, il pilota sta cercando un luogo dove poter atterrare in sicurezza. Siamo fra Selva di Cadore e Colle Santa Lucia. E qui adesso andremo a sentire le voci della gente, le voci della disperazione, comuni che sono stati isolati completamente isolati fino a ieri. Siamo atterrati in questo momento nella zona dell'Alto Agordino, Selva di Cadore, Livinallongo, Colle di Santa Lucia. Con l'assessore regionale Bottacin abbiamo sorvolato le zone colpite dal disastro in maniera incredibile, impressionante dall'alto vedere la devastazione. Ci sono smottamenti e frane che abbiamo visto ovunque, case sommerse dal fango. E adesso andiamo a sentire le voci della popolazione che è rimasta isolata fino a poche ore fa. Io ho un po' di stalla qua e però un altro lavoro degli impianti a fune il Passo Giao. Purtroppo la stagione sarà compromessa per via delle linee elettriche, insomma. Io credo che sia difficile ripristinare prima della stagione. Manca un mese alla stagione invernale, quindi sarà difficile avere l'energia elettrica, perché per i fabbricati così c'è i gruppi elettrogeni, però per potenze più grosse ci vuole la corrente delle linee, insomma. Ma c'è la possibilità secondo lei di ripristinare in tempo utile? Secondo me in un mese più di tanto non si fa, perché manca proprio da qua fino qua in paese e poi dal paese arrivare a Giao. Voi adesso avete la corrente o non avete più niente? In questo momento i gruppi elettrogeni però. Con i gruppi elettrogeni? Sì. L'acqua potabile? L'acqua potabile c'è, è sempre stata a casa mia, sì sì. Il problema è della corrente? Il problema è della corrente, sì. Qualche frazione fuori, qualche frana si è interrotta, perché è venuta giù la frana, ha rotto la tubazione, però mi sa che hanno già ripristinato un po', insomma. Nel 29, quando è venuto giù il disastro, acqua, vento, voi riuscivate a mettervi in contatto con qualcuno o siete stati immediatamente isolati? Da quando è mancata l'energia elettrica siamo rimasti isolati, perché i ripetitori, sia il telefonino e le linee telefoniche, quelle fisse, neanche non funzionavano, niente. Purtroppo così. Una tragedia del genere lei l'aveva mai vista? No, io del 66, sono del 63, non ero ancora vivo, però dicono che questa è stata peggio, perché il 66 ha fatto danni l'acqua, ma non c'è stato il vento, insomma. Quindi il vento ha fatto peggio, che il bosco e fabbricati ha rovinato di più. Quando abbiamo visto che il bosco è praticamente raso al suolo? Sì, proprio azzarato. Ho visto la zona del Belvedere e la zona bassa. Qua ci sono tre regole, diciamo, il patrimonio della regola grande è praticamente distrutto. Senta, siamo qui ed è una latteria sociale questa? Questa è una latteria cooperativa. Sì, sì. Quindi qui portate il latte, ci sono problemi con... No, qua ci siamo arrangiati con dei gruppi elettronici, come vede l'abbiamo lì, che il casaro lo trasportava da qua alla sua azienda, allora prima mungeva e poi veniva qua a fare il formaggio, insomma. E io a casa mia anche mi sono arrangiato con un piccolo gruppo che ho là da 30 anni in emergenza, perché capita ogni tanto d'inverno che si rimane senza... Che appello fa al governo, alle forze politiche? Cosa c'è? Darci una mano per sistemare un po' le questioni,
c'è tanto da fare, specialmente per le linee elettriche, perché senza corrente è compromessa la stagione invernale. Sulla zona del Passo Giao qui abbiamo 3 seggiovie sul comprensorio Cinque Torri Falzarego ferme, perché la corrente la prendiamo da questa vallata. E quindi c'è bisogno di ripristinare la corrente prima cosa e poi tutto il resto viene da sé. Luca Salti è stato geologo della provincia di Belluno, ora ha altro incarico, è stato anche assessore in comune a Belluno. Lei conosce centimetro quadrato per centimetro quadrato tutto il territorio della provincia di Belluno. Che cosa ha visto in queste ore e se lo aspettava soprattutto che la furia del maltempo piegasse così il nostro territorio? Sì, ho vissuto già 20 anni fa quasi l'alluvione del 6-7 novembre del 2000, che tutti ricorderanno molto intensa e molto pesante per il nostro territorio. Lì c'erano state piogge molto più diffuse nell'arco di più giorni, qui molto intense in poco tempo, e i problemi sono stati molteplici dal punto di vista idraulico e sicuramente anche di tutte le frane che potete vedere nel contorno. Si è aggiunto quell'effetto vento che ha provocato quelle cadute di migliaia di alberi e di danni a tetti, coperture eccetera, nonché concentrazioni di acqua chiaramente in vari punti. E la situazione è del campo di guerra a tutti gli effetti, quindi di fatto siamo veramente stravolti in tutti i sensi. Il fatto che adesso gli alberi non ci siano proprio più, questo rende ancora più fragile i versanti della montagna? Allora, questo chiaramente adesso è un evento estremo, catastrofico, gli alberi non ci sono più e il territorio ne risentirà sicuramente. Una cosa importante che io ritengo nella mia esperienza di questi 20 anni di più di difesa del suolo a tutti gli effetti è il discorso della manutenzione del territorio. È una cosa che fisicamente non deve essere assolutamente trascurata, deve essere la priorità numero 1, quindi la gestione di tutte quelle che sono le aree boscate, di torrenti, ruscelli, una gestione capillare. E una cosa che ho notato in questi giorni di rilievo sotto la pioggia, sotto il vento eccetera, è che tutti quegli interventi fatti proprio di carattere capillare dai vari enti, tra cui i servizi forestali, il genio civile, la difesa del suolo, provincia eccetera, hanno avuto un effetto benefico. Se non c'erano sarebbe stato molto più critica, quindi questa è una scelta di gestione che va fatta, va condivisa su tutto il territorio e va mantenuta nel tempo, quindi assolutamente prevenzione e manutenzione. Ecco cosa resta della piana di Marcesina, dove fino a lunedì sorgevano distese di abeti rossi. Oggi regna la devastazione. Almeno 1000 ettari di bosco, 230.000 metri cubi di piante sono stati abbattuti dalla furia del vento. Solo in Marcesina si calcola che il danno economico sia quantificabile in almeno 10 milioni di euro. Dalla patria del fondo agli impianti di discesa di Gaglio, anche qui la scena che troviamo è quasi irreale. Qui ci troviamo alle Melette, località di Gaglio, si stavano costruendo i nuovi impianti sciistici, questo è quello che però resta oggi delle piste da sci. Ettari ed ettari di bosco sono scomparsi in pochi minuti. La scena che ci si trova dinanzi appare apocalittica, come ammettono anche i pochi escursionisti che oggi si sono addentrati tra le montagne dell'altopiano che ricordavano ben diverse. È sconvolgente vedere tutta questa marea di pini abbattuti così e non ho parole per vedere questo scenario. Proprio qui entro la fine dell'anno è prevista l'apertura dei nuovi impianti sciistici, una scommessa che il sindaco di Gaglio Emanuele Munari vuole vincere, tanto che i lavori qui non si sono mai fermati. Abbiamo lavorato 4 giorni e qui ringrazio le ditte locali che hanno seguito perentoriamente le nostre istruzioni, da Sandro Sartori a Michele Sambugaro, Palma Daniele e Mose Daniele, che il giorno stesso durante la tempesta si sono adoperati per liberare questa strada affinché il cantiere più importante dell'altopiano non perdesse un'ora di lavoro. E anche oggi il cantiere era aperto perché l'obiettivo era e rimane riaprire le piste da sci. Il timing che ci siamo posti è quello di chiudere con la prima seggiovia, quella più importante, al 15-20 di dicembre. Siamo ancora in bolla e se il tempo è clemente ancora un po' dovremo riuscire a farcela.
Siamo in località Gastag a Gallio e il forte vento di lunedì scorso ha davvero creato una situazione di disastro. Piante che si sono abbattute sui tetti, potete vederlo alle mie spalle, recinzioni divelte, una situazione che in più occasioni è stata definita apocalittica. La fortuna davvero ha voluto che non ci sia stata alcuna vittima. Sono venuto a trovare mio amico che viveva solo qui e appena passato con la macchina, dopo 50 metri è caduta la pianta. Quindi praticamente se l'hai vista addosso? Sì. Davvero un miracolo che nessuno sia rimasto ferito a seguito della furia del vento che lunedì ha messo in ginocchio l'altopiano di Asiago. Qui, località Gastag, l'area residenziale di Gallio maggiormente colpita, e chi lunedì era a casa, abbiamo sentito poco fa, ha vissuto momenti di terrore. Il vento che non si poteva neanche uscire di casa e poi è mancata la luce, lì al buio si sentiva il rumore del maltempo. Quando siete stati senza corrente? Beh, è ritornata il mercoledì nel tardo pomeriggio. Sì, quindi quasi 2 giorni senza. Sì, il macello attorno. Sì. Le piante, abbiamo visto anche le piante laggiù che hanno divelto il tetto, il cornicione. In questo tratto da dove siamo qui, arrivare alla statale via Camona, c'erano 5 piante che ostruivano la strada. Questa signora arriva da Verona, la sua casa di vacanze e il suo giardino sono salvi, ma è rimasta sconvolta da quello che ha visto attorno. Signora, è un disastro. Io da una vita che vengo sull'altopiano, ero grande così come mia nipote, e non ho mai visto niente del genere. È la prima volta che succede una cosa del genere? Che sappia io, sì. È andata bene, nonostante i danni provocati dalla caduta dei grossi alberi, e proprio sulla presenza di queste imponenti piante nei giardini in una prestigiosa zona residenziale chiamata anche Gallio 2 punta l'attenzione il sindaco Emanuele Munari. Dovremmo confrontarci con tutti questi proprietari di queste seconde case affinché si convincano che alberi di alto fusto di 20-30 metri effettivamente poi diventano dei pericoli anche qui in altopiano, perché le condizioni meteo stanno cambiando e quindi anche qui le trombe d'aria sono sempre più frequenti e dobbiamo stare attenti a prevenire e preservare le abitazioni, l'incolumità dei cittadini, in questo caso anche l'incolumità delle linee elettriche che sono state pesantemente danneggiate proprio dagli alberi stessi voluti dagli stessi proprietari. Anche Jesolo, dopo l'eccezionale ondata di maltempo, inizia a fare un primo bilancio dei danneggiamenti subiti e al momento stimati in 1.500.000 euro. Intorno a noi un numero infinito e considerevole di tronchi, di triti portati dall'altro giorno dalla mareggiata. Dietro di noi ha fatto paura nei giorni scorsi la foce del Piave, qui a Jesolo, lungo la zona di Cortellazzo. Oggi tantissima la gente che viene a vedere il risultato di quella terribile mareggiata. La prevista piena del Piave, con conseguente rischio di allagamento delle aree golenali, ha spinto il Comune ad informare per tempo 3 famiglie residenti lungo l'argine, invitandole a sgomberare per questioni di sicurezza e trovando loro anche un alloggio temporaneo. E Rosa è letteralmente mangiata, addirittura divorata alla spiaggia, scomparsa per oltre 15 chilometri, considerati gli oltre 100.000 metri cubi di sabbia che sono letteralmente volati. Le potenti raffiche di scirocco, infatti, e l'alta marea hanno lasciato un segno profondo su tutto l'arenile jesolano, l'erosione maggiore registrata lungo la pineta. E insieme ai detriti naturali si è accumulato tantissimo materiale plastico e certamente anche di natura chimica, considerato l'odore molto acre, forte e nauseabondo che proprio ti prende allo stomaco. Tamponata dai volontari della protezione civile una falla sulla strada arginale lagunare che porta a Leo Maggiore, con la forza del vento che ha abbattuto una decina d'alberi e rami pericolanti messi in sicurezza da vigili del fuoco e Jesolo Patrimonio. E le alte onde dei giorni scorsi hanno letteralmente divorato queste che erano le dune erette, dune di sabbia erette a protezione del litorale del lungomare, e scavalcandole e quindi andando addirittura a rompere divergendolo quello che era il lungomare del litorale. Stiamo raggruppando tutte le betonelle, tutta la cosa sparsa per tutta la spiaggia. I danni dove si sono registrati maggiormente? Qui verso il villaggio Marzotto, più verso la foce? Tutta la pineta, qui verso la pineta, da Marzotto in avanti qua verso la pineta. Il danno più grosso è qui.
Qua avevo anche raggruppato tutta la sabbia per il prossimo anno e la mareggiata l'ha portata via tutta. Senta, questo è il suo regno, anche questo è stato... Questo è stato, sì, praticamente è stato un po' distrutto tutto quanto qui, va bene, e l'acqua era salita almeno di 1 metro rispetto a quello che è la normalità, e la casetta era mezza allagata. Quella torretta lì di salvataggio era sott'acqua. Sì, è impressionante. Tu hai visto con i tuoi occhi di qua quando è successa la mareggiata che ha divorato tutto? Sì, ho visto, l'acqua è salita praticamente fino alla passeggiata, fino al marciapiede, che però sfortunatamente ogni anno è così, ogni anno è anche un po' peggio. Uno dei tantissimi tronchi portati dalla mareggiata? Sì, purtroppo sì. Questo è un salice rosso, chissà quanta strada avrà fatto. A piedi, in bici, con il cane, c'è poi chi si ferma lungo la riva e osserva. Grandissima mobilitazione lungo l'arenile di Jesolo. È un disastro almeno fino alla diga successiva. Il fiume ha portato su di tutto, tronchi di tutti i tipi. Insomma, sarà dura ripristinare, soprattutto dopo il lavoro che hanno fatto l'anno scorso per portare la sabbia dal mare. Tutto da rifare. La gente è in passeggiata perlustrativa tra la foce del Piave fino alla spiaggia di Green Beach per verificare con i propri occhi cosa ha comportato la furia del mare e del vento. È un peccato vedere questo disastro, però ho visto già che c'è gente che si mette in moto per lavorare, per ripristinare per quanto possibile l'arenile. Mi viene da pensare a tutta la gente che si sta dando ancora da fare, e ancora per giorni immagino, per le proprie abitazioni intendo dire. Sì, mi dispiace molto. Comunque qui è un disastro, una cosa mai vista. In 30-40 anni mai visto una cosa del genere, un disastro, vero e proprio disastro. Qui più avanti ci sono addirittura degli alberi ancora piantati proprio in mare, li trovi, appena più avanti qua. Cosa si cerca e cosa si trova in mezzo a tanti detriti? Elementi per fare l'albero di Natale o il presepio o regali da fare agli amici. Decorativi, insomma elementi decorativi? Sì, a me piacciono queste cose qua. Si fa legname? Mi piace il legno, sì. È molto brutto vedere questa cosa qua, anche se ha un certo fascino. Siamo venuti apposta per vedere cosa è successo, perché degli amici ci avevano detto che giovedì sera il Piave faceva paura, quindi siamo venuti a dare un'occhiatina. Dove veniamo d'estate a vedere, dove veniamo in spiaggia. Se avete occasione di andare a vedere più avanti, vedrete cosa è successo, cosa hanno portato. Non questi tronchetti qua, ma tronchi proprio. Cioè questi sono solamente per fare un coso con le conchiglie. Con le conchiglie. Ci siamo già confrontati con i consiglieri di maggioranza, nei prossimi giorni ci sarà una mozione per chiedere appunto alla Giunta, che noi sposeremo sicuramente in pieno, il supporto a queste popolazioni venete che oggi purtroppo sono in ginocchio e stanno combattendo contro il fango e contro la devastazione del maltempo degli ultimi giorni. Non staremo sicuramente a guardare, costruiremo insieme al segretario il percorso burocratico più corretto per dare un sostegno corretto che possa essere in fondi piuttosto che iniziative di ricostruzione nel territorio. La città di Treviso vuole rispondere presente e vogliamo porgere la mano a quelle popolazioni che oggi sono in ginocchio. Già nei giorni precedenti mi sono sentito telefonicamente proprio nelle ore del disastro con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, al quale avevo già ribadito la disponibilità sia da un punto di vista di forza lavoro che qualsiasi altra necessità avesse per portare il nostro supporto. Quindi la nostra vicinanza è totale e ci tengo anche a ringraziare tutte quelle forze dell'ordine e quell'esercito di volontari che tutt'oggi stanno lavorando senza tirarsi indietro, senza tra l'altro riposare, per rialzare il più presto possibile quella parte del Veneto che oggi è in ginocchio. Mi interessa che
Non si è trattata di una vera e propria conferenza stampa né di una manifestazione, guai chiamarla protesta. È bastata la presenza silenziosa di oltre una ventina di sindaci che hanno risposto all'appello del primo cittadino di Susegana, Vincenza Scarpa, sulla rampa di accesso al ponte Bailey per lanciare un messaggio chiaro. La viabilità alternativa a Ponte della Priula va riaperta in tempi brevissimi. Riteniamo che con un lavoro di 8-10 giorni possa essere tutto ripristinato se si parte. Faccio una previsione su quello che mi hanno detto i miei esperti, insomma. Su quelli che sono i lavori da fare in 8-10 giorni potrebbe essere fatto tutto e riaperta la viabilità. Io sono convinto che l'ANAS ha le competenze, massima fiducia ai tecnici dell'ANAS e sono convinto che nel giro di un paio di settimane la bretella potrà essere riaperta. Nonostante la piena eccezionale, il ponte Bailey ha retto alla violenza del Piave. Si sapeva che il ponte Bailey avrebbe retto alla piena, anche se quest'anno è stata piuttosto importante. Quello che si è rovinato sono pezzi di viabilità, di accesso al ponte. Una viabilità che conta 40.000 veicoli al giorno, fondamentale per collegare la destra e la sinistra Piave per unire la Marca. È significativo vedere già in questi giorni come il traffico sia aumentato e come i disagi si riverberino poi sulla cittadinanza. Quindi attendiamo, ci vogliono pochi giorni e quindi attendiamo davvero con fiducia la riapertura. Non oso pensare, se si dovesse prolungare per un mese, che cosa avverrebbe di questi nostri comuni, quindi non sono cifre esagerate quelle che sono necessarie per il ripristino della viabilità, molto e molto di più costerebbe lasciare questa sinistra separata dalla destra. Pesanti, pesantissime le conseguenze per le famiglie e le attività commerciali. Anche attività commerciali, qualsiasi persona che ha un lavoro vede la differenza in pochi giorni. E in pochi giorni proprio il commercio è cambiato. Quindi... Non solo di Susegana? No, non solo di Susegana, ma anche di comuni vicini. Per gli esercizi commerciali ne risentono, perché per quanto poco questa era un'arteria fondamentale. Ovviamente ci sono anche tutti i lavoratori che dal mio comune vanno a lavorare a Susegana, a Conegliano. Ma parallelamente alla riapertura del bypass, i sindaci della Marca avanzano un'altra proposta che vada a risolvere un ulteriore problema. Da parte sinistra per andare a destra c'è un transito in autostrada ai Caselli, la mattina c'è ovviamente coda e comunque è anche un costo. Tra le richieste non solo questo, ma in parallelo questa liberalizzazione momentanea della 27. La liberalizzazione del tratto appunto da Conegliano a Treviso, in modo tale almeno da non far pagare ai cittadini che normalmente transitano per la Pontebana un costo in più. Assessore, abbiamo lasciato qua Santa Lucia, stiamo rientrando a Belluno, le immagini sono strazianti, un tuffo al cuore. Ci sono dei posti che sono diventati assolutamente irriconoscibili, boschi interi devastati e quindi rimani senza parole, perché sono posti che conosci bene e che li rivedi in queste condizioni. Adesso stiamo vedendo proprio tutto il versante bruciato, perché la settimana scorsa c'è stato anche quel maxi incendio, quindi veramente una devastazione totale. E poi le persone che sono isolate, che sono senza luce, senza acqua, è una situazione veramente complicata, quindi
siamo appena atterrati nell'area del nucleo elicotteri all'aeroporto di Belluno, abbiamo fatto il viaggio con voi nelle zone dell'Alto Gordino devastate dalla furia del maltempo, abbiamo avuto l'occasione di parlare con chi ha potuto e abbiamo potuto raccontarci che cosa sono state queste giornate letteralmente infernali che abbiamo vissuto tutti insieme. Con noi c'era l'assessore regionale Giampaolo Bottagin, che ringraziamo per averci fatto da guida nelle vallate devastate dal vento e dall'acqua. Da qui in poi il paesaggio è tutto così. Guardate i sassi come sono volati sulla strada. Guardate cosa c'è qui. Noi proseguiamo a piedi perché stanno ancora lavorando con lo scavatore. Adesso cerchiamo di avvicinarci al cantiere. È impressionante la quantità di fango che è precipitata sulla strada. Guardate. Guardate qui, mentre in fondo i mezzi stanno ancora lavorando per liberare, guardate qua, la quantità di detriti che erano sulla strada e che adesso con le pale meccaniche stanno portando via. Questo secondo me è l'immagine simbolo di quello che è accaduto. Questo era il giardino della casa. Guardate l'entrata, guardate che cosa è successo. Con immagini come questa si capisca perfettamente che cosa è successo qua veramente in pochissimo tempo. Volontari al lavoro, mentre noi cerchiamo di proseguire. Guardate dove è finita la macchina. Guardate dove è finita la macchina. Spinta. Mia figlia era qui su ed è stata recuperata alle 7 del mattino dai vigili del fuoco. Devo solo ringraziare questa macchina operativa, anche se i danni sono tantissimi e spero che non ci abbandonino. Qui vediamo una valanga di fango. Ah, guardi, non so, È già un miracolo che non si sia fatto male a nessuno. Esatto, è un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente e non pensavo di fare il ponte del 4 novembre e di farlo in questo modo. Che devo dire? Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. C'è stato un silenzio rumoroso, un silenzio che ha fatto rumore questi giorni perché Sottoguda è stata dimenticata. Comunque queste persone ci riconciliano col genere umano, È vero. È stato veramente terribile saper di non poter venire, poter vedere com'era la situazione. Qui ci sono tutti i nostri sogni e i nostri sacrifici e quindi... Voi però non mollate? No, assolutamente. È solo una prova. Ricominciamo da queste immagini il nostro racconto, ovvero le immagini della devastazione ad Alleghe. Guardate ancora la strada, però la strada è stata riaperta. Qui è pieno di alberi che erano caduti, sono stati spostati. Guardate qui ad esempio, ecco, questo è uno dei tanti esempi degli alberi che sono finiti lungo la strada e con la relativa linea telefonica e linea elettrica completamente buttata a terra. Stiamo entrando nell'abitato di Alleghe, un abitato normalmente non avrebbe sempre del turismo, invece qui la situazione è abbastanza spettrale. Continuiamo a vedere alberi abbattuti, ecco che stiamo entrando, stiamo passando sopra il cordevole e cominciamo a vedere le persone che puliscono, cominciamo a vedere la vera devastazione che avvolge tutto questo paese. Adesso noi stiamo entrando tra le abitazioni, come vedete tutto chiuso. Guardate quest'albero qua, guardate quest'albero.
Questo dimostra da solo che cosa è successo qui. Noi stiamo cercando di andare avanti, questo è il lungolago, guardate là, guardate cosa c'è lì. Questo è il lago di Alleghe, sopra i pini, guardate qua, guardate che devastazione. Qui hanno provveduto a spostarli, come si vede, il terreno. Ci sono ancora le macchine operatrici vicino, ecco. Invece qui non si parla più di pini, ma si parla di fango e detriti. Fango e detriti. Fango e detriti. Credo che questa sia un'altra di quelle immagini simbolo di che cosa è accaduto qui in poche ore. Andiamo avanti perché in questo reportage vale la pena vedere le immagini per capire. Questi sono i pini appena proprio vicino al palazzetto di Alleghe. Qui c'è una linea telefonica che è stata ripristinata da poco, è difficilissimo prendere la linea, per questo noi stiamo facendo un reportage in registrato. Qui siamo, vedete la chiesa di Alleghe e qui continuiamo a vedere che cosa è successo. Guardate la linea telefonica, la linea elettrica, tutto ancora per terra, ancora alberi abbattuti, qui è venuto veramente, è passato un cataclisma. E qui, guardate qui, il cumulo di detriti del Cortevole. Qui vedete generatori pronti per essere utilizzati. Questa è la zona che, come dire, porta al lago. Come vedete, quanto detrito è sceso in poche ore. Adesso noi cerchiamo di andare ancora avanti, cercando di capire che cosa sta succedendo più avanti. Questo è il cuore, qui siamo davanti al municipio sostanzialmente del comune di Alleghe, come vedete la protezione civile, continuano a caricare gasolio per i generatori, altre macchine della protezione civile, qui, ecco qua. E qui invece siamo lungo lago. Adesso scendiamo lungo lago dove la gente è stata completamente invasa dall'acqua e dal fango. Permesso? Buongiorno. Devastazione oggi, devastazione. Disastro. Senta, Disastro. lei era qui lunedì sera, cosa è successo? È successo che tanta acqua, improvvisamente il lago è cresciuto quasi 2 metri in poco tempo e un gran vento, un vento spaventoso. A memoria si ricordava una cosa di questo genere? No, io ho vissuto l'alluvione nel 66 come acqua, forse era peggiore allora come acqua, però come il vento e frane e così è tutta un'altra cosa, insomma. Sempre di notte. Una paura tremenda, io avevo anche i nipoti a casa. Purtroppo succede, ogni tanto succede e bisogna darsi da fare. Lei ha la casa qui? Io abito qua, ho questo piccolo salè, a lungo lago. Fin dove è arrivata l'acqua qua? L'acqua è arrivata così. Ci fa vedere? Ma così. 1,30 m, 1,40 m, cresciuto 2 metri in pochissimo tempo. Alla sera ho dovuto evacuare e... Dove siete andati a dormire? Ospiti in una casa qua vicino, gentilissimi. Diciamo che nella disgrazia c'è stata tanta solidarietà. Certo, da tutti quanti. All'inizio sembrava che nessuno si interessasse di noi, invece il giorno dopo non si interessavano perché non c'era la possibilità di arrivare, però il giorno dopo si è visto un'enorme quantità di volontari, associazioni, vigili del fuoco, protezione civile. Insomma, non siete stati lasciati soli? Per niente, per conto mio assolutamente no. Senta, quanti danni adesso? Enormi. Io nel mio piccolo non mi lamento perché ho visto delle cose che da mettersi le mani nei capelli.
Però adesso torna a spallare il fango. Per forza, non c'è altro da fare, qui adesso il grosso l'ho già fatto perché sono passati 2 o 3 giorni. Anche perché se comincia ad asciugare il fango non si leva più. Esatto, quello è il problema, perché è talmente fine che penetra dappertutto che non si sa come levarlo. Cosa ci deve insegnare questa situazione, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico, gli alberi e quant'altro? Cosa ci deve insegnare? Penso che per gli alberi non ci sia niente da fare perché è una cosa eccezionale così, nessuno la prevede e quando arriva si salvi chi può. Per l'acqua è stato fatto negli anni scorsi qui da noi parecchi lavori, briglie, arce, tutte quelle cose là sono state fatte e secondo me hanno aiutato molto quello che è stato fatto dopo l'alluvione del 66 e bisogna continuare così, pulire, tenere sempre in ordine. Di che cosa avete bisogno adesso? Ma io penso, a parte l'elettricità che manca dalla sera, l'acqua per fortuna noi come comune di Alleghe non siamo rimasti senza, è già una bella cosa rispetto a altri comuni che non hanno quello e neanche l'altro. Da mangiare? Mangiare ieri ho fatto un giretto. Dopo il terzo tentativo sono riuscito ad arrivare fino ad Agordo e fare un po' di spesa. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Era una cosa Spaventosa. Spaventosa. Pensi che tutta quella roba lì era qui la sera, con le onde che arrivavano come il mare, dal vento, come il mare. Ma quindi sono entrati, sai, è andato ben oltre la strada? Certo. Il secondo gradino lì dentro la casa, lì. Se lei fa il conto da dove ho fatto vedere prima. Così. Come vedete continua incessante l'andirivieni degli elicotteri per portare viveri e altro materiale alla sede lì della protezione civile. Signore, buongiorno. Sono di Antena 3. Eravate qua? Grazie, abitiamo qua. E stiamo raccontando al signore che un tornado, perché noi abbiamo fatto quella del 66, no? Questa è la seconda alluvione, ma questo è un tornado, un disastro. Ecco, da stare in casa, aspettare che venga mattina, e boh, poi ha visto un po' attorno, no? Qua sopra tutto giù, qua il lago, sì, qua fuori ha fatto un tornado, una cosa dal vento, e qua guardiamo tutti gli alberi, vede? Tutti giù, tutti là. Però nessuno si è fatto male a quanto pare. Ecco, l'importante è che non si è fatto male a nessuno, siamo qua che ce la raccontiamo, anche un po' col sole oggi, poi adesso sono venuti un po' gli elicotteri e tutto così, da mangiare ne abbiamo, da bere anche. Cioè acqua, cose non vi serve? Sì, l'acqua c'è, poi bisogna bollirla per bere, vediamo la minerale. Lei da che parte sta di Alleghe? No, vicino di Rocca Pietro. E lì com'è la situazione? È brutta, senza acqua, senza luce. Di noi. E i ponti sono partiti e le piante in mezzo alle strade finché non più che altro deliberano proprio un po' la strada. Poi c'è la signora che tira su lì, l'ho visto. E lei ha un albergo a Santa Maria delle Grazie, no? Sì. Ecco. È una cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare allagato. Piano piano ce la faremo. Lei è veramente spossata? Un po' sì. Con 2 bambini piccoli? Senta, le attività così? Le attività sono tutte, ne risentono tutti, chi più, chi meno, però un po' alla volta dobbiamo farcela, perché ne dobbiamo venire fuori. E sarà dura, ma ce la faremo, dai. Beh, intanto non siete soli. Assolutamente, anzi tra ieri e oggi abbiamo visto tanti soccorsi che sono venuti incontro. Di che cosa avete bisogno che possiamo portarvi? Ma adesso ci siamo un po' arrangiati un po' anche con l'acqua, ne è venuta volontà. La luce e l'acqua è quella più essenziale, l'acqua innanzitutto, la luce, ma l'acqua innanzitutto, se manca quella è dura. Lei ha attività appunto un albergo, giusto? Senta, l'appello ai veneti, perché poi per voi è una stagione importante quella invernale, più che quella estiva. Dobbiamo farci forza e
stare tutti uniti. Se i veneti vengono a passare le vacanze da voi, cercate di accoglierli? Ma sicuramente, come abbiamo fatto finora, a braccia aperte. Grazie. Abbiamo bisogno del sole e poi abbiamo bisogno di un po' che ci pulisca un po' il lago, perché il lago, alleghe senza il lago è morto, ci civetta, ma il lago, guardi, che io continuavo a fare foto, che bello prima che venisse il colore. Sì, ma l'appello ai veneti che vengono su a spendere qui per le proprie vacanze. Così, ecco, che continuano a venire ad Alleghe, impianti sciistici e avanti, no? Che noi siamo coraggiosi, non è che ci buttiamo giù, comunque la ramassa, puliamo e facciamo, però insomma adesso ha avuto l'acqua in casa? Ma in questa casetta che stavo ristrutturando di mia mamma è entrata un po', ma non c'è niente dentro. Allora, adesso aspettiamo un umidificatore. No, niente, ecco. Un po' la paura, sì, quella, guardi, la paura, vabbè, stare là a aspettare dalle 7:30, che è cominciato a venire giù gli alberi sulla strada. Passavano, avevano più fretta di me, di non telefonato in comune, c'è l'albero, alle 2 di notte sento 2 motoseghe, senza anche i vigili del fuoco sono stati bravissimi, volontari, sottolineo volontari, ecco. Alle 2 di notte giravano loro solo, io dove andavo, tiravano l'albero, no, e hanno spostato perché qua, l'unico posto qua, no, sulla strada per passare, no, se ne eravamo. E vabbè, insomma, la seconda alluvione, la terza non la vedrò, spero bene, che ho 50 anni, ho già 70 anni, quindi speriamo per i figli, ma insomma, noi siamo speranzosi, grazie a voi e dobbiamo fare un po' di reclamo appunto per il turismo. Grazie. Questo è il lungo lago di Alleghe, guardate adesso che cos'è, guardate fango, detriti. Un disastro, veramente un disastro. E qui bisogna rimettere in moto tutto il più velocemente possibile perché qui si vive di turismo e se non diamo la mano a questa gente, se non veniamo qui a supportarli, magari passando qui le vacanze, è difficile per la montagna risollevarsi con queste condizioni. Allora noi stiamo cercando di andare avanti per vedere cosa c'è dopo Alleghe. Cercheremo di salire ancora un po', vediamo che aumentano le devastazioni, gli alberi caduti, guardate un po' la montagna com'è, si racconta da sola direi. Sembrano tanti stuzzicadenti che qualcuno dall'alto abbia deciso di spargere lungo il costone, guardate che roba. Continuano a passare in mezzo alla protezione civile, noi stiamo andando avanti sperando, ma la strada dovrebbe essere aperta perché abbiamo sentito prima, guardate qua, e guardate qua, vale la pena che ci fermiamo un attimo per farvi vedere quest'albero. Per capire veramente la devastazione, ma la furia del vento, vi faccio vedere intanto gli alberi che sono ancora per terra, guardate, ma soprattutto per riuscire a spezzare un pino di questa portata. Guardate che pino, adesso cerco di avvicinarmi, vediamo se ci riesco, ecco, intanto vediamo le vette nevate, ecco guardate questo pino. Spezzato come un fuscello e guardate più in su e più in su e più in su, impressionante, veramente impressionante. Qui vedete non sono stati, non è che siano abbattuti, nel senso siano partite dalle radici, qui proprio invece la radice ha tenuto, invece è proprio il fusto si è spezzato, quindi la forza del vento incanalata da questa valle, guardate cosa è riuscita a fare.
Un'altra immagine la merita questa parte di Alleghe, perché guardate anche gli alberi che hanno cercato di tenere sono spezzati, e quelli che non sono spezzati sono letteralmente caduti. Mentre vediamo l'elicottero che, come vedete, sta portando del materiale in una zona evidentemente non raggiungibile in altra maniera, quasi sicuramente, visto che qui c'è un distributore, avranno fatto il pieno di gasolio per i generatori, probabilmente eccoli qua i generatori, guardate gente pronti, gente che sta facendo il gasolio, macchine che stanno correndo, perché qui quello che serve in questo momento è caricare i generatori, che sono quelli che in questo momento stanno garantendo l'energia elettrica. Se avete notato, rispetto a anche solo un'ora fa, qui il sole è praticamente tramontato, e quando tramonta il sole qui la temperatura scende. Però adesso mi fermo un secondo, perché vale la pena che voi vediate quest'altra situazione, credo che sia altrettanto emblematica. Ve lo faccio vedere perché è spettrale, guardate che roba, tutti i pini, tutti i pini, guardate. Bisognerà assolutamente ripiantare tutto quanto, perché altrimenti poi vedete che sono stati sradicati? Ecco, significa che qui l'opera di dilavamento potrebbe diventare devastante. Però dà la sensazione della situazione, guardate anche questo pino qui, cioè il vento qui si è incanalato in una maniera talmente forte che ha creato questa devastazione. Che fa pensare che sembra quasi che il vento abbia rimbalzato, perché questa è, diciamo così, un costone che abbiamo visto prima, e guardate quell'altra parte, proprio ha rimbalzato dall'altra parte, e guardate qui che cosa ha combinato. Quindi proprio è stato quasi fosse una pallina impazzita su dei birilli, li ha buttati tutti quanti giù.